Sta. Allora per adesso no. Buongiorno a tutti. Io ho visto qua. Eccole qua. Il PC qua. Uscita? Non deve fare niente, no? No, al limite ogni tanto... Allora, segretario, io direi che a questo punto, visto le presenze, c'è anche il numero legale, quindi subito verificare la corretta costituzione della riunione. Grazie. Va bene, Presidente, quando vuole mi dice inizio l'appello. Ecco, prego. A Damiano. Assente. Bello. Presente. Assente. Oh, scusa. Bianchi. Presente. Bortoluzzi. No, è assente. Bristot. Sì, ci sono. Cibien. Presente. Sociano. Presente. Dapian. Presente. Dalfarra. No, Dalfarra è assente. In ritardo, mi ha detto. Non importa. Dalfarra assente. De Col assente. De Biasio Si collega più tardi. ok, però assente per il momento. De Moliner. Presente. De Pellegrin. Presente. De Toffol. Presente, sì. Gamba. Anche l'ho visto. Ecco. Legis. Si collega più tardi. Longo. Presente. Visto. Massaro. No. Masut. Presente. Melis. Non c'è. Mongillo. Non c'è. Nicolini. Presente. Presente. Ecco, scusa, sì, presente. Olivotto. Presente. Vincitore. C'è. Rasera Berna. Presente. Reolon. No. Roccon. No. Sala. Presente. Eccola lì, la vedo. Scusate, sì. Savasta. È presente? Sì, eccola lì. Sì, va bene. Serraggiotto. No. Sovilla. Presente. Stella. No. Talamini. Presente. C'è. Presidente, siamo in 20. Boh, ma quindi poi mano a mano sì. E questo chi è? Non sia l'ospite. No, questo è questo. Come si fa a vedere? Proviamo. Erika Dalfarra, Franco Roccon. Dov'è il 339? In fondo questo ho messo. Ma qua? Ma chi è? Voi. No, sì, io. Salve a tutti. Non sappiamo chi è. Ah. Sì, va bene. Scusatemi, vedo che si è aggiunto qualcuno. Io riprendo in velocità gli assenti. In estrema velocità a Damiano non c'è. Bortoluzzi non c'è. Dalfarra no. De Col Sì, no. ci sono. No, allora Dalfarra è arrivata, bene. De Col no. De Biasio no.
Lecis è arrivato per caso? No. Massaro? No. Melis? Sono presente. Sì, sono scusi presente, Sindaco, grazie. scusate, No, ma siete scusate veramente voi. siete in tanti. Scusate Massaro voi. si è aggiunto e Melis? Anche la Bortoluzzi. No, ci arrivo, un attimo solo. Melis? No. Mongillo? No. Come no? Presente. Scusate. Scusate. Allora il 39392 è il consigliere Mongillo? Oh, Sì, è lui, è lui. Una grande luce, non so se è il consigliere. io sono una grande luce, certo. Appunto. È lui. L'importante è non bisogna vederla. rinominarlo. Ecco, l'importante è non Potete vederla rinominarlo dalla... alla fine del tunnel, la luce però. Allora, Mongillo c'è, abbiamo detto Reolon, non c'è, Reoccon ho visto che è arrivato, Serraggiotto è arrivato, vero? Serraggiotto c'è? No. Allora no. Sembra. Talami Stella? No. Stella neanche. E Bortoluzzi invece era arrivato, vero? Ida sì. Bortoluzzi Sono era qua. arrivato. Ok, Eccomi. grazie. Un attimo che riconto. Anche i presenti. Sì. De Colle Biasio assenti, Lecis assente, Damianici assente, la Savastra c'è? Sì. Damiano non c'è, no? Punto numero 1, mi manca una carta, posso farla dopo? Presidente, siamo in 25. Bene, allora siamo 25, il numero legale c'è, possiamo iniziare normalmente. Allora nominiamo subito gli scrutatori. Allora, Nadia Sala mi pare che ci sia, no? O no? Sì, c'è Nadia Sala per la maggioranza. Scusate, sì, ci sono. E Marzio Sovilla per la minoranza. A questo punto, prima di iniziare con le interrogazioni secondo l'ordine del giorno che avevamo deciso, ricordiamo il dottor Pietro Pellegrini, che è scomparso nei giorni scorsi, medico presso l'ospedale di Belluno, in particolar modo cardiologo, che ha molto lavorato per l'ospedale e in particolar modo appunto per il reparto di cardiologia, dotandolo ai tempi in cui era al lavoro delle attrezzature più adeguate e moderne. È stato consigliere comunale per la Democrazia Cristiana dal 73 al 79 e ha sempre operato nel sociale secondo i principi della religione cristiana nella quale credeva e che hanno sempre ispirato la sua vita, il suo approccio con gli altri, sia come medico che come consigliere comunale che come uomo. Alla famiglia ho indirizzato le condoglianze mie personali dell'intero Consiglio Comunale, le rinnoviamo in questo momento con un minuto di raccoglimento. Grazie. Allora, procediamo come avevamo detto in conferenza capigruppo con le interrogazioni a cui viene data risposta. Il sindaco mi pregava di posticipare il punto 1 perché sta cercando
il fascicolo con l'interrogazione e la risposta, quindi se siete d'accordo lo trattiamo alla fine delle 6. Passiamo alla... Presidente, scusa, Prego. non fai la presentazione di interrogazioni, mozioni o altro? Allora, in realtà noi avevamo Buongiorno. deciso di partire con le interrogazioni, perché le interrogazioni vecchie, diciamo così, perché non era necessario il numero legale, no? E quindi abbiamo deciso di iniziare alle 2, magari solamente con i consiglieri che avevano presentato interrogazioni, perché si poteva partire subito. In realtà c'è il numero legale e quindi si potrebbe far subito tutto, però oramai abbiamo le interrogazioni come primo punto e subito dopo facciamo presentazione delle nuove, insomma. Ci potevamo anche far subito la presentazione delle nuove, insomma. Vale anche per le domande di attualità, Presidente? Sì, domande di attualità, ordine del giorno, tutto. Quindi alla fine delle interrogazioni. Quindi dopo il punto 6 apriamo lo spazio per la presentazione. Grazie. Va bene? D'accordo. Interrogazione presentata dal consigliere Massimo De Pellegrini, insieme per Belluno Città Futura, ad oggetto vietato passare proprietà privata. Prego, consigliere De Pellegrini. La do per letta, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Benissimo, la dà per letta, risponde l'assessore Olivotto. Prego. Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia. Allora, l'interrogazione appunto del consigliere De Pellegrini riguarda il passaggio del cosiddetto sentiero dei bersaglieri dei partigiani in zone che della frazione poi di Tisoi lascia praticamente la strada comunale e va verso il Bosco delle Castagne, attraversando alcune aree che sono intestate di soggetti privati. L'intestazione appunto si conferma su soggetti privati. Allo stato attuale presso l'ufficio patrimonio non vi sono evidenze di particolari servitù, però è necessario un approfondimento da eseguire insieme al CAI, poiché questo passaggio ricalca una strada storica, un sentiero diciamo tipo storico, per cui è necessario un ulteriore approfondimento. Ho comunque nel frattempo trasmesso anche per mail al consigliere De Pellegrini le foto interessate, le particelle e anche diciamo la risposta completa che ha predisposto l'ufficio patrimonio. Grazie. Prego, consigliere De Pellegrini. Sì, allora io ho letto adesso velocemente e non sarei rimasto contento di quello che ha detto l'ufficio patrimonio. Ho piacere invece che venga preso in considerazione anche il CAI, perché il 18 aprile il CAI avrebbe proprio un'escursione col settore giovanile e l'intenzione era passare per di là. Io nell'interrogazione ho omesso di dire che a volte vengono mollati anche i cani, quindi credo sia una situazione, mi auguro che sia una situazione che non degeneri, che magari non ci troviamo di fronte a qualcosa di più serio. Spero venga risolto velocemente, anche perché insomma il comune aveva dato il patrocinio, quindi mi sembra molto strano che gli uffici comunali non siano a conoscenza di questa cosa. Ecco. Comunque grazie Assessore. Punto 3, interrogazione presentata dal consigliere Massimo De Pellegrini, insieme per Belluno Città Futura, ad oggetto Bellunum e l'Umido. Prego, consigliere De Pellegrini. Grazie Presidente, anche questa la do per letta. Per letta risponde l'assessore Simiele. Buongiorno a tutti. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Allora, la prima domanda. Quando e dove è stato sperimentato questo modello di gestione nel nostro comune? Il modello di raccolta stradale del rifiuto umido organico non è stato sperimentato nel comune di Belluno. Il soggetto gestore ha sperimentato dal dicembre 17 queste tipologie di servizio nel comune di Trichiana, posizionando 25 contenitori dedicati con accesso controllato e 25 aree ecologiche individuate di concerto con la loro amministrazione comunale. Il buon esito della sperimentazione ha portato al modello anche nella città di Feltre, che da agosto 2020 ha posizionato con il supporto della società Bellunum circa 100 contenitori che vengono svuotati dalla società stessa. Si ritiene che l'esperienza maturata dal soggetto gestore nelle due realtà
permetterà di sviluppare un progetto che potrà essere calato anche nella realtà del comune di Belluno. Dove verranno posizionate le campane? A seguito del progetto di sostituzione dei contenitori del secco nel comune di Belluno, avvenuta a maggio 2019, l'istruttoria presentata ed approvata dall'amministrazione comunale contemplava quasi in ogni area ecologica del comune l'autorizzazione alla collocazione di un contenitore per la frazione di rifiuto umido organico. Pertanto, a seguito dell'approvazione dell'istruttoria, sono già state approvate 83 postazioni, le quali sono consultabili tramite l'istruttoria citata già agli atti dell'amministrazione comunale. Vista la particolarità del rifiuto, che rispetto alle altre frazioni necessita di conferimenti più frequenti per gli utenti, verrà valutata in fase progettuale anche la collocazione di contenitori in punti esterni alle aree ecologiche, questo al fine di rendere più capillare il servizio. Quante ne verranno posizionate? Si ritiene che la collocazione di circa 100 contenitori possa garantire il servizio nelle zone centrali e di prima periferia del comune. In una seconda fase il servizio potrà essere esteso alle aree periferiche, aggiungendo i contenitori necessari che verranno calcolati con ulteriori analisi. A regime riteniamo che per servire l'intero comune di Belluno saranno necessari non meno di 200 contenitori. Soprattutto la modifica al regolamento non deve passare per il Consiglio Comunale. Il regolamento per i servizi di gestione dei rifiuti urbani, approvato con delibera di Consiglio Comunale 73 del 28 settembre 2020, prevede all'articolo 13, comma 1, lettera B, l'utilizzo di contenitori da 2020 litri multiutenza stradale per la raccolta del rifiuto umido organico. Sempre il citato regolamento, all'articolo 19,7, prevede che il soggetto gestore, su indicazione del comune, può introdurre una modalità di raccolta stradale con contenitori multiutenza anche ad apertura autorizzata. La richiesta di introdurre questo sistema di raccolta stradale è tra le linee di indirizzo che l'ente ha dato al soggetto gestore per l'anno 2021. Alcune considerazioni in merito al considerato del consigliere De Pellegrin. In estate puzza. Rispetto ai bidoncini stradali del centro storico e a quelli condominiali che dovrebbero essere lavati a cura degli assegnatari, le campane stradali possono essere lavate con la nostra lava cassonetti ed igienizzate ad ogni svuotamento. Gli attuali bidoni stradali non vengono invece igienizzati. Al momento i contenitori del centro storico vengono sostituiti quando non più decorosi. Scomodità di conferimento per chi abita in condominio o in zone densamente abitate. A differenza di quanto scritto, il sistema si presta soprattutto per condomini e nelle zone ad elevato numero di abitanti, perché rispetto a un porta a porta, lo stradale permette l'individuazione di un'unica area che può servire fino a 100 utenze, eliminando quindi 100 bidoncini da 10 litri oppure 10/16 contenitori carrellati da 120 litri esposti. Quanta strada deve fare l'utente? Come è già scritto, la progettazione terrà conto delle distanze medie e cercherà di garantire una capillarità adeguata per il servizio all'utente. Infine, si può anche prevedere che chi ha il compostaggio domestico possa conferire lo stesso nei contenitori stradali la frazione di umido che gli crea problemi, accettando una riduzione dello sconto tariffario attuale. Prego, consigliere Pellegrini. Sì, io ringrazio l'assessore, sono parzialmente soddisfatto, nel senso che mi auguro innanzitutto che venga tenuta in considerazione la periferia, dove probabilmente il problema sarà un po' più delicato. Poi sulla distanza, sul discorso dei condomini dove c'è alta densità di abitazioni, di popolazione, dipende tutto dalla distanza in cui verranno posizionati. E dopo sì, mi auguro che siano fatti tutte che si segua la prassi del passaggio in Consiglio Comunale prima di decidere. Grazie. Bene.
Punto 4, interrogazione presentata dal consigliere Fabio Bristotto ad oggetto aumento della presenza di pantegani in alcuni quartieri della città di Belluno ed in centro storico. Prego, consigliere Bristotto. Scusate, diamola per letta e diamole anche per viste. Risponde l'assessore Simile, pare che non ci sia il... Con riferimento all'interrogazione in oggetto si riscontra quanto segue. Punto 1. Non esistono studi, analisi che spieghino l'aumento di ratti e pantegani in città. Operatori ULSS interpellati a tale proposito ipotizzano che possa coincidere con l'aumento di consumo di cibi all'aperto e conseguente maggiore abbandono di scarti di cibo nei cestini dovuti alla modalità di asporto introdotta a seguito delle norme nei diversi DPCM. Punto 2. Il servizio di derattizzazione viene svolto dall'azienda dall'emissione della fattura annuale, dal riepilogo ad essa legato in particolare, è possibile determinare il numero di interventi effettuati dagli operatori ULSS pubblici comunali negli ultimi 5 anni. Un attimo solo, assessore, un attimo. C'è qualcuno che ha il microfono aperto? C'è un piccolo problema, un attimo. Ecco, prego, assessore, prego. Allora, interventi. Anno 2020 193, di cui 105 sopralluoghi senza intervento, 88 con intervento. 2019 207, 99 senza, 108 con intervento. 2018 209, 97 senza, 112 con intervento. 2017 238, 114 senza intervento, 124 con intervento. 2016 240 interventi, di cui 118 senza intervento e 122 con intervento. Punto 3. In merito alle misure urgenti che l'amministrazione comunale ha adottato per contrastare tale fenomeno, si segnala che in data 1 marzo 21 la Giunta ha approvato un'informativa che proponeva di modificare i cestini porta rifiuti del centro storico allo scopo di impedire l'ingresso di ratti all'interno degli stessi e nel contempo proteggere gli operatori addetti allo svuotamento dall'aggressione di tali roditori. Determinazione numero 175 2021. Si è provveduto a impegnare la somma necessaria per l'acquisto di kit inox per rivestimento dei cestini porta rifiuti, dalle caratteristiche ritenute idonee a realizzare le modifiche necessarie ed a incaricare la società Bellunum dell'acquisto e posa in opera del materiale. Punto 4. Fino al 2018 le attività di disinfestazione contro mosche e zanzare e derattizzazione sono state assicurate nell'ambito del distretto 1 dell'ULSS con efficacia ed efficienza dal personale dell'azienda sanitaria, sulla scorta di specifico atto d'intesa tra ULSS e amministrazioni comunali approvato dalla conferenza dei sindaci nella seduta del 1 marzo 2010, a tutt'oggi invariato. A seguito della delibera di giunta regionale 174 del 2019, con la quale la Regione ha istituito un tavolo tecnico intersettoriale regionale sulle malattie trasmesse da vettori e stabilito le misure per la programmazione delle attività di controllo e contrasto dei vettori per il biennio 2019-2020, viene attivata annualmente apposita convenzione con l'ULSS numero 1 Dolomiti, la quale prevede che il servizio di disinfestazione sia eseguito dal personale ULSS previo un contributo finanziario del Comune pari a 15.000 euro a carico del Comune e successiva verifica delle attività condotte. L'ultimo atto di intesa, valevole fino al 31/12/2020, è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera del 10/2/2020 e successivamente sottoscritto dal Sindaco e Direttore ULSS Dolomiti. Siamo in attesa di stipulare il rinnovo per il 2021. Si segnala che l'attività non ha avuto soluzione di continuità e pertanto gli interventi di derattizzazione sono proseguiti anche in questi primi mesi del 2021, in taluni casi su specifica richiesta dell'amministrazione comunale. Aggiungo, perché il dato mi è arrivato dopo la scrittura della risposta,
che in questi primi 3 mesi del 2021 sono stati effettuati 54 interventi di deratizzazione nelle seguenti località: via del Boscon, via Santa Croce, Lambioi, via Vittorio Veneto, località Castionchi, Esurazza, Meassa, Zei, via delle Scalette, via Bettin, Agosti, Cusighe, piazza Santo Stefano, Sotto Castello, piazza Castello, via San Lorenzo, via Padri Cappuccini, via Fratelli Rosselli, via Col d'Aren, via Tasso, scuola Visome, Mier, Mussoi, piazza dei Martiri. Bene, prego consigliere. Sì, ringrazio l'assessore Simiere perché ha dato risposte sicuramente esaustive e ricche di elementi per verificare l'azione prodotta dall'amministrazione. L'auspicio è che si continui su questa strada, possibilmente potenziando, per develare un fenomeno sicuramente fastidioso, che tra l'altro si collega anche alla gestione del verde e al fatto che spesso, che non riguarda credo le competenze dell'assessore che mi ha risposto, che spesso viene sicuramente trascurato per il semplice fatto che il residuo del taglio dell'erba in molte frazioni, ma anche in città, viene lasciato a terra, garantendo quindi putrefazione e tutti gli esiti negativi che questo comporta. Comunque ringrazio per la risposta, mi ritengo soddisfatto. Bene. Punto 5, interrogazione presentata dai consiglieri Erika D'Alfara, Paolo Bello, Partito Democratico, PSE, oggetto Nevegal e acquisizione degli impianti. Prego. La diamo per letta. Data per letta, il sindaco risponde. Eccomi qua, buongiorno a tutti, spero mi sentiate. Allora sì, dunque faccio proprio un brevissimo punto della situazione. Allora, come noto, doveva essere definito da parte della Giunta l'iter politico-amministrativo da seguire, diciamo, da qui cioè fino alla definizione, insomma, di questo importante e complessa operazione. Doveva essere fatto entro primavera, quello è stato definito a fine dicembre scorso, quindi su questo punto qui, allora, diciamo, con i tempi ci siamo. A gennaio è arrivata la documentazione da parte del privato, che però è stata oggetto, diciamo, di una discussione tra gli uffici e l'azienda, semplicemente per l'individuazione precisa di alcuni mappali e anche perché alcuni beni sostanzialmente, insomma, c'era una discussione, tra virgolette, su quali beni voleva la ditta che fossero oggetto di cessione e quali no. Tutta questa situazione si è definita in una riunione che si è svolta il 9 marzo scorso, e dove è stato in qualche modo definito qual è l'elenco, diciamo, dei beni, quali sono i beni sostanzialmente che alla fine saranno oggetto di cessione da parte del privato. Per quanto riguarda invece l'incarico e la perizia, il 24 mercoledì scorso è stato dato l'incarico al perito per effettuare la famosa stima. So che il perito ha già contattato anche l'azienda e quindi sostanzialmente lì si sta andando avanti. E per quanto riguarda invece la questione, diciamo, dell'incarico per effettuare la gara, so che gli uffici stanno lavorando per individuare la ditta che in qualche modo farà l'assistenza al comune per la redazione sostanzialmente dei carteggi relativi alla gara. Nel frattempo vi informo, so che alcuni già lo sanno, altri forse no, che a seguito del pensionamento dell'architetto Erranti è cambiato il dirigente di riferimento di questa pratica. L'architetto Erranti, a cui facciamo i migliori auguri, ovviamente ha usufruito, insomma, di una possibilità e quindi è andato in pensione anticipatamente rispetto, diciamo, a quanto potesse essere prevedibile. Quindi adesso attualmente è stata rideterminata una nuova macrostruttura all'interno della quale diciamo, l'incarico relativo all'ufficio patrimonio e l'incarico quindi specificatamente relativo a questa pratica di acquisizione degli impianti è in mano al nuovo dirigente, che è la dottoressa Maura Florida. I tempi quindi non sono sicuramente brevi, su questo non c'è ombra di dubbio. Questo è stato chiarito anche comunque nella riunione del 9 marzo proprio con i soggetti interessati, con cui noi abbiamo quindi interloquito per quanto riguarda naturalmente la questione dei tempi e anche per la questione delle stagioni future, in attesa ovviamente di effettuare tutta l'operazione e poi l'operazione invece della gara, che sarà una cosa ovviamente a parte. Spero di aver più o meno risposto e aggiornato in modo esauriente. Grazie. Prego, consigliere Alfara. Allora, mi trovo parzialmente soddisfatta, nel senso che la risposta del sindaco, che comunque ringrazio,
mi ha messo un po' di confusione anche rispetto a quanto c'era stato comunque comunicato in commissione. Quindi, se non ho capito male, una delle problematiche è legata alla documentazione che hanno presentato i privati. Cosa diversa avevo capito in commissione, in quanto mi era parso, insomma, di capire che il problema era legato solo ed esclusivamente a un problema proprio di tempi tecnici. Detto questo, ben contenta che si rispettino i termini, mi pare di capire che, insomma, entro primavera questa cosa può essere fatta, anche perché trovavo, insomma, inaccettabile che si disattendesse comunque un impegno preso in Consiglio Comunale, sia nei confronti, insomma, di noi tutti, ma anche nei confronti dei cittadini. Lo trovavo, insomma, irrispettoso. Peraltro, se l'avessimo disatteso, credo che avessimo anche tolto qualsiasi tipo, insomma, di valore ad un provvedimento che invece doveva essere rispettato nella sua totalità. Grazie. Bene, Sindaco può rispondere anche al numero 1, all'interrogazione numero 1. Allora, interrogazione presentata dal consigliere Fabio Bristot, gruppo misto, ad oggetto continuo depauperamento dei servizi sanitari a carico della ULSS 1 Dolomiti della Regione Veneto. Cosa ha fatto completamente il sindaco Massaro sulla scorta della mozione approvata a settembre 2020. Prego, consigliere Bristot. La diamo per letta, ma dà seguito a un invito che il Consiglio Comunale aveva fatto nei confronti del sindaco e della giunta per promuovere le azioni del caso e per riconsiderare in toto quelle che sono state per certi versi delle come posso dire, delle diminuzioni importanti avvenute nell'erogazione dei servizi a fronte dell'approvazione delle schede sanitarie di cui un paio d'anni fa dalla parte della Regione Veneto, e si chiedeva in questa interrogazione che tipo di attività avesse prodotto il sindaco nei confronti della dirigenza dell'USL per il potenziamento di alcuni servizi tuttora mancanti o depotenziati nel medio periodo. Bene, prego, sindaco. Sì, grazie. Beh, allora, numerosi sono stati, diciamo, gli impegni in questo senso. Per quanto riguarda la questione della mozione, sì, confermo che la mozione è stata inviata a tutti i sindaci di tutta la provincia, al presidente della provincia, all'azienda ULSS, e questo nei 9 giorni successivi all'approvazione della mozione, così come era avvenuto l'estate precedente, in particolare il 18 agosto, sulla trasmissione della mozione relativa all'elisoccorso. Da lì si sono succedute numerose riunioni, prevalentemente proprio della conferenza dei sindaci, che si è riunita più volte in questo periodo perché la situazione ovviamente è molto complessa, e anche incontri con i sindaci presso la prefettura durante, diciamo, la questione dell'emergenza Covid, in cui comunque si è gestita tutta una parte relativa ovviamente all'organizzazione dei servizi sanitari, di fatto. C'è stato anche un incontro con l'assessore Lanzarin che non ha prodotto particolari effetti, e ci sono state alcune audizioni in prima e quinta commissione della regione, presso la regione del Veneto, una anche recentemente. Rispetto a questo non nascondo, diciamo, che la emergenza Covid sicuramente ci viene comunicata essere un motivo non ostativo, ma di rallentamento rispetto all'attuazione della programmazione sanitaria, e dico con tutta onestà, pur essendomi sempre scagliato rispetto a questi temi, insomma, la necessità assolutamente di attuare la programmazione che è stata in qualche modo adottata dalla Regione del Veneto, anche sulla base di una serie di inserimenti che sono stati fatti proprio grazie al Comune di Belluno. Ricordo che neurochirurgia e chirurgia vascolare sono il frutto proprio di un emendamento, insomma, che è stato presentato al Comune di Belluno. Ecco, detto questo, però, non vi nascondo, insomma, che c'è un forte rallentamento dell'attuazione della programmazione a seguito dell'emergenza sanitaria, cioè tutte le risorse, tra virgolette, umane, economiche, ma anche di energie, oggi la ULSS la sta dedicando all'emergenza Covid. Io in questo caso, per la prima volta, faccio fatica a dare... Microfono, sindaco. Non si sente. Scusate, ho toccato il tasto. Avete sentito fino adesso? Sì, ho toccato il tasto, scusatemi. Ecco, la questione dell'unità operativa chirurgia vascolare e neurochirurgia per noi rimangono ovviamente prioritari, anche perché inseriti nel documento proprio su proposta del Comune di Belluno. Ecco, di questo vorremmo parlare al più presto con il nuovo direttore generale. Nuovo direttore generale che io ho sentito telefonicamente il giorno stesso della sua investitura, e ci siamo sentiti altre 3 o 4 volte nei giorni successivi per una problematica prevalentemente legata, per la verità, alla casa di riposo di Belluno, la nota questione degli infermieri in via di assunzione da parte dell'azienda Zero.
da parte della ULSS su disposizione dell'azienda Zero. Abbiamo avuto un incontro con l'esecutivo conferenza dei sindaci, appunto con il nuovo direttore generale, in cui abbiamo fatto una primissima carrellata dei temi generali, ma non vi nascondo che nuovamente qui i temi principalmente dibattuti sono stati ovviamente vaccini, organizzazione Covid, utilizzo della protezione civile per l'emergenza, quindi in questo momento di questo si sta discutendo prioritariamente. Abbiamo avuto un secondo incontro nella conferenza dei sindaci della ULSS 1, dove ho fatto presente insomma alcune tematiche storiche, e poi in questi giorni dovremmo avere un incontro invece diciamo diretto, sottoscritto con la nuova direttrice, dove affrontare ovviamente questi temi anche nel di medio-lungo periodo, cioè quello dell'attuazione ovviamente della nostra programmazione. Una sola nota di preoccupazione dalla rassegna stampa, nel senso che non ho avuto modo di parlarci direttamente, dalla rassegna stampa vedo che si parla ancora alcune volte di risparmi e di deficit delle ULSS e ci si dimentica di un concetto, questa osservazione non è diretta ovviamente alla nuova direttrice, ci si dimentica di un concetto fondamentale senza il quale possiamo discutere qua tutto il giorno della nostra attuazione della nostra programmazione sanitaria, ma l'attuazione della programmazione non ci sarà se non si passa a questo concetto, che è la questione del deficit strutturale dovuto alla peculiarità del nostro territorio. Io vorrei ricordare che ci sono circa 16 milioni di euro, che storicamente è il costo del surplus di servizi che sono necessari per assicurare i servizi di prossimità in un territorio particolare come quello di Belluno. Fin quando la Regione del Veneto non riconoscerà che questi 16 milioni sono dovuti oltre alla quota correttiva che oggi viene assegnata sulla base di vari parametri, e non verranno assegnate queste risorse extra, consentendo alle aziende sanitarie di effettuare la programmazione sapendo di avere già il deficit colmato, noi non andremo da nessuna parte, perché in questo momento le aziende continuano a lavorare in un'ottica di budget senza questi 16 milioni, e i 16 milioni storicamente vengono messi a fine anno come ripiano delle perdite dell'azienda sanitaria, oppure viene chiesto all'azienda sanitaria di effettuare dei risparmi per ripianare i 16 milioni. Ma i 16 milioni sono il surplus di costo dovuto all'ospedale di Pieve, di Agordo, di Lamon, di Auronzo, eccetera, eccetera, nonché dei costi aggiuntivi anche di alcuni servizi sanitari di base che dovrebbero essere articolati in un certo modo sul nostro territorio provinciale. Quindi torneremo alla carica sulla programmazione, sull'ELIT soccorso, chiaramente nella programmazione in particolare dell'unità operativa di chirurgia vascolare e di neurochirurgia, sulla medicina territoriale, che sarà uno dei cardini ovviamente credo del futuro, e in mezzo a questo non potrò non tornare sul tema del riconoscimento del deficit strutturale, che chiaramente non compete all'azienda sanitaria, ma l'azienda sanitaria deve essere informata e deve essere in linea con noi. Grazie, spero di aver esaurientemente relazionato. Prego. Ringrazio il sindaco perché sicuramente è stato esauriente, e da qui l'invito a non mollare su un tema di cui pochissimi sindaci, pochissimi amministratori nella nostra provincia hanno contezza e consapevolezza, perché è indubbio che è un'analisi prettamente matematica, le schede sanitarie abbiano danneggiato in modo importante soprattutto il San Martino, ma anche l'ospedale di Agordo e l'ospedale di Pieve di Cadore. Dobbiamo essere altrettanto consapevoli che la neurochirurgia per adesso è un'enunciazione di principio, perché ha poco più che una valenza ambulatoriale, tanto che tutti i trasferimenti che attualmente vengono predisposti per quel reparto sono indirizzati compiutamente a Treviso. Treviso che è diventato anche trauma center importante, tanto che traumi maggiori non passano neanche più per gli ospedali minori, ma addirittura neanche per Belluno, e vanno direttamente a Treviso. E questo la dice lunga, voglio dire, sui tempi di percorrenza, per quanto l'elicottero possa concorrere a diminuirli in modo significativo, ma sul fatto che l'elisoccorso notturno insieme al servizio rotabile deve diventare centrale nella nostra provincia di Belluno, e insieme a quello che è il potenziamento della medicina d'urgenza, sicuramente la medicina territoriale. Speriamo che la nuova dirigenza sia meno sorda, io aggiungo, a costo di essere querelato un'altra volta, anche più capace della precedente, e che tutti i sindaci possano fare massa critica per rivendicare diritti e istanze che non sono il solito piagnisteo dei bellunesi, ma sono sacrosanti diritti per garantire alla gente di vivere ancora in montagna e di garantire quei servizi per cui la gente stessa ancora rimane sul territorio. Grazie.
Bene. Punto 6, interrogazione presentata dai consiglieri Massimo De Pellegrini, Fabio De Moliner, insieme per Belluno Città Futura, l'oggetto Antole Rubinetti a Secco. Prego, consigliere De Pellegrini. La diamo per letta. Va bene, risponde l'assessore Giannone? Sì. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, sentito il BIM Gestione Servizi Pubblici SPA, che ci ha inviato una risposta tramite PEC, che si allega alla presente interrogazione, a firma del direttore generale, dottor ingegner Marco Bacchin, il quale asserisce quanto segue. In merito all'interrogazione, risposta scritta presentata da alcuni consiglieri comunali, con la quale venivano richieste informazioni in merito all'approvvigionamento idrico della frazione Antole in comune di Belluno, con la presente vi descriviamo quali sono stati gli interventi messi in atto da questa società per dare garanzia di continuità di servizio agli abitanti di Antole. Con la seguente descriviamo lo stato di fatto e le iniziative in corso. 1. Descrizione del sistema condotttistico. Dalle sorgenti di Roncole, situate nel comune di Selico, in vicinanza dell'abitato di Sommaval, tramite una condotta di adduzione del diametro di 200 mm, l'acqua derivata viene trasportata sino a via Antole. La condotta di adduzione del diametro di 200 mm prosegue poi sino ad andare ad alimentare il serbatoio di Bios in località Besse, per servire quindi l'abitato di Salce ed in futuro anche la zona di via Feltre, che potrà essere collegata tramite una condotta posata in corrispondenza del nuovo sovrappasso, consentendo di attraversare la ferrovia in via Antole dalla condotta DN200. Si distacca poi una condotta DN40, per cui gli ultimi centinaia di metri che va ad alimentare l'abitato di Antole. Per garantire la pressione di servizio alle case private di Antole, a suo tempo il comune di Belluno aveva fatto installare in un pozzetto sottostrada una pompa in linea per sollevare l'acqua dell'abitato, citata nell'interrogazione. A seguito dei lavori eseguiti in collaborazione con il comune di Belluno presso il ponte sul Gresal, in località Casoni, con i quali si è aperta la completa sostituzione di 3 condotte sul ponte, si sono potute ridurre le perdite di carico garantendo allo stacco di via Antole una pressione di 5 bar che consente di servire a gravità le suddette utenze. Da diversi mesi quindi la pompa citata non è più attiva e l'acqua arriva per gravità a tutte le utenze servite. 2. L'interruzione di servizi e i disagi riscontrati dall'utenza nel giorno 13/3/2021 alle 14:30 e 15:30 sono dovuti alla rottura fortuita della condotta DN40 che dallo stacco principale porta all'acqua dell'abitato. I disagi evidenziatisi invece nel giorno 23/3/2021 sono stati causati dalla rottura di una valvola in occasione dei lavori per la predisposizione degli stacchi utili all'installazione di un misuratore di portata e di un sensore di pressione, che saranno telecontrollati e collegati al sistema di allarme aziendale ed consentendo il monitoraggio in continuo della rete e una maggiore celerità in caso di rotture o riduzione anomala della pressione. Tali lavori saranno ultimati nel mese di aprile 2021. 3. Lo stato di progetto l'abitato di Antole ha avuto negli ultimi anni un importante sviluppo residenziale. La condotta di distribuzione del diametro di 40 mm che serve questo abitato non solo risulta ormai datata e oggetto di continue rotture, è in esercizio da oltre 50 anni, ma risulta anche sottodimensionata. Per questo motivo GSP sta studiando la possibilità di sostituire una parte importante. La citata pompa viene mantenuta come emergenza. Questo osservato rimane a disposizione per eventuali altre criticità da segnalare all'ente gestore. Bene, consigliere De Pellegrini, prego. Beh, sì, sono soddisfatto della risposta perché lei, assessore, mi dice che ci sono state delle rotture, quindi le rotture ci possono essere. Sono soddisfatto perché e spero vada in porto questa progettazione di sostituire la tubatura mettendola un po' più grande in modo che le utenze possano essere servite dignitosamente. Ecco. La ringrazio. Bene. A questo punto passiamo alla presentazione di interrogazioni, interpellanze e ordini del giorno. È stata presentata una domanda di attualità dal consigliere Bello che viene ammessa. Ne parliamo subito dopo, vediamo se ce ne sono altre di interrogazioni o di ordine del giorno. Prego, consigliere Roccon. No, anzi, scusate, prima il consigliere Dappiano. Grazie Presidente.
Noi abbiamo due interrogazioni, una la presento io, una la presenta il collega Marzio Sovilla. Allora, l'oggetto è comunicazioni della biblioteca civica. I sottoscritti consiglieri comunali Luciano Dappian e Marzio Sovilla del gruppo consigliere Liga Veneta Lega Nord Belluno presentano la seguente interrogazione. Visto quanto reso pubblico sulla pagina Facebook Biblioteca Civica di Belluno il giorno 26 marzo 2021 alle ore 8 circa, l'anniversario della fondazione della città di Venezia, capoluogo regionale del Veneto e città storica dalla valenza culturale globalmente riconosciuta, e le informazioni rese note alla cittadinanza da una pagina di carattere istituzionale quale la Biblioteca Civica della nostra città, considerato che la ricorrenza dell'anniversario, oltre che della data dei 1600 anni di Venezia, sia ampiamente riconosciuto dal mondo culturale, storico, accademico e pure politico, come del resto dimostrato dall'interessamento dello stesso capo dello Stato Sergio Mattarella, piuttosto che dalla rettrice della Ca' Foscari Tiziana Lipiello, si interroga sulla gestione della stessa pagina, considerate le finalità dell'ente biblioteca, in particolare sull'opportunità di esprimere giudizi, anziché perseguire il fine divulgativo ed istruttivo che vengono meno nel momento in cui chi vi scrive e vi opera segue criteri soggettivi. Se vengano date indicazioni dall'amministrazione circa i testi e le finalità degli articoli, o se sia libertà di autonomia redazionale. Infine, sulla inopportunità di riportare o meno informazioni contenenti un messaggio non asettico e quindi politico, ritenendo che in tal modo venga travisato il carattere istituzionale dell'identità stessa della biblioteca comunale. Grazie Presidente. Grazie, consigliere Roccon, prego. Sì, io ho un'interrogazione e una mozione. Allora, la prima è incarichi di dirigenza nell'organico del Comune di Belluno, quanto dura il rapporto. Nella premessa, dico così sostanzialmente, che nei giorni scorsi la Giunta Comunale ha deliberato un bando per la ricerca di una figura professionale atta a ricoprire il nuovo incarico di dirigente per le manutenzioni da inserire in pianta organica in sostituzione dell'architetto Carlo Erranti, che tale deliberazione ha consentito di formulare incarico specifico ad un nuovo dirigente, che l'inquadramento della nuova figura tecnica va a coprire contrattualmente un ruolo ben definito all'interno della pianta organica, secondo quanto è stato indicato nel bando di selezione. Tutto ciò premesso, i consiglieri comunali Franco Roccon e Paolo Gamba interrogano la Giunta e il Sindaco per sapere quanti sono i dirigenti del Comune di Belluno, qual è il loro inquadramento economico e professionale, se l'interruzione del loro contratto di dirigente è previsto con la scadenza naturale del mandato del Sindaco, se il ruolo attualmente ricoperto all'interno dell'amministrazione sia conforme ai dispositivi contenuti nei bandi di selezione di ogni singolo dirigente, nella definizione della macrostruttura organizzativa, chi e come vengono stabiliti gli incarichi e le loro pesature. La mia è quella di Paolo Gamba. La seconda è, spero non faccia sorridere le persone, ma il tema è abbastanza delicato. L'oggetto di questa mozione è Vauro Senesi, in arte comica Vauro, è una persona che con questa mozione chiede al Consiglio Comunale di definirla indesiderata a Belluno, quando mai si presentasse. Con le premesse che in questa fase sanitaria altamente critica per tutte le popolazioni, per la nostra provincia e per la nostra città dovuta alla recrudescenza della pandemia SARS-CoV-2, e le sue varianti, di tutto abbiamo bisogno, ma non della squallida ironia e satira iniziata nel 2020 con i morti di Bergamo, seguita dalla vignetta della scorsa Pasqua e di tutte le altre esposte a più riprese dal fumettista Vauro sia in TV che nella carta stampata attraverso le sue discutibili vignette. Che la sua satira offende profondamente i familiari e le persone che hanno avuto la perdita di un proprio caro dovuto alla pandemia e talvolta anche la fede. Che le sue posizioni molto spesso hanno generato un senso di rabbia per la volgarità e le esternazioni a carattere di contrapposizione politica più che di sana attività comica e satirica, che è difficilmente accettabile proprio in questo momento psicologicamente delicato per tutti, esasperare ulteriormente gli animi con esternazioni a carattere vignettistico che di divertente hanno ben poco. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di Belluno, censurando con forza le esternazioni e le pubblicazioni vignettistiche del signor Vauro nei riguardi della pandemia SARS-CoV-2 e dei lutti conseguenti, trattando con ironia le pesanti situazioni venutesi a creare nell'anno trascorso e attualmente con la recrudescenza dell'aumento dell'utilizzo delle terapie intensive nei vari ospedali. Delibera con votazione palese
di qualificare come persona indesiderata a Bellone il fumettista Vauro Senesi. Allego le 4 vignette, diciamo, che sono fonte di questa mozione. Spero venga discussa nel prossimo Consiglio Comunale. Grazie. Ma guardi, consigliere, io ho dei dubbi sull'ammissibilità di questo tipo di mozione. Comunque chiederò perché non esiste la qualifica di persona indesiderata, al di là del merito, insomma. Comunque chiederò lumi al segretario e poi ne parleremo in conferenza capigruppo. Va bene? Bene, grazie. Consigliere Pingitore, prego. Sì, grazie Presidente, buon pomeriggio a tutto il Consiglio Comunale. Mi scuso con i 10 colleghi capigruppo, volevo condividerlo con loro anteprima, questo ordine del giorno riguarda la sanità. Perché però... si sente così male? Com'è? Si sente bene? Sente malissimo, Francesco, si sente malissimo. Adesso come si sente? Si sente bene? Vabbè, dai, tolgo. Adesso si sente. Ok, meglio parlare così, dai. Allora, volevo non solo farlo via questo ordine del giorno, parlarne prossimo riunione dei capigruppo, vista anche le modalità, il link è sempre difficile, quindi me ne scuso, lo presento adesso, però lo voglio proporre insieme a voi. Quindi l'oggetto è esenzione post-Covid. Al signor Presidente del Consiglio Comunale, sottoscritti consiglieri comunali, quindi premesso che non sembra avere un tampone negativo equivale ad avere raggiunto una completa guarigione da Covid, che 8 pazienti su 10 a distanza di oltre 2 mesi dalla diagnosi infatti continuano a star male, e suggerirlo è una stima preliminare dello studio condotto da un team di geriatri al Policlinico Gemelli sui primi 520 malati da coronavirus presso il Day Hospital post-Covid dell'Istituto Romano. I 2 sintomi più frequenti che persistono dopo la malattia sono il fiato corto, l'assoluta mancanza di forze e quant'altro. Si è visto altresì che l'infezione da Covid può provocare complicazioni polmonari al cuore, ai reni e al sistema nervoso, per cui si rende necessario un percorso di cure e assistenza che si prolunga nel tempo, quindi visite specialistiche e quant'altro. Constatato che al fine di tutelare la salute anche dei più fragili, alcune regioni, Lombardia, Val d'Aosta, Emilia Romagna, Toscana, Liguria e Marche, quindi diverso colore politico, quindi bipartisan, e le 2 province autonome di Trento e Bolzano hanno disposto l'esenzione da ticket per le prestazioni ambulatoriali di follow-up, scusate l'inglese di controllo, spero averlo pronunciato bene, per tutti i residenti ancora sintomatici dopo il tampone negativo, a prescindere che siano stati ricoverati in ospedale o in isolamento domiciliare. Verificato che per essere attuato il medico di base o specialista inserisce direttamente il codice di esenzione D come Domodossola 97 in ricetta. Il pacchetto di prestazioni include prima visita e visita di controllo con infettivologo, pneumologo, internista, cardiologo, urologo, ematologo e quant'altro. E poi una serie di esami di radiografia e tacche al torace e test elettrocardiogramma, ecografia polmonare, eccetera, eccetera. Verificato altresì che tra le suddette regioni che hanno iniziato ad attuare il bonus di esenzioni, in alcuni ha una durata di 12 mesi dalla diagnosi accertata, in altre 6 mesi, oppure finché ce ne sarà bisogno, oppure si è definito una strategia di sorveglianza proattiva per non trascurare nessun paziente ex-Covid, finché non esce del tutto dei sopra menzionati sintomi, nell'ambito della normativa nazionale dei livelli essenziali di assistenza LEA. Premesso quanto sopra, i sottoscritti consiglieri comunali impegnano il sindaco e la giunta di farsi carico di quanto sopra menzionato affinché la regione del Veneto, tramite la ASL di Bellunese, possa adottare questo sistema di esenzione per chi ha avuto dei gravi strascichi da Covid-19. Vi ringrazio e buon proseguimento. Grazie. Consigliere, però io ho l'impressione che questa sua proposta sia sostanzialmente, anzi sostanzialmente simile, se non uguale, a quanto già noi oggi discuteremo verso la fine della nostra riunione. Quindi, salvo ogni suo diritto ovviamente, però la inviterei poi a considerare dopo
la fine della nostra riunione di oggi se mantenere questo ordine del giorno per il prossimo Consiglio. Quindi noi intanto ne prendiamo atto, però le segnalo che secondo me l'argomento è sostanzialmente lo stesso di quello che già andremo a discutere fra qualche ora. Grazie. Consigliere Sovilla. Grazie Presidente, buon pomeriggio al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali tutti. Il gruppo consigliare della Lega presenta la seguente interrogazione all'attenzione del signor Sindaco e dell'assessore competente relativamente ai lavori in via Miari. Allora, sentite le dichiarazioni del Sindaco circa l'imminente riapertura di via Miari dopo quasi 2 anni dalla sua interruzione, considerato l'insistente disagio che la chiusura di detta strada comporta all'abitato di Borgo Piave e di via Montegrappa e alle zone limitrofe, si interroga circa lo stato dell'arte dei lavori previsti per la messa in sicurezza di via Miari, l'importo complessivo ad oggi dei lavori eseguiti sulla stessa dall'amministrazione computato negli ultimi 8 anni e quale sia l'importo previsto per il completamento dei lavori stessi. La possibilità oppure l'opportunità che l'amministrazione comunale valuti un coinvolgimento sovracomunale con l'ente provincia circa la messa in sicurezza della frana e della zona. Ed infine le condizioni del sistema di rilevamento dello spostamento del sedimento franoso fatto installare dalle amministrazioni precedenti Bortoluzzi e Prade. Grazie. Grazie. Allora, se non ci sono altre nuove interrogazioni o ordine del giorno, diamo la parola al consigliere Bello per la presentazione della domanda di attualità che in limine però può essere accettata come tale. Prego, consigliere Bello. Grazie Presidente. L'oggetto è l'avviso per accedere alle risorse del Fondo Asili Nido e Scuole dell'Infanzia. Recentemente è stato pubblicato l'avviso che consente ai comuni di accedere ai primi 700 milioni di euro del fondo in oggetto per il finanziamento di interventi relativi appunto a opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni che siano destinati agli asili nido, alle scuole d'infanzia o a centri polifunzionali per servizi alle famiglie. Permesso inoltre che la priorità questo bando sarà data alle aree svantaggiate per il 60%, mentre per il restante 40% potranno accedere anche gli altri territori, tra cui quelli del nostro comune. È permesso inoltre che i progetti possono essere presentati a partire dallo scorso 24 marzo e comunque non oltre la data del 21 maggio. Volevo chiedere al signor Sindaco, 1, se vi sia l'intenzione da parte di questa amministrazione di avviare l'iter per accedere alle risorse sopra indicate. 2, di conoscere quali siano eventualmente i progetti che questa amministrazione intende presentare e quali siano i criteri e le priorità che hanno guidato l'individuazione delle opere da eseguire. Grazie. Grazie. Prego, Sindaco. Sì, grazie. Ma allora, per questo tipo di bando sì, certo che partecipiamo, ci mancherebbe che non partecipassimo, anche perché come ha sottolineato più volte il consigliere Bello, queste sono le prime risorse, quindi è opportuno lavorare in questa direzione sapendo che risorse ne arriveranno sempre di più. Non è ancora stato deciso quali progetti presentare. Perché? Perché il nuovo dirigente è entrato in servizio, diciamo, da pochi giorni e quindi stiamo discutendo con lui, insieme anche all'assessore Giannone ovviamente, stiamo discutendo con lui di quali siano le opere che possiamo candidare. C'è tempo fino a fine maggio per presentare i progetti. Ricordo che la presentazione anticipata non è condizione di accesso privilegiato ai fondi, quindi non ci siamo preoccupati delle tempistiche, ma preferiamo invece presentare progetti che abbiano qualche chance di, come possiamo dire, vittoria. In particolare, quali sono i criteri su cui dobbiamo lavorare? Il primo criterio sicuramente è quello della finanziabilità. Abbiamo la necessità assolutamente di presentare dei progetti che abbiano qualche chance di essere finanziati.
I criteri prioritari sono scritti nel bando, alcuni di questi, però, cioè quasi sempre però, questi fanno riferimento soprattutto allo stato di avanzamento dei progetti, quindi chiaramente stiamo facendo una ricognizione con gli uffici, sia con il servizio opere pubbliche, sia con i manutentivi di Marisica, su quali siano i progetti che intanto abbiamo portato avanti e a quale livello di step siano. In questo momento vi posso dire che il livello più avanzato di progettazione ce l'abbiamo per adeguamento sismico, miglioramento sismico dell'asilo nido Girasole, l'asilo nido Girasole di Belluno. Quindi in questo momento quello è il progetto più probabile, però stiamo valutando se ve ne siano altri che convenga, che sia più conveniente presentare ed eventualmente altri da presentare, perché ricordo che non occorre, cioè non si presenta una sola domanda, se ne possono presentare mi pare fino a 3. Secondo criterio, naturalmente è il criterio della sicurezza. Abbiamo la necessità naturalmente di lavorare sull'adeguamento sismico e il miglioramento sismico nelle nostre scuole, anche in virtù della nuova delibera regionale che in qualche modo ci classifica fra i territori a più elevato rischio sismico della nostra regione, quindi è giusto fare le corse in questo senso. Per fortuna abbiamo fatto numerosi interventi di miglioramento sismico nel corso di questi anni, anche con ingenti risorse, quindi da questo punto di vista qui insomma abbiamo una bella storia alle spalle e questo ci tranquillizza, però chiaramente c'è ancora lavoro da fare e ci sono già almeno 4 progetti già definiti nel corso di questi anni che avevamo sottoposto alla graduatoria nazionale proprio per l'adeguamento sismico, che però fino adesso non avevano trovato sbocco dal punto di vista economico, salvo i lavori che vengono fatti adesso a Castione e quelli a Bolzano Bellunese. Questi avevano già avuto il via, ce ne abbiamo altri 4 che sono in graduatoria, quindi potrebbero essere ripescati anche questi. Sempre sul tema della sicurezza, ovviamente l'adeguamento antincendio, vorrei ricordare che c'è una norma che risale ancora al governo Renzi, che stabilisce l'obbligo per tutti i comuni di mettere a norma dal punto di vista dell'antincendio le nostre scuole. Dovevano essere messe copiose risorse a disposizione dei comuni, invece sono state messe a disposizione risorse minimali, tant'è che i governi poi di anno in anno hanno sospeso l'applicazione di questa norma, ma questa norma pende come una spada di Damocle sulle teste di tutti noi sindaci, consiglieri, assessori, perché prima o l'altro, prima o poi verrà applicata e noi non saremo stati in grado di adeguare dal punto di vista dell'antincendio le nostre scuole. Questo è un problema ovviamente non di Belluno, di tutta Italia, perché sono interventi che richiedono parecchi soldi che nessun comune ha e tra l'altro il governo ogni anno li annuncia queste risorse ma poi non arrivano, quindi siamo qua in attesa. Quindi questi sono i criteri. E poi c'è l'ultimo criterio che dobbiamo tenere in considerazione, che è questo: ogni volta che noi effettuiamo dei lavori di una certa importanza in una scuola, la scuola chiaramente molto spesso deve essere spostata per alcuni periodi. Come ricorderete, quando abbiamo fatto l'adeguamento sismico della scuola di Giamosa, abbiamo dovuto spostare la scuola di Giamosa al centro, allo spazio Label per alcuni mesi. E questo, lo stesso dovrà avvenire per esempio sull'asilo nido nel momento in cui faremo i lavori in asilo nido, ma questo avverrà anche per la scuola di Castione e quella di Bolzano Bellunese. Quindi ci sono gli aspetti logistici notevolmente impattanti che quindi devono essere gestiti dal punto di vista della, come possiamo dire, consecutio temporum, tra virgolette, degli interventi, perché se ci capitano gli interventi tutti insieme su più scuole in contemporanea non abbiamo gli spazi dove collocare i ragazzi durante i lavori, e questo è un aspetto che so che può sembrare secondario e invece è determinante, perché rischiamo poi dopo di perdere i finanziamenti perché non facciamo in tempo a fare i lavori e dobbiamo aspettare che i lavori finiscano altrove. Quindi c'è un lavoro dietro abbastanza importante di valutazione quindi dello stato di progettazione, della priorità in campo della sicurezza e anche della transitabilità, della agibilità dal punto di vista, diciamo, tecnico-logistico. Grazie. Prego, consigliere Bello. Sì, grazie. Mi conforta pensare che stiamo lavorando in questa direzione, anche se c'è l'inghippo del cambio del dirigente. La risposta del sindaco era centrata sui lavori di sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione, ma il bando parla anche di costruzione di edifici o di centri polifunzionali per la famiglia. Questo potrebbe essere interessante, come potrebbe essere interessante coinvolgere anche il tavolo famiglia, che credo esista ancora al nostro comune, per fare una analisi dei bisogni da questo punto di vista. Spero che possa essere interessata anche e possano essere interessate anche le competenti commissioni consigliari. Grazie. Grazie. Bene, punto 7, fabbricato sito in via Pellegrini, località Cavarzano, censito catastalmente al foglio 59 mappale 1596 ex 79, variazione grado di protezione.
Questo provvedimento è stato sottoposto all'esame della Commissione seconda e ha espresso parere favorevole all'unanimità. Però mi ha comunicato l'assessore che c'è un refuso nella delibera, per cui ha presentato un emendamento perché il testo sia in effetti quello che era proposto e che si intende portare in decisione. Prego, Assessore. Grazie Presidente, buongiorno a tutti i consiglieri. Si tratta semplicemente dell'integrazione legata alla necessità di realizzare in sede ovviamente di esecuzione dei lavori sul fabbricato il marciapiede lungo via Pellegrini, ma la delibera riporta giustamente la realizzazione e poi cessione del marciapiede lungo via Pellegrini fino all'intersezione con via Pertile. L'integrazione è e la prosecuzione, sempre nell'ambito di proprietà, lungo via Pertile. Quindi il marciapiede fa il giro e prosegue anche esclusivamente nel tratto di proprietà, ma giusto per raccordarsi con via Pertile. Questo era quanto illustrato in commissione e quindi questo è quanto richiediamo di poter integrare nella delibera. Grazie Presidente. Diciamo che in linea teorica la presentazione dell'emendamento riaprirebbe i termini per la discussione. Ritenete di doverli riaprire o possiamo procedere alle dichiarazioni di voto e alla votazione, visto che l'emendamento è presentato dal proponente, quindi è fatto proprio dal proponente? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto comunque? Mi pare non ci sia nessuno contrario, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. Posso dire una cosa? Prego. Non partecipo alla votazione, esco dall'aula e quindi esco dal web. Va bene. Altri? Dichiarazioni di voto nessuna? Nessuna, quindi possiamo passare al voto. Segretario, prego. A Damiano? Favorevole. Bello? Favorevole. Bianchi? Favorevole. Bortoluzzi? Favorevole. Bristot? Bristot è uscito, giusto? Scusatemi, Cibien? Favorevole. Ciociano? Favorevole. Dappian? Favorevole. Dalfarra? Favorevole. De Biasio dovrebbe essere assente. De Col? De Col? Assente. Favorevole. Ma c'è. Ok, sì, non è rientrato, ok. De Moliner? Favorevole. Favorevole. De Pellegrin? Favorevole. De Toffol? Favorevole. Gamba? Favorevole. Lecis? Lecis non c'è. Lecis non c'è. Ok, Longo? Longo c'è, lo vedo. Scusa, non ti sento, scusami. Favorevole con labiale, l'ha detto, quindi favorevole. Massaro? Favorevole. Masut? Favorevole. Melis? Favorevole. Mongillo? Favorevole. Nicolini? Nicolini c'era, non so, non mi risulta che sia uscito, almeno non ce l'ho segnato. Deve essere uscito allora evidentemente, ma non l'ha segnalato. Va bene, Nicolini assente, ok. Olivotto? Olivotto ha segnalato invece di essere uscita. Vincitore? Favorevole. Stasera Verna? Favorevole. Riolone era assente l'ultima volta che l'ho segnato, lo ancora. Roccon? Favorevole. Sala? Favorevole.
Savasta. Favorevole. Serraggiotto. Favorevole. Sovilla. Favorevole. Stella. Favorevole. Talamini. Favorevole. Ventisei. Ventisette? Sì. Allora, esito della votazione, presenti 27, votanti 27, favorevoli 27. Quindi il punto 7 è approvato. Punto 8, Tribunale di Belluno, sentenza numero 1/2021, riconoscimento debito fuori bilancio. La Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità, quindi solo le dichiarazioni di voto. Prego, se ce ne sono. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi possiamo passare al voto. Dovevamo votare sulla proposta 7 dopo l'emendamento. Ma che? No, non abbiamo votato solo l'emendamento. No, l'emendamento è stato fatto proprio dal proponente. Quindi abbiamo votato insieme. Abbiamo votato, sì, precisiamo. Ovviamente la votazione precedente riguardava la delibera integrata dall'emendamento presentato dall'assessore Frison e fatto proprio dal proponente. Quindi non abbiamo fatto due votazioni perché non era necessario votare sull'emendamento. Allora possiamo procedere alla votazione sul punto 8. Prego, segretario. Damiano. Astenuto. Bello. Astenuto. Bianchi. Favorevole. Bortoluzzi. Favorevole. Bristot, non so se è rientrato. Sì, sono rientrato adesso. Qual è il punto 8, scusate? Il punto 8, Tribunale di Belluno, sentenza 1, riconoscimento debito fuori bilancio. Favorevole. Chiedo scusa un attimo che ti segno rientrato. Ok, grazie. Allora, Cibien. Favorevole. Ciociano. Favorevole. Dappian. Tenuto. Dalfarra. De Biasio è assente. De Col. Favorevole. De Moliner. Fabio c'è? Sì, ci sono. Favorevole. Ok. Favorevole. De Pellegrin, per favore. Sì, ci sono. Favorevole. Ok. De Toffol. Favorevole. Gamba. Astenuto. Lecis. È assente. Longo. Astenuto. Massaro. Favorevole. Masut. Favorevole. Melis. Favorevole. Mongillo. Favorevole. Nicolini dovrebbe essere rientrato o no? Sì, favorevole, grazie. Eccoci qua. Olivotto è assente. Vincitore. È astenuto. Astenuto. Rasera Berna. Favorevole. Reolon è assente. Roccon. Tenuto. Sala. Favorevole. Savasta. Favorevole. Serraggiotto. Tenuto. Sovilla. Astenuto. Stella. Astenuto. Talamini. Favorevole.
Sì. Vediamo i dati subito. 29 presenti, 18 votanti, 11 astenuti. Un attimo di pazienza che stanno verificando i numeri. Ora, esito della votazione sul punto 8, presenti 29, votanti 18, astenuti 11, favorevoli 18. Quindi il punto 8 è approvato. Punto 9. Tribunale di Belluno, sentenza numero 358 del 28/12/2020, riconoscimento del debito fuori bilancio. Anche questo è stato esaminato dalla Commissione consiliare che ha espresso parere favorevole all'unanimità, quindi dichiarazioni di voto se ce ne sono. Prego, consigliere Damiano. Allora, intanto buonasera a tutte e a tutti e permettetemi di ringraziare il Presidente, il Segretario e i funzionari perché non è oggettivamente semplice gestire i consigli comunali in questi termini, quindi ringrazio per lo zelo e la dedizione. Solo una breve considerazione, nulla questione sulla competenza dell'avvocato civico, ci mancherebbe, registro anche la complessità delle materie oggetto delle sentenze che ci sono state sottoposte, specie quest'ultima in tema ereditario. Considero poi, come noto, l'alea del giudizio e quindi l'incertezza nella decisione dei magistrati, tuttavia registro un dato oggettivo che circa tre mesi fa, il 21 dicembre dello scorso anno, noi abbiamo licenziato nel corso del Consiglio Comunale dell'epoca un altro debito fuori bilancio in merito alla sentenza 43 del 2020 per circa 6.200 euro che andranno a gravare sulle casse dell'erario comunale. Ad ogni buon conto, questo è un dato semplicemente oggettivo, registro questa vicinanza temporale e di provvedimenti di debiti fuori bilancio. Dopodiché esplicito il mio voto di astensione al riguardo. Grazie. Va bene, altre dichiarazioni di voto? Nessuna? Allora, appena ricevuti i complimenti del consigliere Damiano, dobbiamo invece chiedere perdono perché dovevamo votare anche l'immediata eseguibilità sulla precedente delibera, quindi dobbiamo fare un passo indietro, ma sì, purtroppo... Non ritiro i complimenti comunque. Era a fine pagina, quindi abbiate pazienza, torniamo alla votazione sul punto 8, sulla immediata eseguibilità e poi riprendiamo col punto 9.
Quindi segretario, immediata eseguibilità sul punto 8. Prego. Damiano. Favorevole. Bello. Favorevole. Bianchi. Favorevole. Bortoluzzi. Favorevole. Bristot. Favorevole. Cibien. Favorevole. Ciociano. Favorevole. Dappian. Dappian non c'è. Dappian. Favorevole. Dalfarra. Favorevole. De Biasio assente. De Col. Favorevole. De Moliner. Favorevole. De Pellegrin. Favorevole. Per favore spegnete i microfoni perché c'è riverbero altrimenti. De Pellegrin quindi favorevole. De Toffol. Favorevole. Gamba. Sì, favorevole. Lecis è sempre assente. Longo. Favorevole. Massaro. Favorevole. Masut. Favorevole. Melis. Favorevole. Mongillo. Favorevole. Nicolini. Favorevole. Olivotto è assente. Pingitore. Favorevole. La Sera Berna. Reolon. È assente sempre. Roccon. Favorevole. Sala. Favorevole. Savasta. Favorevole. Serraggiotto. Favorevole. Sovilla. Favorevole. Stella. Favorevole. Talamini. Favorevole. Benissimo, allora esito della votazione sull'immediata eseguibilità del punto 8, presenti 29, votanti 29, favorevoli 29, quindi l'immediata eseguibilità è approvata. Ritorniamo al punto 9, non c'erano altre dichiarazioni di voto, quindi possiamo passare subito al voto. Prego, segretario. Bello. Damiano. Chiedo scusa, Damiano, scusate. È astenuto. Va bene, ok. Bello. Astenuto. Bianchi. Favorevole. Bortoluzzi. Favorevole. Bristot. Favorevole. Cibien. Favorevole. Ciociano. Favorevole. Dappian. Astenuto. Dalfarra. Astenuta. De Biasio è assente. De Col. Ermanno. Favorevole. Ok, non ti avevo sentito, scusami. De Moliner. Favorevole. De Pellegrin. Favorevole. De Toffol. Favorevole. Gamba. Astenuto. Lecis è assente. Longo. Astenuto. Massaro. Favorevole. Masut. Sì, favorevole. Melis. Favorevole. Mongillo. Favorevole. Nicolini. Favorevole. Olivotto è assente. Pingitore. Astenuto. La Sera Berna. Favorevole. Reolone assente. Roccon. Astenuto. Sala. Favorevole. Savasta. Favorevole. Serraggiotto. Tenuto. Sovilla. Tenuto. Stella.
Astenuto. Talamini. Favorevole. Bene, allora presenti 29, votanti 18, astenuti 11, favorevoli 18, quindi è stata approvata la delibera. Adesso dobbiamo passare all'immediata eseguibilità. Prego, segretario. Damiano. Favorevole. Bello. Favorevole. Bianchi. Favorevole. Bortoluzzi. Favorevole. Bristot. Sì, favorevole. Cibien. Favorevole. Giociano. Favorevole. Dapian. Favorevole. Dalfarra. Favorevole. De Biasio assente. De Col. Favorevole. De Moliner. Favorevole. De Pellegrin. Favorevole. De Toffol. Favorevole. Gamba. Favorevole. Lecis assente. Longo. Favorevole. Massaro. Favorevole. Masut. Favorevole. Melis. Favorevole. Mongillo. Favorevole. Nicolini. Favorevole. Olivotto assente. Pingitore. Favorevole. Rasera Berna. Favorevole. Segretario, l'audio, il microfono. Chiedo scusa. Roccon Franco. Favorevole. Non so come si sia. Sala. Favorevole. Savasta. Favorevole. Serragiotto. Favorevole. Sovilla. Favorevole. Stella. Favorevole. Talamini. Favorevole. 29 favorevoli. Bene, quindi esito della votazione. Presenti 29, votanti 29, favorevoli 29. Quindi anche l'immediata eseguibilità del punto 9 è approvata. Punto 10. Riconoscimento a debito fuori bilancio derivante dall'eccezionalità delle precipitazioni nevose nel mese di dicembre 2020 e dalla conseguente necessità di garantire il servizio di rimozione neve dalle strade comunali. Si procede con normalmente, visto che in commissione la proposta è stata approvata a maggioranza, quindi prego, Sindaco. No. C'è un emendamento, scusate, c'è un emendamento presentato dal Sindaco, quindi prego Sindaco. Un attimo solo. Allora, l'emendamento è stato presentato per una motivazione di carattere esclusivamente tecnico, che è il seguente. Nel parere favorevole del dottor Gallo alla deliberazione, il dottor Gallo scriveva: si esprime parere favorevole in ordine al controllo preventivo di regolarità contabile, in ordine alla regolarità contabile della stessa. Si dà atto che il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 153.306, viene finanziato mediante fondi propri di bilancio, imputandolo al capitolo 108.03107 viabilità sgombero neve, eccetera, eccetera, eccetera. I revisori del conto ci hanno invitati sostanzialmente a riportare questa stessa dicitura anche nel deliberato della deliberazione. Dunque io ho fatto un emendamento con il quale sostanzialmente si dice di aggiungere al punto, dopo il punto 6, di aggiungere un ulteriore punto che così recita:
di stabilire che il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 153.306,18 viene finanziato mediante fondi propri di bilancio imputando al capitolo 10803107 viabilità sgombero neve, missione 10, programma 5, titolo primo del bilancio previsione 2021-2023 in corso di approvazione. Quindi è un emendamento di carattere tecnico, per gli uffici non era necessario, però giustamente i revisori l'hanno chiesto, quindi gli uffici hanno detto beh, conformiamoci che non ci costa niente ed va bene così. Bene, emendamento che immagino sia fatto proprio dai proponenti. Forse è un problema da risolvere questo, perché quando i proponenti fanno gli emendamenti in realtà modificano la loro proposta e non capisco onestamente perché si debba ricorrere all'emendamento se non per le necessità della procedura tiranna telematica che abbiamo. Quindi è fatto proprio dai proponenti, no? Che siamo sempre noi, sì, sì. Lo facciamo... Se è un emendamento, anche se presentato dai proponenti, deve anche essere fatto proprio. No, avevo avuto il dubbio che dal punto di vista tecnico ci fosse qualcun altro che risultava formalmente il proponente, per cui ho detto era proprio un... Sì, sì, se siamo noi proponenti, noi siamo d'accordo con il nostro... Sempre per parlare della procedura, sembrerebbe che il proponente sia il dirigente, ma vabbè, insomma, non è inutile cercare il pelo nell'uovo in questa sede. Prego, Assessore, per la presentazione del punto. Sì, grazie Presidente. No, semplicemente il debito fuori bilancio lo spieghiamo così. Ogni anno si provvede come alla fine di ogni stagione invernale a vagliare le somme disponibili, riconducendole in caso di sensibile avanzo e riducendole in caso di sensibile avanzo e incrementandolo qualora ce ne non fossero sufficienti. La nevicata è accaduta a dicembre, il 28 di dicembre, l'ultima variazione di bilancio è stata fatta a novembre, per cui non potevamo fare altrimenti. Diciamo che il debito fuori bilancio, come ho spiegato in commissione, praticamente segue il trend di questi ultimi 4 anni. Nel 2017 abbiamo avuto 224.000 euro di spese per lo spostamento della neve, nel 2018 213.000, nel 2019 361.000 e nel 2020 338.000. Nel 2019 i 361.000 euro sono stati incrementati dalla questione neve, del caso che è successo in Nevegal, della perturbazione che è arrivata a maggio e che ha creato parecchi danni e parecchie difficoltà. L'incremento di quell'anno ovviamente è stato integrato nel corso dell'anno perché effettivamente era maggio. Questo non è stato potuto essere integrato perché, essendo accaduto a dicembre, a novembre abbiamo avuto l'ultima variazione, non poteva che essere un fuori bilancio. Cos'altro dire? Un piccolo dato tecnico. Voglio far notare che sulla sinistra Piave abbiamo avuto 156.000 euro e 968 di spazzamento neve, di cui solamente in Nevegal 118.000 euro. Questo per dire insomma che le parti alte della nostra città determinano un pesante esborso economico per quanto riguarda questo servizio. L'ultima cosa che volevo dire, questa eccezionale nevicata, perché di questo si è trattato, è stata anche riconosciuta dalla Regione Veneto e anche dall'ARPAB. Nient'altro, sono qua eventualmente. Bene, è aperto il dibattito, c'è già il consigliere Roccon, prego. Sì, un appunto solo che vedere un debito fuori bilancio è sempre una cosa sgradevole da valutare, soprattutto in questo contesto in cui di eccezionale questa nevicata non è che ne avesse tanto, c'era ovviamente le indicazioni che comunque c'era ed era così difficile, no? Capisco che a dicembre non si possa fare variazioni di bilancio, ma il trend e i numeri che ha portato l'assessore, che ringrazio, sono un trend ovviamente a ribasso. Trattandosi di manutenzioni stradali, come trattasi la neve è una manutenzione stradale,
Il capitolo, il sovracapitolo, diciamo, rispetto a quello destinato esclusivamente per lo sgombero della neve, dovrebbe essere implementato in questo contesto e quindi farne accesso senza la variazione di bilancio, che fa sì che le imprese che sono interessate ovviamente allo sgombero neve attendano 4 mesi i soldi che in realtà potevano essere disponibili fin da subito. Quindi l'indicazione che chiedo è che nel prossimo anno, al di là delle eccezionalità, se c'è, al di là della imprevedibilità del tempo, ma abitiamo a Belluno e di queste cose ovviamente dobbiamo farne causa, no? Cioè non è che abitiamo a taglio di Po, no? Che ovviamente ha delle questioni diverse. Quindi chiedo che sul bilancio, quello generale delle manutenzioni stradali e sotto capitolo ovviamente per la sgombero della neve, sia rimpinguato e eventualmente andare in avanzo di amministrazione nell'anno successivo a quello di interesse. Grazie. Prego, consigliere Damiano. Grazie Presidente. Inizio con una battuta, nel senso che in questo atto il sindaco si è emendato e questo per l'opposizione è sempre una buona cosa. Ma al di là della battuta, io evidenzio che questo provvedimento ha, a mio avviso, dei presupposti, almeno 2 mancanti. Vale a dire, per quanto riguarda sull'atteso del deliberato, il presupposto che la Regione Veneto ha chiesto la dichiarazione di stato di crisi, poc'anzi l'assessore ha detto che è stata dichiarata l'eccezionalità del fenomeno in sé, ma nessuno in sede di commissione consigliare il 19 marzo ha saputo dire se a fronte della richiesta di stato di crisi poi questa stessa istanza è stata poi ottemperata e quindi si è dichiarato formalmente a tutti gli effetti, perché questa ha una conseguenza giustificativa di fatto del debito fuori bilancio e nessuno ha saputo dire degli interpellati in quel contesto se lo stato di crisi poi viene effettivamente dichiarato. L'altro attiene invece a un'altra questione. Nella parte finale della relazione dell'architetto Erranti si dice che il servizio è stato regolarmente espletato dalle ditte incaricate dell'appalto, a cui ovviamente i denari vanno dati, però se quel avverbio regolarmente e anche la parte finale alle condizioni di contratto, e si ripete nella parte finale questa relazione che c'è stata una regolarità della prestazione, va letta nel senso di diligenza, onestamente questo cozza ancora una volta di fatto con le infinite plurime e variegate lamentele che in quell'occasione ci sono state in maniera trasversale da tantissimi cittadini. Quindi sulla regolarità formale nulla questo, sulla regolarità sostanziale, cioè sulla diligenza effettiva dell'operato, qualche dubbio, almeno secondo quanto hanno afferito più cittadini a riguardo, vi è da esplicitare. Poi un'ultima considerazione, e anticipo già il mio voto contrario, è che il sindaco ha detto che questo è un emendamento tecnico. Io voglio vederci anche una impostazione, se vogliamo, politica, perché l'emendamento si è reso necessario, così come richiamato dai revisori dei conti, per indicare la fonte di finanziamento di questi migliaia di euro. Beh, si dice che sono fondi propri di bilancio, il che significa in sostanza che se c'è la volontà politica, in questo caso necessitata, l'amministrazione trova i denari per sopperire alle esigenze, e questo fa venir meno l'alibi spesso utilizzato che per determinate iniziative, per determinate attività non vi erano i finanziamenti necessari. Questo atto dimostra invece che se c'è la volontà / necessità, i fondi di bilancio propri dell'amministrazione comunale si trovano. Detto tutto questo, esplicito il mio voto contrario per le ragioni che ho poc'anzi espresso. Grazie Presidente. Grazie. Consigliere Bristot, prego. Sì, mi trovo da una parte in imbarazzo, perché se dovessi guardare al merito dell'emendamento, sappiamo benissimo che il testo unico enti locali impone il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che diversamente ricadrebbero su chi ha contratto obbligazioni, scelte e decisioni, nella fattispecie sulle spalle del dirigente. Ma non mi preoccupa tanto, e annuncio già il mio voto comunque favorevole sul fatto di dare il mio assenso a questa proposta di deliberazione, quanto per il servizio che c'è stato dietro lo spazzamento neve, che ricordo in alcune zone dopo 48 ore non era ancora stato effettuato, a distanza di 4, 5, 6 giorni in alcune zone, 10 in altre, penso alla zona di Mussoi, i marciapiedi non erano ancora stati spazzati.
e al fatto che sì, è sicuramente tecnicamente un evento considerato eccezionale, ma non assolutamente imprevedibile, tanto che puntuali bollettini ARPA già di 96 ore prima riportavano con approssimazione piuttosto importante, cioè quindi certa, il fatto che ci sarebbe stata in città una nevicata importante. Altro discorso merita il controllo delle ditte che secondo me hanno svolto per metà un lavoro quantitativo sicuramente soddisfacente, ma c'è l'altro 50% che si è mossa con estremo ritardo e che non ha, secondo me, ottemperato ai capitolati o comunque ai contratti in essere con l'amministrazione del Comune di Belluno. Ricordo che l'assessore Giannone tempo addietro aveva ideato sicuramente un metodo importante per il controllo di questi vettori spazzaneve, che era la posa di un GPS all'interno dell'abitacolo del veicolo, in modo che fosse possibile tracciare con assoluta certezza matematica le tratte fatte sulle strade assegnate. Io credo che si debba riorganizzare complessivamente il servizio, posto che, come suggeriva anche prima il consigliere Roccon, da sempre Belluno è oggetto di nevicate importanti che sicuramente negli ultimi 20 anni sono state sporadiche, ma negli anni 70, 80 e parzialmente 90 c'erano con gli stessi quantitativi che sono stati purtroppo apprezzati a fine del 2020. Per cui anche con il nuovo dirigente credo si debba riorganizzare il servizio ed essere molto più selettivi e rigorosi e quindi severi nel controllare le ditte rispetto all'azione fatta di spazzamento stradale della neve. Il mio voto comunque sarà favorevole. Grazie. Consigliere Dappian, prego. Grazie Presidente. Direi che in parte quello che volevo dire mi ha preceduto il consigliere Fabio Bristotte. In effetti questo è un evento eccezionale, però non imprevedibile, perché effettivamente i segnali di questa nevicata copiosa c'erano. Come già ebbi a dire, ripeto, è una richiesta che faccio all'amministrazione, che va fatta assolutamente una revisione generale del piano neve per non trovarci impreparati per un evento similare e comunque un'attenzione a quali sono le ditte appunto che vanno ad operare in una simile situazione. Questo appunto rientra in questa revisione generale del piano neve, quindi considero normale questo atto del Comune, però anticipo già il nostro voto contrario. Grazie. Grazie. Altri? Consigliere De Col, prego, il microfono. Eccomi qua. Intanto buonasera a tutti, bentrovati. Presidente, sta bene? Sì? Mi sente? Poco, io sento poco. Sente poco, allora non so, devo alzare la voce così va bene? Ecco, così va bene. Allora, ecco, ho trovato il tasto. Dicevo buonasera a tutti e permettetemi una leggerissima divagazione. La digitalizzazione è una cosa meravigliosa, è il presente e anche il futuro, però per i consigli comunali è un'emerita come la corazzata Potionchi. Vabbè, comunque i tempi sono questi e adeguiamoci. Primo, io contesto anche la formulazione dell'ordine del giorno. Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'eccezionalità delle precipitazioni nevirose. Primo, sulle eccezionalità io non sono assolutamente d'accordo. Da che mondo è mondo qui nevica. Secondo, non sono d'accordo sulla plurale, c'è stata una nevicata. E qua tutta la retorica della nevicata salta sempre fuori. I vecchi durante le nevicate, non è questo comunque l'argomento, vanno tenuti a casa, ci sono figli, nipoti e i servizi comunali se necessita. Ecco là, facciamo le variazioni di bilancio per i servizi comunali. Ma tornando al punto, io sono molto d'accordo su ciò che hanno detto i revisori dei conti, perché mettono di fronte il lato tecnico certamente, ma
il dato politico viene a mancare perché è subordinato al lato tecnico, e chi ha orecchie intenda. Allora, la Bassanini, che ha dato tanto i poteri ai dirigenti, venga applicata. In questo caso c'è stata sicuramente una noncuranza, una leggerezza, o comunque va così da sempre, evviva, e quindi facciamo pure un debito fuori bilancio, non preoccupiamoci dell'armata Brancaleone che abbiamo sparso sul territorio, senza offese per quelli che invece armata Brancaleone non sono, ma facevano. Ma se uno ha guardato attentamente ai mezzi sulla strada, si è reso conto che non tutti erano adeguati, e c'era di tutti, dal mezzo modernissimo, eccezionale, anche troppo grande tante volte, e al mezzo improvvisato. Quindi non ci si può svegliare improvvisamente così. Il piano neve quindi va rivisto, e va rivisto proprio in ottica politica di chi sono le responsabilità e come vengono distribuite queste responsabilità. Ripeto, perché non ci si attacca alla retorica, e qua sì, è importante, perché il mezzo modernissimo che ti accumula metri cubi di neve sugli accessi pedonali, ad esempio, deve essere assolutamente salvaguardato in un'altra maniera. Io capisco le ambasce dell'assessore e anche dell'amministrazione rispetto all'oggetto del colloquio, però, ripeto, questo necessita un approfondimento in commissione che ho disertato negli ultimi tempi, ma che spero di poter frequentare con maggior puntualità, e anticipo già che io mi asterrò su questo punto per le motivazioni che chi ha voluto capire ha capito. Ripeto, fatevi vaccinare velocemente tutti, passando avanti magari ai magistrati e anche agli avvocati, perché così torniamo a fare bei consigli comunali guardandoci negli occhi e magari discutendo un po' più accanitamente. Buonasera a tutti. Grazie, consigliere Pingitore, prego. Sì, pure io volevo dare un breve contributo. Mi è piaciuto l'ultimo discorso, anche se votava a favore del mio ex sindaco Ermanno Del Coro. Ciao, che saluto. Mi è piaciuto perché è stato un discorso veramente politicamente corretto. È giusto, uno che fa opposizione deve sempre controllare, quindi non si può votare a favore di un debito fuori bilancio. Noi non è che abbiamo avuto un'eccezionale nevicata, ci siamo appiattiti 4-5 anni precedenti di aver preventivato sempre sui 350.000-360.000 euro per quanto riguarda la neve. E invece quest'anno siamo andati, è arrivata la neve, quella normale, come diceva Andy Ermano, quindi d'accordissimo con quello che ha detto il collega Roccone, quindi ci eravamo appiattiti, quindi non è c'è stata una normale. L'assessore in buona fede, assieme all'assessore al bilancio, ha pianificato su quanto riguarda la prevenzione, no? In buona fede, però giustamente politicamente non si può votare a favore un avanzo di 153 euro, quindi non sarebbe etico. Niente, io è da anni che paleso che la nevicata, e c'è diciamo il ghiaino, la neve, sarebbe giusto farla gestire a una multiservizio. Non sono stato ascoltato, ogni anno sarà sempre la stessa cosa, come sarà anche per il verde pubblico, per i cimiteri e quant'altro. Io rimango sempre sulla mia stessa linea, quindi io con una società multiservizi, se uno non riesce a fare spazzare neve, almeno riesce a pulire le parti dove i cittadini non potevano usufruire per raccogliere anche i cassonetti immersi nella neve. Quindi bisogna riorganizzarsi e pensare che Belluno è una città montana. Se uno investe 550.000 euro e poi rimane in più, come ha detto Roccone, saranno sempre gestiti per quanto riguarda la manutenzione stradale. Capito? È sempre questo. Quindi per me è giusto che sia così, quindi il mio voto sarà negativo. Grazie. Consigliere Bristotte, lei ha ancora la mano alzata, è una dimenticanza o vuole intervenire nuovamente? No, ho già spalato tutta la neve, sono a posto.
Consigliere De Pellegrini, prego. Sì, allora io e il consigliere De Moliner invece voteremo a favore. Voteremo a favore, beh, innanzitutto non parliamo nevicata eccezionale o non credo sia questa la sede adatta per parlare di queste cose. Noi invece auspichiamo che questa cosa non si debba più ripetere, che il prossimo anno non dobbiamo essere ancora qua a parlare di debiti fuori bilancio. Siamo una città alpina, quindi credo che a bilancio dovremo mettere i soldi necessari perché ci sia un adeguato servizio sgombraneve e non dobbiamo essere qua a perdere tempo con questi debiti fuori bilancio. E una volta a Magagliaino, una volta qua, una volta là, non lo so. Noi comunque votiamo a favore. Grazie. Grazie. Consigliere Gamba, prego. Sì, intanto buongiorno a tutti. Volevo ringraziare l'amico De Col perché mi ha un po' anticipato su quello che volevo dire relativamente a questo debito. È chiaro che qui intervengono delle forze maggiori che non sono sicuramente le forze politiche, ma sono le forze, chiamiamo, dei dirigenti e dei funzionari che sono all'interno del comune. Però, come qualcuno ha già detto, non voglio ripetermi, noi siamo e saremo sempre considerati la capitale delle Dolomiti perché siamo il capoluogo di provincia e di solito nelle Dolomiti nevica, oltre al fatto che ci sono stati degli anni in cui non c'è stata neve, ci sono stati degli anni in cui ci sono stati metri di neve, ma non una volta solo l'eccezionalità, venivano 3-4 volte durante il periodo invernale queste eccezionalità. Allora, io dico una cosa, è chiaro che il debito fuori bilancio bisogna appurarlo, bisogna renderlo attivo, però, ripeto, c'è qualche responsabilità da parte di qualcuno. E io direi che a questo punto, come ha detto bene anche il consigliere e l'amico Del Col, bisogna andare un po' a fondo di questa situazione, perché è troppo facile fare le cose come avevamo fatto l'anno scorso, copia e incolla, tipo il bilancio di quest'anno. Ok, copia e incolla, andiamo avanti così, ma non è così che si fanno i bilanci e soprattutto non si fanno le programmazioni. Perciò per quanto mi riguarda, il voto è contrario, ma non contrario al riconoscimento del debito fuori bilancio, contrario al sistema di come è avvenuto questo debito fuori bilancio. Grazie. Bene. Consigliere Bortoluzzi, prego. Sì, grazie. Volevo fare un po' di chiarezza in tutti i ragionamenti che ho sentito. Allora, la nevicata non è eccezionale perché siamo un paese, una città di montagna e va bene, sono d'accordo. Bisognava prevedere un maggior stanziamento in bilancio e poi alla peggio si manda in avanzo di amministrazione. Beh, bisogna che siamo consapevoli che l'avanzo di amministrazione non finanzia le spese correnti. L'avanzo di amministrazione va su altri capitoli, quindi avanzati i soldi non possiamo dire adesso ci facciamo l'asfalto o il marciapiede o la manutenzione, come ha detto qualcuno. Sulle responsabilità, bene. Allora, posto che la redazione di un bilancio presuppone una valutazione sui singoli capitoli e una buona amministrazione presuppone che non si vada ad avanzare a un grande avanzo e che le spese siano mirate e siano dimensionate, su chi ricade la responsabilità per una nevicata del 28 di dicembre, oltre al creatore che ce l'ha mandata? Allora, sull'amministrazione perché non ha stanziato i soldi? Perché ha fatto un buon uso del bilancio? Sul dirigente che avrebbe dovuto allora non mandare gli spazzaneve? Perché se non sei coperto poi dalla spesa, un dirigente, per quanto scalcinato, per quanto bravissimo possa essere, se non sa di essere coperto dalla spesa, non affronta un giudizio di 150.000 euro. Quindi o l'amministrazione viene meno al suo dovere di fare un bilancio mirato o il dirigente viene meno al suo dovere di avviare lo sgombero della neve. In questo caso saremmo lì a gridare al dirigente inefficiente che non sa assumersi la responsabilità di sgomberare la neve o al sindaco altrettanto inefficiente che non è capace di tenere pulita una città. Delle due l'una.
Allora, a me va bene tutto, a me va bene che non si riconosca il debito fuori bilancio. Mi piacerebbe però che si fosse consapevoli che se si va in avanzo non si usano più dopo e che se il dirigente non ordina lo sgombero neve non avendo le risorse perché l'amministrazione non ha ritenuto di darle o perché insieme con l'amministrazione non hanno ritenuto di metterle, nessuno si deve lamentare se la città poi non è pulita. Grazie. Grazie. Altri? Consigliere Cilien, prego. Buongiorno a tutti, Grazie Ida perché sei stata precisa ed esauriente. In effetti non capita tutti gli anni che nevichi a cavallo dell'anno. Tra l'altro volevo, d'accordo con Fabio Bristot, per, diciamo così, magari preparare un piano neve adeguato con le ditte, osservando però che non è facile neanche trovare le ditte che spazzano in questo momento. Quindi veramente bisogna prendersi per tempo e con quelle che ci sono e cercare di mettere giù un piano per tutta la città, perché un conto sono le strade provinciali e statali, un conto sono quelle comunali che sono tante e non è facile trovare persone che sappiano fare bene il lavoro e che siano disposte a farlo. Grazie. Grazie. Altri? Per le repliche? E dopo? Intanto bisogna che la replica la faccia o l'assessore o chi la vuol fare della giunta. E poi, comunque, se non ci sono altri interventi, il dibattito si può chiudere. Non ci sono altri interventi, quindi la replica chi la fa? La faccio io. Prego, Sindaco. Grazie. Allora, parto con un dato oggettivo, giusto ma questo perché poi non ci rimpalliamo sempre le stesse questioni. Allora, io leggo sulla stampa che c'è una dichiarazione responsabile dell'ARPA che dice mai così tanta neve dal 1990 ad oggi, lo dice ARPA, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, che ci sia stata parecchia neve, questo è indiscutibile, bisogna che lo affermiamo. Poi concordo anch'io sul fatto che indipendentemente da questo, siccome noi non siamo il comune di Jesolo, da un lato dobbiamo essere pronti ad una gestione diciamo della neve e quindi essere organizzati rispetto a questo, dall'altro anche, proprio perché non siamo a Jesolo, noi stessi residenti dobbiamo secondo me anche avere un atteggiamento, tra virgolette, più, come possiamo dire, attivo, cioè più abituato al fatto che ci sono dei disagi, dei disservizi. Io non posso ancora vedere che durante le nevicate ci siano persone, nostri concittadini, che partono, oppure alcuni furgoni, alcuni camion che partono e non hanno le gomme da neve. Chi risiede a Belluno, per la miseria, le gomme da neve ce le deve avere, e se non se la sente di andare per strada e sa che ci possono essere disagi, andrà insieme al vicino di casa in due in macchina. Insomma, ecco, su alcune cose dovremmo essere abituati anche noi. Questo non è a discolpa ovviamente di quello che non ha funzionato, d'altronde io l'ho anche dichiarato che le cose non sono andate come dovevano e che quindi sicuramente dei disservizi è oggettivo che ci siano stati, però insomma bisogna anche che ci riabituiamo. Insomma, io mi ricordo quando ero bambino nessuno faceva una piega, c'erano le strade in condizioni terrificanti e noi per andare a scuola si passava su cumuli di neve giganteschi e a noi nessuno spazzava il marciapiede e non ci siamo mai lamentati. Insomma, ecco, eravamo abbastanza abituati. Questo, ecco, quindi forse abbiamo perso anche un po' lo spirito, diciamo, dell'abitare in montagna. Fatta però questa parentesi che non c'entra con la discussione, voglio rassicurare il consigliere, credo a Damiano, la delibera l'hanno fatta gli uffici, una delibera di riconoscimento in debito fuori bilancio, garantisco che la Giunta non è in grado di farla, l'hanno fatta gli uffici, così come gli uffici hanno messo il contenuto tecnico che hanno ritenuto di metterci dentro, perché è una deliberazione di carattere tecnico, così come il collegio dei revisori ha fatto le osservazioni che ha ritenuto di fare e gli uffici hanno ritenuto di accoglierle, potevano anche non farlo, quindi noi semplicemente abbiamo depositato un emendamento proprio per una motivazione tecnica che poi emergeva in modo ironico e comico da parte proprio dal Presidente, e quindi noi dobbiamo autoemendare e poi riaccogliere la proposta di emendamento. Quindi è una questione estremamente tecnica. Non ci piace avere debiti fuori bilancio, mentre quelli sulle cause è una cosa abbastanza normale, nel senso che le cause spesso si concludono anni e anni e anni dopo e ci sono alcune poste che emergono soltanto in una fase successiva. E quindi ci si deve adeguare al dispositivo della sentenza. Questo è un debito fuori bilancio che ovviamente avremmo voluto sicuramente evitare.
Tuttavia ricordo che negli ultimi anni, a differenza del passato, negli ultimi giorni dell'anno tendiamo sempre e cerchiamo sempre di fare il possibile per mettere in sicurezza le risorse. Questo lo dico con grande franchezza, perché siccome le risorse sono poche, siccome per una serie di motivazioni tecniche che prima illustrava anche la consigliera Bortoluzzi, non è che poi dopo disponiamo delle risorse come vogliamo e quando vogliamo. Allora, ogni volta che c'è qualcosa ci viene appuntato che non si è fatto qualche cosa e noi regolarmente non abbiamo le risorse per farlo. Quindi si cerca anche di fare il possibile, lo dico con grande onestà, di mettere, tra virgolette, in sicurezza le risorse. Il giorno 28, e la nevicata è stata ovviamente annunciata qualche giorno prima, ma era abbastanza in là con la fine dell'anno e quindi non c'era onestamente il tempo tecnico per rimpolpare il capitolo di bilancio. È chiaro però che né il sottoscritto né l'assessore né nessuno della giunta è in grado poi di fare un apprezzamento puntuale rispetto a quale sia il valore economico che dobbiamo mettere a bilancio per poter garantire almeno il minimo indispensabile sulla base delle previsioni che vengono fatte. Ecco, io questo onestamente non lo sappiamo fare. Diamo anche noi qualche idea, insomma, no? qualche opinione, eccetera, ma onestamente non possiamo fare una valutazione tecnica così precisa. Quindi qui ci scontriamo anche, questo sì, senza con questo voler per forza scaricare responsabilità sempre ad altri. È chiaro comunque che, come diceva il consigliere De Col, la Bassanini impone a ciascuno il proprio ruolo e ciascuno di noi deve fare un po' la propria parte. Da un lato si cerca di dare gli indirizzi politici, sapendo però che non è che si possa fare l'impossibile, che gli uffici potranno fare quello che sarà possibile fare loro. Dall'altra parte la parte tecnica deve gestire e deve ovviamente supportarci e coadiuvarci ovviamente nell'effettuare una programmazione che abbia una sua attinenza rispetto poi alla realtà delle cose. Quindi su questo, insomma, sicuramente sulla Bassanini, se aprissimo adesso un dibattito, penso che non finiremmo più, perché il tema chiaramente non può che appassionarmi come appassiona un po' tutti i sindaci, credo, e gran parte degli amministratori, perché una distorsione anche c'è. Detto questo, rispondo al consigliere Princitore. Anche noi più di una volta abbiamo detto che le nostre partecipate potrebbero validamente lavorare nell'ambito dello spazzamento neve. Ricordo però che in passato questo avveniva, ed è stata, ahimè, proprio la sua amministrazione in passato che ha ritenuto di smantellare quel sistema e di passare invece alle ditte private, togliendo a Bellunum di fatto la competenza a fare questo. E le dico anche che oggi rimettere in piedi un servizio di questo genere non è semplice, ci vogliono tempi molto lunghi, ci vogliono investimenti, c'erano i mezzi, oggi non ci sono più, e ricomperarli da zero non è semplice. Rimettere in piedi tutto questo non è semplice, e fino a un anno e mezzo fa, forse un anno e mezzo, la società non avrebbe potuto farlo. Oggi lo può fare, ma allora non lo poteva fare. Quindi ci sono una serie di problematiche notevoli. Poi anch'io concordo sul fatto che bisognerebbe andare in quella direzione, e concludo dicendo anche perché quando furono venduti i mezzi forse non è stata fatta un'adeguata ricerca di mercato, e non credo fosse stata una responsabilità ovviamente della giunta di allora, perché questo forse non era probabilmente competenza loro, ma bastava fare un'indagine di mercato per scoprire che non ci sono ditte nel nostro territorio che effettuano questo tipo di servizio, per cui si deve ricorrere in alcuni casi anche a persone che l'agricoltore che ha il trattore, che monta la pala, che viene a dare una mano, eccetera, che noi paghiamo, ma non è un servizio strutturato, professionale, o meglio è un servizio professionale ma forse con le caratteristiche che noi potremmo immaginare, e quindi ci sono delle problematiche, come ci sono state problematiche sul montare apparecchi GPS, perché ci sono una serie di problematiche legate anche a questioni di tipo sindacale che mi sono state riportate, insomma, per cui non è così facilmente effettuabile quel tipo di operazioni. Quindi credo che sia stato fatto tutto quello che era possibile fare con il budget a disposizione in quel momento. Ricordo peraltro che ci è stato detto che le strade erano impraticabili, questa era stata l'opinione di Dolomitibus sui giornali, opinione che io non ho condiviso. I marciapiedi sicuramente erano impraticabili, io su questo non ho dubbi, l'ho anche dichiarato pubblicamente, questo non era accettabile. Sulle strade un po' meno, insomma, ecco. Però detto questo, insomma, non si poteva certo interrompere né il trasporto pubblico locale né la raccolta dei rifiuti, era necessario andare avanti. È stata fatta anche un'operazione che credo sia gradita, quella di
mandare i mezzi a prelevare la neve per toglierla, perché un'altra delle cose che ci vengono sempre dette è: c'è ancora un sacco di neve nei parcheggi, c'è ancora un sacco di neve a bordo strada. Sì, perché purtroppo non viene sciolta con i FON e quindi chiaramente o la si lascia lì o la si rimuove. Rimuoverla costa e quindi è stata rimossa per cercare di ripristinare al massimo la viabilità, però questo ha un costo e purtroppo non era stato preventivato prima, e di questo mi scuso chiaramente, mi dispiace. Credo però che se non avessimo fatto almeno questo investimento provocando questo problema, probabilmente il problema della viabilità sarebbe stato veramente molto più grave e avremmo interrotto anche dei servizi pubblici. Speriamo la prossima volta di poter programmare un po' meglio, con un supporto più a tutto tondo, diciamo, anche da parte ovviamente degli uffici, insieme la parte politica con gli uffici. Grazie. Grazie. Dichiarazioni di voto. C'è sempre la mano di Fabio Bristotto alzata. Sì, per dichiarazione di voto. Prego. Sì, come ho anticipato nell'intervento precedente, il mio voto sarà favorevole, anche se in una piccola replica al sindaco posso certificare che le ditte private che fanno circa l'80% dello spazzamento stradale sono state sempre presenti in Comune di Belluno sin dagli anni 50 e per fortuna, voglio dire, sono presenti. Concordo sul fatto che non tutti però hanno l'expertise o il know-how per fare un servizio con la lama efficace ed efficiente. Da qui la necessità, come ha sottolineato anche il collega Cibien, di riorganizzare il servizio andando a individuare quei soggetti che possono aver titolo per effettuare uno spazzamento di neve, andando a individuare poi i criteri tecnici, il disciplinare che deve essere associato al contratto, rimuovere il problema del GPS, che io comunque ritengo una forma di controllo assolutamente importante anche per evitare uscite elusive, come so esserci state anche nel corso dell'anno. Altra cosa, non si può lasciare allo sbando, nell'eccezionalità dell'evento, comunque tutti questi vettori privati. Quindi l'istituzione del COC secondo me sarebbe stata opportuna nel corso della nevicata, sicuramente eccezionale ma non imprevedibile, come ho già avuto modo di dire, perché il COC avrebbe sicuramente raccolto e riorganizzato taluni servizi che sono intervenuti a distanza, ripeto, anche di 48 ore o 72 ore. Poi è doveroso che il Comune, voglio dire, controlli e verifichi quanto è stato fatto e provveda ovviamente alla liquidazione veloce di quei soggetti che non hanno avuto riserve rispetto al lavoro fatto. Grazie. Consigliere Alfarra, prego. Anticipo che non parteciperò al voto per evidenti motivi di interesse. Bene. Forse però allora è opportuno non partecipare proprio al punto, alla discussione sul punto. Prego, consigliere Damiano. Sì, io ribadisco in apertura il mio voto contrario, però mi consenta, Presidente, 3-4 brevi considerazioni. Intanto ringrazio il collega Ermanno De Col perché con onestà intellettuale ha contestato la dicitura della premessa del deliberato sulla eccezionalità del fenomeno, tanto che distinguendosi rispetto ai suoi colleghi di maggioranza si astiene da qualcosa, dal mio punto di vista è assolutamente apprezzabile, proprio perché, come ha detto anche il collega Bristot, l'evento in sé non era eccezionale nella misura in cui era ampiamente previsto e prevedibile sulla scorta tanto del bollettino della Regione quanto della protezione civile. Evidenzio anche questo dato oggettivo che sulla questione annosa si sono manifestate in chiusura di anno passato ben 3 domande di attualità anche ad opera della maggioranza, segnale evidente che qualcosa effettivamente non è andato come doveva andare. Qui il vero tema, non è questo il momento per affrontarlo in maniera compiuta, è quello della esternalizzazione del servizio, perché il collega Cibien ha detto, e convengo con lui, che non è sempre facile trovare il personale adatto. Allora, questo è il vero tema che si concretizza con questa tipologia di provvedimento. Mi permetto altresì di evidenziare una cosa, che qui non c'è un'attività discrezionale, perché il codice della strada, articolo 14, impone all'ente gestore della strada di provvedere a garantire la manutenzione della strada, soprattutto ai fini della sicurezza. Quindi qui non è da prendersi meriti di aver fatto bene le cose oppure di vantare chissà cosa. Qui è un obbligo di legge. Detto questo, chiudo. Ho ascoltato con estremo interesse la replica del sindaco. Ora, al di là della battuta che lui si è autoemendato o ha emendato i tecnici, poco rileva. Quello che lui ha detto è molto importante. Egli ha detto che i disservizi è oggettivo che ci siano stati e tuttavia a fronte di questa affermazione, di questo riconoscimento di palese negligenza,
alcuna penale è stata applicata nei confronti delle ditte che hanno operato in condizioni difficili, però il dato che evidenzio e che stigmatizza è che alcuna penale a fronte di inadempimento è stata applicata a forza dei contratti in essere. Questo secondo me non è corretto e non va bene. Comunque voto contrario, grazie. Consigliere Roccon, prego. Preannunciando il voto contrario proprio per le dinamiche che ne sono scaturite e anche le discussioni che ne è scaturita, una piccola battuta: se continuate con questo tipo di azioni è certo che gli operatori non li trovate, no? Se li pagate dopo 4 anni, 4 mesi, o se le riserve si chiudono verso la fine dell'estate, è ovvio che l'anno successivo non trovate più nessuno. Quindi per fortuna ci sono rimasti quelli che operano sul territorio. Certo, ci sarebbe da coagularli in un contesto di dinamiche diverse, di intervento diverso, ma il fatto che se era eccezionale doveva essere interpellato il COC mi pare evidente. Plaudo all'iniziativa del collega De Coi che con assoluta sincerità dice che questo non è il metodo di operare. È ovvio che non lo è, ma se lo dice l'opposizione è strumentale, se lo dice la maggioranza è intelligente. Non è proprio prontamente così, insomma. Bene. Altri? Allora passiamo al voto. Prego, segretario. Prima la delibera, poi l'immediata eseguibilità. Sì, Presidente. A Damiano. Contrario. Bello. Contrario. Bianchi. Favorevole. Bortoluzzi. Favorevole. Bristotto. Favorevole. Cibien. Favorevole. Ciociano è assente. Dapian. Contrario. Dalfarra. Si astiene, non partecipa, anzi non partecipa alla votazione. De Biasio è assente. De Col. Astenuto. De Molinè. Favorevole. De Pellegrin. Favorevole. De Toffol. Favorevole. Gamba. Contrario. Lecis è assente. Longo. Contrario. Contrario. Massaro. Favorevole. Masut. Favorevole. Melis. Favorevole. Mongillo. Favorevole. Nicolini. Favorevole. Olivotto assente. Pingitore. Contrario, anche se ero in maggioranza. Rasera Berna. Astenuto. Reolon è assente. Roccon. Contrario. Sala. Favorevole. Tavasta. Favorevole. Serraggiotto. Contrario. Sovilla. Contrario. Stella. Contrario. Talamini. Favorevole.
Siamo 16? Sociano è assente. Sì, è assente. Sociano è assente. Luciano è assente. Io ne ho 15, 10 e 2 e 1. Io ho 16. Come voti favorevoli, cosa dicono gli scrutatori? Ora, il totale sono 27, 15 favorevoli, 10 contrari, 2 astenuti. Fermo. De Colle è astenuto. De Colle è astenuto. Allora, ecco, siamo a posto. Questo va bene. Allora, presenti 27, astenuti 2, votanti 25, contrari 10, favorevoli 15, quindi la proposta al numero 10 è approvata. Passiamo al voto sull'immediata eseguibilità. Prego, segretario. Damiano. Contrario. Bello. Contrario. Bianchi. Favorevole. Bortoluzzi. Favorevole. Bristotto. Favorevole. Cibien. Favorevole. Dapian. Contrario. Dalfarra. Non partecipa alla votazione. De Col. Favorevole. De Moliner. Fabio. Favorevole. Scusami Fabio, sei favorevole? Favorevole. Ok, De Pellegrin. Favorevole. De Toffol. Favorevole. Gamba. Contrario. Longo. Contrario. Massaro. Favorevole. Masut. Favorevole. Melis. Favorevole. Mongillo. Favorevole. Nicolini. Favorevole. Fingitore. Contrario. Trasera Berna. Favorevole. Roccon. Contrario. Sala. Favorevole. Savasta. Favorevole. Serragiotto. Gianni Serragiotto, non ti sento. Contrario. Ecco, sì, grazie, grazie. Favorevole allora. No, contrario. Allora, scusami. Contrario. Sovilla. Contrario. Stella. Contrario. Talamini. Favorevole. 17-10. (17 favorevoli, 10 contrari), gli scrutatori sono d'accordo? Sì, sì, giusto. Sì. Adesso aspettiamo il segretario. 17-10. Sì, vabbè, ma non partecipa, non c'è proprio. Perché L'Erica c'è, va bene. Allora anche prima c'era un non partecipante. Sì. Vabbè, quindi rettifichiamo. Sì, sì, allora rettifichiamo il risultato della prima votazione. C'era anche un non partecipante al voto, quindi c'era un presente in più. Quindi presenti adesso 28, un non partecipante al voto, contrari 10, favorevoli 17, 27 votanti, contrari 10, favorevoli 17, quindi l'immediata eseguibilità è approvata. Adesso passiamo ai punti sul previsionale, che sono quelli che vanno dall'11 al 18 e per i quali la conferenza dei capigruppo propone quel contingentamento che è arrivato insieme alla convocazione del Consiglio. Ci sono osservazioni sul contingentamento?
No, non ci sono osservazioni, quindi possiamo iniziare con la presentazione da parte dell'assessore. Credo che inizi l'assessore Olivotto. Sì, prego, assessore Olivotto, microfono. Prego. Sì, buon pomeriggio di nuovo a tutti. Allora, questo bilancio, mi sentite? Sì. Si sente? Sì, ok. Ma affrontare il bilancio previsionale quest'anno non è stato esattamente semplice, questa situazione appunto che vediamo intorno a noi e che secondo me merita certe riflessioni che vanno anche al di là dei meri numeri all'interno del bilancio, ma che dal mio punto di vista devono essere eseguite per fare comunque delle scelte che secondo me sono ineludibili, delle scelte precise rispetto a quello che vogliamo, quello che non vogliamo fare. Sono rimasta colpita da un articolo che ho letto sabato scorso sul giornale, dove praticamente si dice che nel 2020 in Italia sono morte 750.000 persone e ne sono nate 404.000. Quindi in pratica siamo andati sotto di 350.000 persone in un anno. In pratica, in sostanza, è sparita una città, è sparita una Bologna piuttosto che una Firenze. Allora questo fatto, insieme a tutto quello che stiamo vedendo, ripeto, credo che ci debba obbligatoriamente far fare dei ragionamenti e delle riflessioni. E dal mio punto di vista sbaglia chi crede che questo saldo così ampiamente negativo sia dovuto semplicemente al Covid, perché non è così. Il nostro paese, così come poi di conseguenza purtroppo tutto il territorio, questioni che investono anche la nostra città, ne parliamo spesso, dell'invecchiamento della popolazione, dei saldi negativi. Quindi di una necessità, dal mio punto di vista, di recuperare a tutti i livelli una attrattività del territorio. Un'attività che passa attraverso tutta una serie di scelte. Le scelte, lo spirito che noi proponiamo riguarda, e qui mi rifaccio anche un po' al discorso che ha fatto il sindaco al Bosco delle Castagne, riguarda soprattutto un rafforzamento della comunità e un incremento, un'attenzione costante, continua della giustizia sociale all'interno della comunità. Un rafforzamento della comunità soprattutto per tutelare le persone più fragili. Delle politiche che vadano a sostenere i giovani e vadano a sostenere le famiglie. In questo articolo si parlava anche di un crollo dei matrimoni. Quindi il crollo dei matrimoni significa poi conseguentemente, naturalmente, anche normalmente meno figli, meno persone, e comunque diciamo questo fatto ci può anche far pensare ad un peggioramento della visione dei giovani rispetto al futuro, oltre al fatto che molti giovani e molti anche dei nostri giovani lasciano questo paese. Quindi l'importanza delle politiche per i giovani e le politiche per la famiglia, l'importanza delle politiche di sostegno alle attività scolastiche e alle attività culturali in genere. Quindi non perché siamo in un momento di crisi economica dobbiamo dimenticarci dell'importanza della cultura, di come rafforzare le persone di tutte le età attraverso gli strumenti che sono declinati per ciascuna età, perché questo naturalmente crea un miglioramento a livello comunitario. Ci aggiungo altri due punti così sui quali riflettuto, ma so che è un'espressione anche di questa giunta, di questa maggioranza.
un rinnovato e migliorato rapporto con l'ambiente, quindi un'attenzione particolare all'ambiente, specialmente nel nostro territorio, che abbiamo visto essere anche molto fragile dopo l'esperienza di Vaia, quindi questo, e anche appunto in relazione alle problematiche Covid, perché questa cosa del Covid penso che ci insegni qualcosa anche su questo aspetto qui, quindi sul rapporto che c'è tra le persone, tra la comunità e l'ambiente che lo circonda. E aggiungo infine una gestione intelligente dei flussi migratori, che non possono più assolutamente essere considerati un'emergenza, perché dopo 20 anni, dopo 30 anni non può più essere un'emergenza, ma è evidentemente un fatto che possiamo definire storico, però è un fatto ormai ineludibile, che va gestito in maniera intelligente, e va gestito in maniera intelligente anche rispetto a quello che dicevo prima, cioè questo saldo negativo di 350.000 persone in un anno nel nostro paese, che significa lasciare dei vuoti per il futuro anche rispetto alle forze lavoro, quindi anche la possibilità di coprire determinati posti di lavoro e di sviluppare delle professionalità. Quindi ci serve un nuovo rinascimento, sì, ci serve un nuovo rinascimento, non quello del principe saudita, voglio naturalmente precisare questa cosa qua, visto che questa questione del rinascimento è venuta fuori recentemente in questa triste occasione, ma io lo vedo piuttosto, come dicevo prima, quindi in una visione, posso definirla di tipo gramsciano, e cioè di una rinascita della popolazione, ma unita ad un profondo sviluppo culturale ed una diffusione della cultura delle persone ed una maggiore loro consapevolezza. Questo proprio per avversare situazioni di disagio economico a carico delle famiglie, a carico delle imprese, per avversare situazioni di disagio sociale e familiare. E qui apro anche una parentesi rispetto alle donne, perché le donne in quest'ultimo anno, ancora una volta, hanno dovuto caricarsi di una serie di problematiche, diciamo, piuttosto importanti, sia sul fronte familiare, l'assistenza ai figli con la didattica a distanza, e quindi ancora una volta la parte della società che fa un passo indietro rispetto ai propri impegni professionali e lavorativi per assistere i figli in questa situazione. Le donne anche purtroppo sempre vittime di violenza, il fatto di rimanere chiusi in casa ha purtroppo acuito certe situazioni. E qui permettetemi una triste battuta, perché ci manca ancora di andare a complimentarci con Erdogan del fatto che la Turchia si sia sciolta dalla Convenzione di Istanbul. Tutto questo ci porta, ripeto, a fare delle scelte in una situazione economica difficile e che ha portato, diciamo, alla stesura di questo bilancio, che purtroppo non è un copia e incolla. Mi sarebbe invece molto piaciuto che fosse un copia e incolla, magari di un bilancio di 10 anni fa, quando c'erano 10 milioni di euro di più da spendere, per esempio. Mi sarebbe piaciuto, e invece purtroppo non è così. Naturalmente anche quest'anno abbiamo scelto di non fare aumenti di tipo tributario, se non le modifiche imposte dalle norme, che non hanno comunque comportato sostanziali aumenti, cioè l'introduzione del canone unico al posto dell'imposta pubblicità, del canone di occupazione solo pubblico e dei diritti delle affissioni. Ma per il resto naturalmente non abbiamo toccato nulla, e appunto ci mancherebbe farlo in questa situazione difficile. Il totale delle entrate correnti quest'anno di previsionale ammonta a 25.700.000 euro. Derivano soprattutto dall'addizionale IRPEF, che abbiamo stimato in 4.200.000, dall'imposta municipale
dalle l'IMU 6.740.000 euro, dal canone unico 760.000 euro, dal Fondo Solidarietà Comunale 3.100.000, dalle sanzioni del codice della strada 1.400.000 euro e dal ristoro che arriva dallo Stato, fondi 2021 stimati in 250.000 e residuo ristori dell'anno 2020 che ci sono stati accreditati a dicembre e quindi sostanzialmente un acconto sul 2021 di 780.000 euro. La determinazione delle entrate, soprattutto per quanto riguarda la parte, appunto, non i ristori, diciamo, da parte dello Stato, ma le entrate proprie, quindi l'IRPEF, l'IMU, eccetera, sono stati stimati da un lato guardando le entrate del 2020, quindi quanto è stato accertato nel 2020, e confrontandolo anche con delle percentuali che sono state stimate a livello nazionale di perdite su queste varie voci. Una perdita importante di circa 200.000 euro è stata stimata sull'addizionale IRPEF, perché naturalmente l'addizionale che noi andiamo ad incassare nel 2021 dipende dai redditi del 2020 e conseguentemente abbiamo, avendo appunto riduzioni di reddito sul 2020 a causa della pandemia, questo si riflette nel 2021, ma si rifletterà anche nel 2022 per la particolare modalità di versamento dell'addizionale. Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, è stata momentaneamente sospesa, è in via di approvazione da parte della Giunta la proroga fino all'attuale data di stato di emergenza, quindi fino al 30 di aprile, però poi sulle cose più specifiche interverranno i miei colleghi. Dal punto di vista degli impieghi, delle spese, che cosa prevediamo all'interno del bilancio? Beh, ci sono i fondi naturalmente che devono essere accantonati, quindi il fondo crediti di dubbia esigibilità che comunque assorbe sempre una quota importante delle risorse. Anche su questo punto ci sono delle diverse attività a livello nazionale per cercare di allentare le percentuali di questo fondo che imbriglia molte risorse. Il fondo di riserva monta a 130.000 euro, abbiamo un fondo spese legali di 80.000 euro, mentre per quanto riguarda il fondo di garanzia dei debiti commerciali non lo dobbiamo accantonare, perché il comune di Belluno è comune virtuoso e non lo deve accantonare, e per l'importo dei debiti esistenti al 31 di dicembre e per il fatto che sono risibili, è un importo risibile, e per il fatto che paga anticipatamente, quindi prima dei 30 giorni mediamente previsti dalle norme. Dicevo prima il sostegno alle attività sociali. Ecco, sull'attività sociale si sta facendo un grandissimo lavoro anche attraverso la partecipazione a diversi bandi, e quindi vi è naturalmente un sostegno da questo punto di vista, poiché molti sono gli accessi ai nostri servizi sociali che si sono avuti nella seconda metà del 2020 e stanno naturalmente proseguendo nel corso del 2021. Segnalo poi l'importanza del sostegno alle società partecipate, in particolar modo la Sersa e la Sportivamente Belluno. Sappiamo che queste due realtà stanno soffrendo per la questione appunto Covid e per, diciamo, ridotti ingressi sia sulla Sportivamente per certi motivi, sia su Sersa per altri motivi, incremento dei costi per il mantenimento del servizio. Riteniamo che sia fondamentale il sostegno a queste realtà, che per ora prevediamo come maggiori trasferimenti 200.000 euro alla Sportivamente Belluno e prevediamo un trasferimento di oltre 500.000 euro alla Sersa, ora come ora, in base alla situazione attuale. Con queste società prevediamo sempre anche di fare degli incontri mensili per monitorare l'andamento della questione. Le spese del personale, come sempre, assorbono gran parte
delle entrate correnti, in particolar modo assorbono circa 8 milioni e mezzo. Naturalmente la spesa personale significa erogazione dei servizi, quindi non è soltanto il funzionamento della macchina, così come si suol dire, ma è erogazione dei servizi. Le manutenzioni del territorio, dei fabbricati e del magazzino assorbono 3 milioni e 200 mila euro. Segnalo poi l'investimento nell'informatica di circa 300 mila euro. Questo perché anche questa situazione attuale ci impone in qualche maniera anche di cambiare l'approccio nei confronti anche non solo come approccio di lavoro, ma anche l'approccio nei confronti dei cittadini. Quindi l'implementazione sempre più di attività informatiche per snellire, per favorire l'incontro con la cittadinanza. Passando all'esame del piano degli investimenti, il piano di investimenti io l'ho definito ambizioso perché comunque ha in sé molti interventi su fabbricati, su viabilità e quant'altro, prevede oltre alle alienazioni, sulle quali non mi soffermo perché so essere un tema che comunque uscirà autonomamente da parte dei consiglieri, prevediamo alcuni interventi finanziati con gli oneri di urbanizzazione per 685 mila euro, da fondi esterni per 790 mila euro, e qui ci sono soprattutto finanziamenti per il risparmio energetico e quindi vanno a finanziare una serie di investimenti proprio finalizzati al risparmio energetico. Questo anche per quello che dicevo prima, cioè per cercare comunque di migliorare il rapporto con l'ambiente. L'avanzo economico di 584 mila euro finanzia alcuni investimenti della polizia locale e questo diciamo deriva dall'obbligo di destinare una parte delle proventi del codice della strada appunto a finanziamenti della polizia locale, e mentre 127 mila euro stimati sono destinati all'acquisto degli impianti del Nevegal. Di questo abbiamo ampiamente discusso in commissione. Naturalmente vi è la riproposizione delle opere di rigenerazione urbana per il prosieguo, essendo delle opere appunto pluriennali in quanto assai complesse. Io mi fermerei qui e naturalmente resto a disposizione. Grazie. Grazie, ci sono altri interventi di presentazione? Sì, Presidente, interverrei io, adesso vi fermo. Ecco qua, e poi dopo interverrebbero gli altri assessori, seppur in modo il più possibilmente breve, visto il poco tempo, insomma, il tempo a disposizione limitato. Insomma, molte cose sono già state anticipate dal vice sindaco, tutte questioni che io ovviamente condivido in pieno. Oggi ci troviamo ad approvare un bilancio che, gioco forza, è un bilancio molto tecnico dal punto di vista della scarsa polpa, mettiamola così, ma dove già ci sono delle scelte politiche, come prima giustamente rimarcava e rivendicava il vice sindaco, perché delle scelte ci sono. Certo, non vi nascondo che è un anno veramente strano. È un anno veramente strano perché è un anno in cui avremmo dovuto lavorare esclusivamente, come possiamo dire, per la chiusura delle linee di mandato. Tutti si aspettavano, no? Quest'anno saremmo impegnati solo su quello, e siamo stati letteralmente travolti da uno tsunami di nuovi impegni, di nuove difficoltà che stiamo affrontando, vi dico anche con entusiasmo, perché stiamo cercando di dare il massimo in una situazione assolutamente nuova, imprevista, imprevedibile, davvero difficile, altro che nevicate. Ecco, questo che sta avvenendo è ben altro che una nevicata straordinaria, insomma, no? E richiede anche molta, come possiamo dire, tenacia, ma anche tenere la barra molto dritta, perché la situazione è molto difficile anche dal punto di vista della tensione sociale.
Ora, detto questo, è un anno particolare perché, primo, perché noi non abbiamo la certezza delle risorse nazionali che ci vengono trasferite. Non è andata malissima l'anno scorso rispetto ai timori iniziali, ma qui, come sapete, si deve lavorare con la programmazione, altrimenti, guarda caso, ci troviamo il 28 dicembre senza i soldi per fare lo spazzamento neve. Quindi la programmazione per noi è essenziale e quando tu non sai quante risorse avrai a disposizione è molto difficile programmare, soprattutto se hai in mente alcune priorità che per te sono fondamentali. Secondo, perché è innegabile che noi stiamo lavorando anche con un occhio al Recovery Fund. Noi stiamo lavorando anche sapendo che arriveranno montagne di soldi anche a Belluno, perché se fate un riparto dei soldi che sono destinati alle amministrazioni locali, capirete che il prossimo giro di Boa sarà un giro che dovrà spendere da qui al 2020, dal 2022 al 2026 svariate decine di milioni di euro nella città di Belluno, e quindi non possiamo non lavorare oggi, anche tenendo presente quello che dobbiamo fare in termini di programmazione per il Recovery Fund, se non vogliamo mettere in difficoltà chi verrà dopo, perché non avrà il tempo fisico e materiale di poter lavorare. Ma lo stiamo facendo sulla base delle informazioni che abbiamo, perché, come sapete, il documento finale ancora non è stato approvato e quindi non possiamo essere certi, ma stiamo già lavorando in questa ottica qua. E non è semplice durante l'emergenza lavorare anche con un occhio al medio periodo, con così tanto impegno. Terzo, perché, diciamocelo, alcune scelte nazionali, non sto buttando la croce addosso a nessuno, perché le emergenze so molto bene che è difficile gestirle, lo sappiamo molto bene tutti noi in giunta, in consiglio, negli uffici, ecco, però alcune scelte sono state assolutamente sbagliate, anche dai livelli superiori, sia nazionali sia regionali, perché non salvo neanche la regione, che può fare delle cose e non le ha mai fatte, insomma, no? Quindi è una situazione di difficoltà per tutti. Ci sono scelte sbagliate assolutamente, per esempio, nella gestione e la conciliazione dei tempi di famiglia e i tempi di lavoro, che sta obbligando una serie di persone addirittura a perdere il lavoro perché hai i bambini a casa e tu non sai come fare a gestirli. Questa cosa qua va riconosciuta e ci stiamo cercando di improvvisare nei comuni con risorse che non abbiamo, con progetti difficilissimi da attuare perché è sbagliata probabilmente la norma d'origine. Tant'è che ora vedo che finalmente si fa un po' di retromarcia e si dice no, forse alcune cose vanno riaperte subito a prescindere dalle zone rosse. È per Bacco sì, l'abbiamo sempre detto tra l'altro, no? L'abbiamo detto anche per altri gradi scolastici. E perché alcune scelte sono state sbagliate probabilmente anche rispetto ad alcune categorie economiche. Purtroppo è innegabile questo, ci sono delle differenziazioni rispetto al trattamento che hanno in qualche modo subito, ma ci sono anche degli errori gestionali notevoli dal punto di vista della comunicazione. Non possiamo noi comunicare alle nostre categorie economiche che se effettuano determinati investimenti dopo saranno in grado di tenere aperto e poi decidere che comunque si finisce lo stesso in zona arancione o in zona rossa o si rimane in zona arancione anche quando saremo gialla. Ci sono le persone che hanno fatto investimenti di migliaia di euro per adeguare le proprie strutture dal punto di vista igienico-sanitario. Per la miseria questo è un problema grosso e noi cercheremo di fare il possibile, lo stiamo facendo, c'è un elenco di provvedimenti che abbiamo assunto, che stiamo assumendo, non li diciamo qua che sono quelli del previsionale, adesso andiamo, perdiremo tempo, ma noi facciamo il possibile, ma noi non abbiamo la capacità economica di poter intervenire o la capacità legislativa per poter intervenire su determinate questioni fondamentali. Questo è un tema molto importante, ecco perché è un anno strano. Certo, non rinunciamo alle scelte di fondo. L'anno di fine, diciamo, legislatura, chiaramente di un ciclo peraltro piuttosto lungo, è un anno in cui ribadiamo con forza e rilanciamo sicuramente le scelte che abbiamo fatto. E qualcuno le accennava prima opportunamente, anche il vice sindaco. Innanzitutto la scelta di lavorare per l'equità e la giustizia sociale, che per noi sono due cardini attraverso i quali deve passare tutto, sono le lenti attraverso cui dobbiamo guardare tutta l'attività politico-amministrativa del nostro comune e verso cui vorremmo condurre la nostra comunità. Secondo, il generare un senso di comunità, e abbiamo lavorato tanto su questo, e non è facile, perché richiede anni di lavoro, di impegno, anche investimenti che abbiamo effettuato in questi anni. Qualcuno è stato anche criticato, come qualcuno di questi investimenti è stato anche criticato, ma era necessario per creare un senso della comunità, e la comunità nostra in questo momento tiene a differenza di altre comunità in altre città che oggi comincia a scricchiolare, perché è molto difficile in una situazione emergenziale tenere insieme tutto. Terzo, l'investimento su educazione, istruzione e cultura, lo diceva prima il vice sindaco, per noi è un cardine essenziale e senza quegli investimenti oggi non ci troveremmo in qualche modo a poter gestire in modo adeguato, complessivamente adeguato e abbastanza sostenibile tutta questa grande emergenza, ma soprattutto è una delle chiavi della ripartenza.
Questo bisogna che ce lo diciamo anche in vista del Recovery Fund e bisogna che ce lo diciamo anche nella chiave di lettura di questo bilancio, che oggi è un po' spolpato dal punto di vista della polpa, ma che alcune scelte le effettua. Il tema ovviamente della diversificazione del modello economico che abbiamo avviato nel 2012, abbiamo detto in questo provincia prevalentemente manifatturiera, ma geograficamente marginale, bisogna fare attenzione perché se entra in crisi il manifatturiero rimaniamo a casa in migliaia e non abbiamo la possibilità di riconvertirci. E quindi ed è il motivo per cui a Belluno, città sicuramente di servizi ma anche di manifatturiero, dove già una diversificazione era tutto sommato presente, abbiamo lavorato molto per introdurre il tema del turismo. Lo abbiamo fatto perché sì, da un lato fa girare l'economia, ma dall'altra perché in questa maniera riusciamo a bilanciare anche l'eventuale possibilità ciclica oppure incidentale naturalmente di una difficoltà di alcuni comparti. Allora, se abbiamo sia il manifatturiero, sia il turismo, sia i servizi in senso lato, eccetera, eccetera, riusciamo forse a tenerci tutto sommato abbastanza in piedi, ed è una strada che vogliamo continuare a percorrere e che diventa tra l'altro critica, determinante, strategica, guardiamola come vogliamo, coniugata all'ambiente, soprattutto in prospettiva di riapertura. Tant'è che dobbiamo lavorare, continuare a lavorare su turismo e ambiente e turismo insieme, per una prospettiva ovviamente importante anche di riapertura, insieme a tutti quei temi che dicevo prima. E infine, permettetemi di ricordare anche che una scelta politica è stata quella di mantenere le tasse basse. Abbiamo una delle pressioni fiscali più basse d'Italia, certificate da tutte le classifiche nazionali. Ci sarà un piccolo rialzo della Tari che rimane la più bassa d'Italia ugualmente, perché è un rialzo, come possiamo dire, purtroppo tecnico e di sistema, ma rimaniamo fra le più basse d'Italia. E questa è una scelta politica che, credetemi, non è stata indolore. Abbiamo fatto una fatica terrificante in questi anni, lo accennava prima l'assessore Olivotto. Dal 2012 in avanti 16 milioni in meno di euro all'anno abbiamo avuto da gestire. Non è poco per un comune come quello di Belluno. Non c'era il fondo crediti di dubbia esigibilità un tempo, noi ce l'abbiamo sul groppone, ci va bene sui fondo debiti commerciali, ma perché abbiamo messo a lavorare gli uffici, abbiamo lavorato con gli uffici per fare in modo di pagare le nostre ditte a 27 giorni anziché 30 giorni, 26 giorni anziché 30 giorni. Quindi è stato il merito di uno sforzo molto, molto grande, sicuramente. E tutto questo è passato purtroppo attraverso il blocco totale del turnover per anni, che ci ha fatto perdere una marea di professionalità importantissime, e non abbiamo avuto il turnover, non abbiamo avuto la persona che entrava e che imparava il mestiere di colui che c'era prima. Si è interrotto un ciclo e stiamo ricominciando da zero con grandi difficoltà. Ve lo dico molto sinceramente, grandi difficoltà. Ci sono grandi professionisti in questo comune e ci sono le professionalità oggi, come possiamo dire, che si stanno ricostituendo, ma purtroppo stanno facendo tutto da soli e stanno ricominciando da zero. E infine, tutto questo è passato attraverso purtroppo 3 eventi molto difficili. La prima, la crisi economico-finanziaria del pubblico, che è avvenuta a partire dal 2012 e 2014, quando dico da 16 milioni di euro strutturalmente in meno all'anno, questo è il risultato di una crisi che ha distrutto in qualche modo i bilanci comunali. Il tema di Baia, che per noi è stato devastante e secondo me, permettetemi, se ne è parlato troppo poco anche a livello nazionale rispetto all'impatto devastante che ha avuto sulle nostre comunità, sulle nostre casse, sulla organizzazione dei nostri enti. E infine ovviamente il tema Covid, ovviamente difficile per tutti in Italia, chiaramente, ma non facile neppure per noi, e io ringrazio veramente tutti perché tutti si stanno dando da fare. Tutto questo ovviamente fa dell'anno 2022 un anno assolutamente molto particolare, e ci saranno una serie di novità molto complesse, da piani di assunzione straordinari che il ministro Brunetta ha annunciato, e ne abbiamo parlato recentemente e ne riparliamo la settimana prossima insieme, il tema del piano povertà, dove dobbiamo avere più soldi e ci sono i soldi, ma facciamo fatica a spendere perché la regione non è intervenuta per darci la legge per fare in modo che noi possiamo assumere le persone che devono spendere queste risorse. Sembra un cane che si morde la coda. Il problema del Covid col piano povertà, che ovviamente diventa un problema che ingigantisce questa problematica. La questione della transizione del Nevegal, che in mezzo a tante polemiche, in mezzo a tanti ritardi, tante difficoltà, tante pagine riempite sui giornali, sta andando avanti e porterà finalmente, a mio modo di vedere, mi permetto di dirlo e vedremo quando sarà il momento, se sarò sconfessato o meno, ci porterà ad un punto di arrivo stabile, dove finalmente si saranno
messe in equilibrio la parte pubblica e la parte privata. L'operazione che stiamo facendo mette in equilibrio gli interessi pubblici con quelli privati nel rispetto delle norme, finalmente. Riusciamo a fare un'operazione molto difficile, molto importante, grazie anche a tanta gente che si è data da fare. Del riavvio del turismo ho già parlato. Il tema della rigenerazione urbana, che guardate non sono solo i 18 milioni di euro che hanno attivato 40 milioni di euro di investimenti nella nostra città, e io sono molto orgoglioso di questo, ma è il tema chiave del futuro. Con Recovery Fund tutto passerà attraverso la rigenerazione urbana, e permettetemi di dire che questa amministrazione ha sposato il tema della rigenerazione urbana, ne è orgogliosa, lo rivendica, visto che questo diventa il tema cardine dell'Europa, e quindi mi permetto di dire che tutto sommato non ci abbiamo visto così male fin da subito. Sull'ambiente abbiamo sfide molto strane, la sfida delle polveri, l'Italia che sfora, noi che veniamo sottoposti alle procedure per cui dobbiamo chiudere, dobbiamo limitare le polveri, ma noi le polveri le mettiamo in altra maniera e non certo col traffico veicolare. Quindi una serie di situazioni molto particolari. Quest'anno sarà l'anno finalmente dell'avvio del depuratore di Marisica, finalmente depurazione dei PFAS, oltre che riduzione dei costi, primi in Veneto a effettuare la depurazione dei PFAS. Sono orgoglioso anche di questo, credo sia molto importante. E poi una serie di altre novità. Ho sentito dire che ci sono contenitori della cultura abbandonati a loro stessi e senza progetti dentro, ma permettetemi, non vedo questo. Mi sembra che il Museo Fulcis sia partito molto bene, poi è chiaro che con il Covid tutto si è bloccato, ma questo penso ovunque. Vedo che un Palazzo Bembo è super utilizzato, abbiamo portato la Università LUISS grazie al contributo determinante di Confindustria, credo che sia stato un risultato eccezionale. Abbiamo adesso una nuova richiesta di un'altra università che ci chiede di fare sede all'interno di Palazzo Bembo. Sono importanti questi passaggi qua, non l'abbiamo ancora presa in mano, dobbiamo proprio esaminarla, vederla, ne discuteremo ovviamente. Il progetto In Lab che sta producendo finalmente, tante polemiche, ma alla fine i risultati però si vedono, la produzione c'è. E questo ha portato una certa movimentazione intorno a Palazzo Bembo. Il mercato ortofrutticolo che finalmente partirà all'interno di una sede decorosa e anzi di prestigio come quella della Chiesa dei Gesuiti. L'auditorium che diventa un tema centrale che dobbiamo sicuramente portare a termine. L'auditorium è fondamentale perché la Casa della Musica è l'auditorium. Ci siamo presi un impegno, vogliamo portarlo fino in fondo, non sarà facile in questo disastro economico-finanziario che abbiamo, ma è un impegno su cui tutta la maggioranza sta lavorando con grande fatica, non lo nascondo. E poi partite strane, lo sport che deve ripartire sarà fondamentale in una fase post-Covid, paradossalmente siamo indietro con l'edilizia sportiva, arrivano finanziamenti a tasso zero ma non finanziamenti in conto capitale, questo ci mette in difficoltà e quindi insomma sostanzialmente ci mette anche il problema della sostenibilità delle strutture. La piscina, per esempio, il nostro fiore all'occhiello con cui abbiamo sempre finanziato le strutture sportive, purtroppo in questo momento è in deficit, perché il Covid ci sta sottoponendo a questo, così come la Sersa e tante altre strutture di cui aveva già parlato il vice sindaco. E poi la questione Bellunum, che ci sta portando, credo, a un livello veramente superiore, ecco, di capacità di raccolta dei rifiuti, ma anche di smaltimento in prospettiva, e anche con una gestione, credo, di lungimiranza politica che ha messo insieme tante amministrazioni di tanti colori diversi. Questo credo che sia, permettetemi, insomma, un dato molto positivo per il comune di Belluno e che diventa un dato positivo sicuramente per tutti. Quindi anno molto strano, anno molto difficile, avremo bisogno di tutti, dell'aiuto, dello sforzo collettivo, non rinunceremo mai alle battaglie che abbiamo intrapreso, che abbiamo scelto fin dall'anno 2012, e faremo tutto il possibile per chiudere al meglio possibile questo mandato davvero costellato di tante difficoltà. E quindi un ringraziamento davvero di cuore a tutta la giunta, al Consiglio Comunale, agli uffici per tutto quello che hanno fatto fino adesso. Pregherei gli assessori di fare i brevi interventi con dei flash, perché ovviamente il tempo è poco, il previsionale, come dicevo prima, in questa fase è più tecnico che politico, anche se contiene le scelte politiche. Facciamo qualche accenno alle scelte politiche, assessorato per assessorato, seppur in sintesi, così riusciamo a dare un'idea complessiva. Grazie a tutti. Bene, allora c'è ancora una mezz'oretta per gli interventi degli assessori, prego. Buon pomeriggio, sono io. Sì, allora cerco di essere sintetica, concreta e chiara, ma tutte queste tre cose insieme in pochi minuti non so se mi riusciranno bene, però volevo approfittare per dare qualche accenno su quello che è stato il cambiamento nell'ambito del personale, perché in effetti è un tema che difficilmente viene portato nelle commissioni, se non mai, e secondo me invece sono successe cose molto importanti e molto radicali, come ha accennato il sindaco, dall'anno scorso, e che noi portiamo avanti ancora adesso.
Intanto, non so se qualcuno di voi lo sa, lo saprete, l'anno scorso abbiamo avuto il maggior numero di procedure forse nella storia assunzionali della storia del Comune di Belluno. Questo certamente perché ringrazio gli uffici, siamo in qualche modo mi sono venuti dietro in questa accelerata, ma anche perché era una necessità. L'anno scorso vi ricordo, se avete potuto guardare appunto le relazioni, ci sono state 28 cessazioni, di queste almeno 6 procedure le abbiamo attivate, 19 le abbiamo concluse ed altre sono in corso, un paio sono state sospese. A fronte di questo grande numero di assunzioni che veramente ho provato a chiedere, ma ho saputo che non c'è memoria, insomma, diciamo un turnover di questo tipo. A fronte di questo grande numero, purtroppo quest'anno a causa del decreto crescita che se avete potuto leggere la relazione prevede un rapporto, il mantenimento di un rapporto tra le spese correnti e le spese del personale, siamo stati costretti, e per questo entro il 20 di aprile avevamo cercato di mettere nel piano del fabbisogno il maggior numero di assunzioni possibili, siamo stati costretti quest'anno invece a ridurre all'osso le assunzioni. Pertanto assunto il nuovo dirigente e assunto un paio di educatrici, una persona, il protocollo necessario per non far sospendere tutte le attività e i tributi per mobilità, appunto riusciremo a fare al momento non molto altro. Ovviamente non ci perdiamo d'animo, e quali sono diciamo le altre modifiche che per il personale oppure le azioni che abbiamo messo in atto. Intanto dovrà essere il personale comunque ha come obiettivo quello di rinnovare periodicamente il piano e quindi di essere costantemente aggiornato con la modifica della legge. Noi ci auguriamo, così come ha accennato il sindaco, che ci sia, così come è stato annunciato anche dal ministro Brunetta, un cambiamento in ambito della pubblica amministrazione, quindi si possa ritornare al 1 per 1, quindi una cessazione e un'assunzione. Se così non fosse, devo dire, devo ammettere che siamo molto preoccupati perché non vediamo altro modo, insomma, di riorganizzare i servizi più di quanto stiamo facendo. Negli obiettivi voi vedete ovviamente anche la voce flessibilità, riorganizzazione, collegialità, lavoro per obiettivi, e questo concretamente cosa significa? Significa per esempio che abbiamo modificato la macrostruttura, a mio parere rendendola più idonea alle competenze dei dirigenti, quindi arrivato un nuovo dirigente abbiamo rimodificato la macrostruttura e abbiamo tenuto sotto un'unica area, sotto un unico dirigente, tutta l'area tecnica, quindi non più un dirigente che fa un po' di manutenzioni e poi il sociale e poi così, ma tutta l'area tecnica rimarrà sotto un unico dirigente e visto che questo è un tema che so che molti è caro, abbiamo creato un'area ambiente che unisce ambiente e sostenibilità. I servizi informatici proprio per un altro cambiamento importante che è stato quello nell'ambito dello smart working, e la pubblica amministrazione è stata come tutte le altre realtà catapultata dentro questa modalità lavorativa. Appunto i servizi informatici hanno veramente lavorato moltissimo per rendere questo possibile. Rispetto allo smart working, quest'anno abbiamo in essere un regolamento, abbiamo deciso di non fare il POLA, che sarebbe quel piano che poi ci vincolerebbe a una percentuale precisa di concessioni di smart working, ma di essere un po' più flessibili, fare un regolamento e rispetto a questo parte della formazione è già stata fatta, ma comunque di attenzionare la formazione rispetto al lavoro smart working, perché non è la stessa cosa che lavorare in presenza, e quindi in particolare i dirigenti e le PO hanno anche già fatto un corso per capire come motivare, ma sapere anche come ritarare e valutare il personale. Nell'ambito del benessere non riusciamo a fare molto di più che comunque aver immaginato alcuni incontri l'anno di verifica con il gruppo di stress lavoro correlato il CUG per poter valutare periodicamente la presenza di malessere o di situazioni di discriminazione all'interno del comune. E altra cosa importante che saprete che comunque l'anno scorso e comunque anche già abbiamo iniziato quest'anno, sarà molto probabile che chiederemo delle persone di accettare anche delle mobilità intersettoriali per poter aiutare i servizi che ne hanno più necessità. Quest'anno l'abbiamo fatto, probabilmente anche quest'anno lo faremo, e diciamo che finora questo è andato a buon fine, e ringraziamo anche un po' tutti diciamo tutto il personale che si è reso disponibile a questo.
In questo tutto ci si è messo appunto il Covid, con la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza del lavoro. Abbiamo creato quel comitato che, se servirà, rinnoverà comunque il piano interno con le parti sociali per l'attuazione di tutte le norme di sicurezza, e infatti anche per questo è stato creato un ufficio staccato di protezione civile e sicurezza del lavoro, perché è importante attenzionare questo tema che avrà ancora impatto nel prossimo anno. Dico solo 2 parole, ma so che sono già in ritardissimo, rispetto alle società partecipate, perché già l'hanno detto, anche accennato il sindaco e l'assessore Livotto. Quello che ci tenevo a dire è che non è scontato che ci siano questi aumenti di corrispettivi e le scelte che noi stiamo facendo rispetto alle società partecipate, perché comunque noi stiamo scegliendo per esempio di far fare una perdita sportivamente sulla piscina di 17.000 euro al mese, per dare la possibilità alle società e alle persone di poter continuare questa attività, così come l'apertura degli altri impianti per questa intenzione che abbiamo di rendere più possibile presente, insomma, l'attività sportiva, che tanto aiuta anche il benessere in questo periodo. Certo, dovete sapere che non è che è gratis, ha un costo, ha una perdita che in questo momento finora il comune sente di poter sostenere o aiutare. Per questo, l'ha già accennato l'assessore Livotto, con le società partecipate abbiamo quadruplicato gli incontri. Normalmente gli incontri in un anno erano 3, quest'anno ne faremo 4 volte tanto, proprio perché dobbiamo supervisionare, monitorare e poi da parte mia sempre riportare alla Giunta, perché le scelte siano fatte consapevolmente rispetto alla tenuta di questi enti. Chiudo perché dentro c'è anche la delibera dell'aumento delle tariffe su Sersa, che ne ho già parlato in commissione, ho già spiegato qual è la società qual è la problematica della Sersa. Ci tenevo ad aggiungere che un esame ovviamente è stato fatto, intanto che la contribuzione su base ISEE è nuova sia per la provincia che per il Veneto, quindi riteniamo comunque che questo piccola dell'1% aumento comunque segua anche quelle che sono le buone norme, che chi ha di più paghi un po' di più e chi non ha non paghi niente in più. Quindi l'introduzione dell'ISEE sociosanitario residenziale è una novità in generale, insomma, per questo tipo di tariffe. E però volevo anche ricordare che paragonata alla nostra tariffa maggiore, quindi anche con l'aumento nella fascia sopra i 16.000 euro di ISEE sociosanitario residenziale, che non corrisponde al reddito, ma come sapete è un valore che mette insieme più cose. Se noi lo paragoniamo con le altre case di riposo più grandi, quindi Ponte nelle Alpi, Feltre, Pedavena, Sedico, è comunque sotto, perché noi abbiamo un Sedico 50.000 euro, Pedavena 53, 54 Feltre, eccetera, noi siamo 49,3, pur nell'aumento più alto. La prima proposta che c'era stata fatta dell'aumento totale di 5% abbiamo detto di no, ce la siamo sentita, però questo è importante che lo sappiate, di fare questo piccolissimo aumento, di dare un sì per questo piccolissimo aumento nell'ordine dell'1% medio. Sappiate però che anche nell'aumento maggiore è comunque sotto la tariffa normale delle case di riposo, paragonabili a quella del nostro comune. Mi fermo perché già penso di non essere stata assolutamente sintetica. Grazie e buona continuazione, poi se ci sono domande sono qua. Assessore Bogo, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Come abbiamo sentito sarà un anno veramente difficile per le ovvie questioni legate appunto alla pandemia in atto. Sono state sottolineate quelle che sono le difficoltà economiche degli impianti sportivi, ma naturalmente dobbiamo anche considerare come lo sport, soprattutto in questo momento, è un aspetto fondamentale, perché se pensiamo al benessere della persona ci permette naturalmente anche di avere dello svago rispetto alle situazioni difficili che ognuno di noi sta in questo momento vivendo. È difficile anche solo immaginare l'organizzazione di eventi, in particolar modo eventi sportivi. Tuttavia vogliamo utilizzare proprio questo momento come una riflessione, un approfondimento su quelle che sono appunto le tematiche sportive del tempo libero, anche studiando la possibilità di promuovere quello che è il nostro territorio come una palestra diffusa, all'aria aperta, anche attraverso l'analisi di cammini piuttosto che di itinerari specifici che sono presenti. Un argomento insomma che è già stato affrontato e che impegnerà anche l'ufficio sport naturalmente è il sostegno alla nostra società partecipata Sportivamente Belluno. È stato fatto riferimento agli incontri periodici che sono in programma per valutare l'andamento economico.
ma vogliamo anche cercare di coinvolgerla in alcuni progetti specifici, ovviamente se si potrà fare, quali ad esempio quella che è la rassegna Eticamente Sport, che è stata promossa da questa amministrazione. Sugli impianti sportivi, in termini di lavori, si continuerà con quella che è la programmazione degli interventi di miglioramento alle strutture esistenti. Sono state avviate nel corso del 2020 delle progettazioni esecutive, in particolar modo la pista atletica. Naturalmente interventi che saranno anche orientati a quello che è il risparmio energetico, che poi si traduce in un risparmio anche naturalmente economico. E infine, per quanto riguarda quelli che sono i servizi informatici, continueremo a seguire l'agenda digitale europea, nazionale e regionale, che impone alla pubblica amministrazione di adeguarsi ad un sempre più evoluto standard in materia di prestazioni informatiche. E lo faremo attraverso quella che è la disponibilità per i cittadini di numerosi servizi online, piuttosto che per gli uffici di procedure sempre più celeri di un utilizzo più condiviso. Grazie. Grazie. Assessore Perale, prego. Ok, ecco l'audio. Velocissimo anch'io. Ovviamente l'evento principale per il bilancio della cultura, anche se si vede poco a bilancio, ma adesso vi spiego in un minuto, è e sarà la mostra di Tiziano, che ci occuperà parte del 21 da dicembre e poi la primavera del 22, quindi parte del bilancio la si vedrà l'anno prossimo, ma è una mostra che sarà assolutamente importante per il rilancio dell'economia cittadina e quindi per tutto quello che riguarda la possibilità di portare, come crediamo, almeno un 40, 50, 80.000 visitatori a Belluno tra Natale e Pasqua dell'anno prossimo, quindi giusto al momento in cui confidiamo di essere tutti fuori dall'emergenza Covid grazie alla vaccinazione e non ci sono altri modi per uscirne. Quindi questa è una mostra a cui stiamo lavorando ovviamente da 1 anno e mezzo e che in pratica dovrebbe autofinanziarsi sia con le entrate sia con una serie di contributi che stiamo contrattando con tutta una serie di enti. Quindi ovviamente ci sarà una spesa anche comunale, ma che sarà per lo più infrastrutturale, cioè per dotare, come si era già detto, Palazzo Bembo di quello che deve diventare il nuovo polo espositivo, cioè un'area in cui anche grazie agli investimenti che faremo per la mostra di Tiziano, da adesso in poi le prossime amministrazioni potranno avere a disposizione un'area in cui con la ripresa dell'economia si potrà avere di nuovo degli appuntamenti fissi per l'economia e per la cultura bellunese. Solo una battuta su biblioteca, museo, ovviamente sono aperti quando si può. La biblioteca, nonostante tutto, come sapete, anche in questo momento è ancora aperta, come è consentito dalla legge, per alcuni dei servizi minimi possibili, quindi il prestito e poco altro, mentre i musei in questo momento sono chiusi, quindi anche i bilanci quest'anno saranno complicati, i bilanci proprio anche solo quelli numerici, al di là della parte economica, sono dei bilanci assolutamente all'osso, visto che siamo reduci da un anno scorso e buona parte di questo, che saranno assolutamente a strutture chiuse o inaccessibili in buona parte. Scuola di musica continua e stiamo rivedendo la prossima scadenza della concessione, dell'incarico, e è in corso un ulteriore molto interessante sviluppo di cui parleremo magari in commissione per quanto riguarda i rapporti con il Conservatorio Steffani. Ci sono in arrivo 2 installazioni didattiche, tutte e 2 molto interessanti per il mondo scolastico e per il turismo. Una a Lambioi con le pietre venute fuori grazie alla disgrazia di Baia, con le pietre medievali rinascimentali, e una al Bus del Buson stiamo ragionando con gli usi civici, per una installazione che racconti la storia anche proprio antropica del Bus del Buson e del villaggio eneolitico del Col del Buson. Stiamo ovviamente trattando e rivedendo con la nuova Fondazione Teatri, che è ormai in fase di rodaggio, in ampio rodaggio. Li abbiamo già incontrati varie volte e con loro riprenderemo a fare sia Ferragosto dintorni, sia Oltre le Vette, sia il Passi tra Passi, quindi tutto quello che era l'ordinaria amministrazione, nonostante questi 2 anni di vacche magrissime, vogliamo farlo e in più, appunto, come avete capito, ci sono alcune cose in cantiere di grande importanza, di cui nel dettaglio, se volete, possiamo parlare oggi o parleremo in commissione. Grazie. Grazie. Altri assessori? Eccomi, se posso, Presidente. Prego. Grazie, Presidente. Allora, anche io farò una piccola premessa, ma velocissima, perché insomma, come hanno ben detto l'assessore al bilancio e il sindaco,
su questo bilancio. Questo bilancio previsionale è un bilancio scrupoloso e diligente dell'attuale momento storico che stiamo vivendo e non solo, come ha anticipato appunto la collega Olivotto. Pertanto un bilancio che allo specifico assessorato assegna giuste risorse per venire incontro alle esigenze cittadine e ne identifica le priorità. Un settore, quello delle manutenzioni, che in questi anni si è trovato a dare soluzioni a vecchi di decenni e nuove decennali questioni, delle soluzioni a decennali questioni, e si è trovato spesso ad appianare alcune priorità cittadine nello stesso tempo, però ha anche volto lo sguardo a progettazioni più ambiziose. Nello specifico, per quanto riguarda il sistema viario, particolare attenzione abbiamo riservata alla sicurezza, con un'attenta programmazione per quanto riguarda appunto le manutenzioni. Vado nello specifico, perché forse magari essendo più pragmatico, elencando un po' gli interventi che tanti dicono siano spot, ma sono interventi che da qui a fine anno andremo a realizzare. Saranno realizzati per la sicurezza stradale 180.000 euro di guardrail, precisamente in via internati e deportati. Per quanto riguarda le bitumature stradali, programmate già l'anno scorso, restano da effettuarsi lavori per 253.000 euro. 260.000 euro sono sui rinnovi dei marciapiedi di via Pellegrini, via Doglioni, via Faverga e via Rudio. Abbiamo importanti progettazioni che devono necessariamente proseguire al fine di farci trovare pronti, come lo siamo stati per alcuni progetti, per eventuali bandi regionali, nazionali, per il Recovery Fund e per tramite anche dell'Unione Montana. Ne elenco alcuni, i più significativi: realizzazione del progetto di fattibilità dell'allargamento e asfaltatura della strada di Ronce, Nevegalla, ed affidamento in carico del progetto definitivo esecutivo, redazione di progetto di fattibilità della strada di via San Rocco, la redazione di progetto di fattibilità tecnico-economica di marciapiedi in località Travazzoi, via Feltre, via Agordo e così via. Particolare attenzione, l'ho appena detto, alle eventuali fondi del Recovery Fund, pertanto avvieremo un progetto di fattibilità tecnica e economica di messa in sicurezza e monitoraggio digitale di strade, viadotti e ponti. Nell'ambito dell'illuminazione pubblica saranno realizzati i nuovi punti luce sui territori e del ripristino degli esistenti, 2 su tutti in Ongole e via Col Cavaliere. Stiamo andando avanti con la prevenzione incendi da case di riposo per un importo di 47.000 euro. Poi c'è il capitolo ciclopedonali, realizzazione di un percorso ciclopedonale in via Tiziano Vecellio con bando vinto ad agosto dello scorso anno per un costo di 600.000 euro, di cui 270.000 euro finanziati dalla Regione. Una realizzazione del percorso ciclopedonale che andrà a breve in cantiere in via Meassa, località Oltrevalle, di 150.000 euro. Abbiamo appena terminato la ciclopedonale di via Madisica per un importo totale di 613.000 euro. Realizzazione di una pista ciclopedonale di via Doglioni insieme all'assessore Simiello, stiamo lavorando per la Bicipolitana, anche qui abbiamo un contributo di 150.000 euro. Ne fanno da padrone questi ultimi anni, visto anche la caratteristica delle precipitazioni, le regimentazioni idrauliche. Termineremo Vignole, a breve anche lì sarà dato l'appalto, anche questo decennale come problema, riusciremo a risolverlo, di 80.000 euro. Via Doglioni, un problema che ha sollecitato la curiosità dei cittadini perché hanno visto vari sacchi davanti ai ricaditori di via Giovanni Paolo I, perché abbiamo un importante problema sulla ferrovia, per cui anche lì 100.000 euro. Via Gresal che comprende anche l'allargamento e l'asfaltatura della strada per un importo di 85.000 euro. E infine, non per ultimo, il Cavaliere d'Argine che si sta completando in questi giorni, sto seguendo i lavori, stanno ponendo al termine. Poi abbiamo un importante intervento sulle frane, Borgo Piave, a Cavarzano per 130.000 euro. Non da ultimo i fabbricati, il miglioramento sismico del Nido di Cavarzano di 217.000 euro, la scuola elementare di Castion, di Valeriano, di 823.000 euro. Tutti interventi sui fabbricati, poi il progetto, non dimentichiamo il progetto definitivo che abbiamo dell'auditorium, come anticipava prima il sindaco, che dobbiamo trovare queste risorse per istituire questo importante contenitore alla città. Il parco di Chiesurazza che sta procedendo a gambe levate dopo alcuni problemi iniziali, sarebbe stupido non ammetterlo, ma la gara sta andando a termine, per cui inizieremo i lavori anche lì, 130.000 euro. Insomma, questo ho fatto un po' i conti della serva, ma per dire che insomma tutti questi lavori che io ho elencato fanno un totale di 4.128.000 euro,
di cui, come auspicavamo all'inizio mandato, cercavamo di cercare risorse al di fuori del comune, di cui 2.396.000 euro siamo andati a prenderceli con bandi e in enti a noi vicini, la provincia per intendersi. Ecco, questo è un po' il resoconto di quello che il mio assessorato, l'assessorato ha intenzione di fare. È un assessorato difficile, è un assessorato che si presta tantissimo a critiche. Io sono qua a disposizione di tutti, le critiche ben vengano se sono ovviamente costruttive. Grazie. Bene, altri? Sempre fra gli assessori? Non vedo altri assessori che chiedono la parola. Avevamo un elenco, però non è tassativo seguirlo. Se volete intervengo io. Prego, grazie. Quindi, buongiorno a tutti intanto. Nella cornice che è ben tracciata da chi mi ha preceduto e tenendo conto ovviamente della stringente rimodulazione di tutti i budget di entrata e di spesa, riferiti quindi anche ai servizi sociali, anche da parte mia ritengo necessario porre l'attenzione sui principi che in linea generale abbiamo inserito nel documento di programmazione che fa parte del bilancio previsionale. Gli scenari, come noto, innescati dall'emergenza in corso, indicano la necessità sempre più evidente di rispondere ai crescenti bisogni con risorse decrescenti. Questo è possibile solo attraverso l'applicazione di nuovi modelli di welfare in cui le persone in condizioni di difficoltà sono coinvolte attivamente nei percorsi di inclusione nel proprio progetto di vita. L'utenza dei servizi sociali, come noto, è molto cambiata, particolarmente è cambiata nell'ultimo periodo e rimanda sempre più a un'esigenza di presa in carico e affiancamento nei singoli percorsi delle persone che chiedono aiuto ai servizi sociali. Come abbiamo sempre detto, gli scenari hanno costretto persone prima sconosciute ai servizi a rivolgersi all'aiuto dei servizi stessi. Sul fronte appunto dei servizi, l'aumento di domanda di sostegno del reddito e l'erogazione di benefici che, se non inquadrati in progetti fortemente centrati sulla condivisione e sulla contestualizzazione dei bisogni con l'utente, rischia di innescare percorsi assistenzialistici e di difficile contrasto alla cosiddetta trappola della povertà. L'utenza dei servizi sociali è seguita sempre più con più coinvolgimento per assicurare il raggiungimento delle finalità sopra dette, quindi per non cadere nell'assistenzialismo. È sempre più fondamentale essere chiamati a usare logiche e visioni allargate verso una piena integrazione tra l'offerta delle politiche sociali e quella delle altre aree di lavoro come la formazione, la casa, la salute, il lavoro appunto, anche fino a valorizzare e disseminare e rilanciare le buone prassi che sono maturate nel territorio. Un ruolo sempre più importante e decisivo nell'attuazione di questa strategia trasversale è rappresentato l'ambito Veneto 1, come sapete raggruppa i 46 comuni del Labordino, del Cadore e del Bellunese, vede un ruolo primario di traino nel comune di Belluno, anche quale soggetto interlocutore della regione. Attraverso l'ambito abbiamo potuto adottare criteri comuni per la distribuzione del fondo Covid, dei fondi statali Covid, ma anche dei fondi regionali Covid, ma anche dei fondi statali per i buoni alimentari. Criteri comuni che hanno consentito appunto anche un monitoraggio più ampio dei bisogni del territorio. Gli interventi contenuti nel testo aggiornato del DUP sono sicuramente rivolti in questa direzione e mi piace comunque ricordare che sono finalizzati al sostegno dei minori, della famiglia, del rapporto allo studio e alle attività scolastiche. Abbiamo misure di sostegno alla famiglia, dote scuola, il sostegno alle famiglie fragili con i fondi regionali, il progetto Tessere e Legami finanziato dalla Fondazione Cariverona, che è orientato all'automutuo aiuto delle famiglie.
Abbiamo poi teso a valorizzare appunto il sistema integrato di inclusione sociale, le politiche di comunità, gli inserimenti lavorativi, le politiche di accoglienza e integrazione. Abbiamo una maggiore promozione e informazione rispetto all'accesso al reddito di cittadinanza, misure regionali di contrasto alla povertà, il progetto Help & Co con l'aiuto della Caritas per le situazioni di estrema povertà e di marginalizzazione estrema, le Dolomiti inclusive per appunto la progettazione dei PUC, i progetti utili alla collettività, l'inserimento lavorativo negli LPU. Abbiamo comunque inserito nel programma di quest'anno 15 posti con i lavori di pubblica utilità, che appunto sono forme di lavoro che consentono comunque un'assunzione a tempo determinato e comunque uno stipendio significativo e la possibilità, quando cessa il rapporto, che purtroppo è di 6 mesi, di poter ricorrere agli strumenti di NASPI o comunque di aiuto nel caso di inoccupazione. È in atto anche un progetto per il lavoro femminile. Come sappiamo, il Covid è stato il più grande dei maschilisti, ha colpito in tutti i sensi, le più colpite in tutti i sensi da questa pandemia sono state le donne, colpite dalla perdita del lavoro, dall'aumento della violenza domestica, dalla chiusura delle scuole. Io mi auguro tantissimo che con tutte le forze, che questo momento storico non ci riporti indietro di 50 anni, ma purtroppo i dati che ci vengono riportati fanno temere grandemente. C'è poi comunque una programmazione di sostegno alle azioni appunto per il contrasto alla violenza contro le donne. Si sta sviluppando una strategia di collaborazione con le forze dell'ordine, la prefettura, i servizi dell'ULSS, le associazioni del terzo settore, Associazione Belluno Donna, per fare comunque una presa in carico continuativa che vada oltre all'emergenza iniziale rispetto alle donne vittime di violenza. Nello stesso piano di zona è stata inserita una cabina di regia appunto con queste forze per contrastare il più possibile, comunque rafforzare i sistemi di presa in carico delle donne maltrattate. Si è portato avanti comunque un progetto di welfare universalistico, misure assistenziali e di investimento in politica di prevenzione del disagio e di marginalità. Sono comunque stati garantiti dai comuni i livelli minimi di assistenziali minimi di assistenza sociale per far fronte a tutte le situazioni di particolare fragilità, i minori, le famiglie indigenti, ovviamente questo con il sostegno alle rette, purtroppo anche con il pagamento dei funerali in taluni casi. Si sono poi comunque volute comunque privilegiare delle politiche incentrate sulla vulnerabilità abitativa, che come sappiamo fa parte comunque ed è un aspetto importantissimo della povertà, e con sistemi di co-housing che vedono appunto in prima linea le case esperti, con progetti che si stanno rivelando veramente proficui anche per l'accoglienza, insomma, delle donne maltrattate. C'è poi Casa Prade, che è un punto di vanto, perché comunque è servito per porre un freno alla grave marginalità e a dare ricovero alle persone senza fissa dimora che particolarmente durante il lockdown, insomma, erano costrette a stare per strada, per cui insomma in questo modo si è voluto comunque dare una risposta a queste gravi marginalità. E c'è poi il Fondo Sociale Affitti, che è il fondo comunque regionale, il SOA, che è il sostegno all'abitare. Ci sono poi anche dei voucher abitativi che sono stati inseriti nel progetto Help & Co, che appunto è il progetto con Caritas, anche perché appunto l'emergenza casa vede comunque una primaria richiesta di aiuto da parte delle persone che insomma in questo momento fanno fatica a reggere anche comunque gli impegni gravosi di un affitto, oppure anche solo delle spese per le bollette.
Quindi insomma gli interventi sono plurimi, insomma stiamo lavorando a sprombattuto, ovviamente il tutto insomma appunto nei limiti e nella traccia di questo bilancio che insomma la cui filosofia l'abbiamo insomma capita e condivisa ovviamente con molti sforzi. Quindi ringrazio tutti e avanti. Assessore D'Emilia, prego. Credo ci fosse il collega Frison prima, altrimenti vado io indifferente. Prego. Io sto a come vi prenotate. Perfetto, nessun problema, vado io. Buon pomeriggio a tutti intanto, come hanno già spiegato sia sindaco che la vice sindaca che i miei colleghi, ovviamente quest'anno sarà dura. Il turismo forse è uno dei settori più colpiti dalle conseguenze economiche di questa crisi sanitaria. Basta guardare insomma i bilanci precedenti per capire che appunto non è un copia e incolla, ma ci sono stati diversi tagli ovviamente. Come sapete la fonte principale di finanziamento delle politiche turistiche, se non l'unica, proviene dal gettito dell'imposta di soggiorno, e quindi è chiaro che lo scorso anno e anche quest'anno i proventi siano quasi inesistenti. Pensiamo che nel 2019 abbiamo incassato circa 140.000 euro e lo scorso anno solamente 65, meno della metà, e provenienti quasi tutti da ristori statali, e quest'anno probabilmente sarà la stessa cosa, augurandoci appunto che i ristori arrivino. E ovviamente non sapendo né se arriveranno né in che misura arriveranno, questa incertezza rende veramente difficile una programmazione che è fondamentale in tutti i settori, ma anche e soprattutto in quello turistico. Nonostante questo noi continuiamo a lavorare proprio sulla programmazione per farci trovare pronti quando poi si potrà ripartire, e ovviamente ci auguriamo tutti che questo sia il prima possibile. E collaborazioni con le altre realtà che in questi anni abbiamo costruito su vari livelli, partendo da quello locale, e penso in primis al distretto del commercio, che ci vede coinvolti insieme al comune di Feltre e di Ponte nelle Alpi, ma anche al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, la Fondazione Dolomiti UNESCO, ovviamente la DMO che è l'ente che per eccellenza si occupa delle politiche turistiche nel territorio, ma penso anche a collaborazione a livello nazionale, e ricordo in questo, a titolo proprio di esempio, l'accordo che abbiamo, l'accordo di collaborazione per una promozione congiunta che abbiamo siglato con il comune di Senigallia lo scorso anno, e che nonostante abbia visto un cambio di amministrazione a Senigallia abbiamo rinnovato, e quindi questo sicuramente può essere uno spunto positivo per la stagione estiva. E poi le collaborazioni internazionali, e penso in primis all'Associazione Città Alpine dell'Anno, con cui già collaboriamo su diversi progetti, e anche all'Associazione Internazionale Città Slow, della quale da poco facciamo parte, ma che sicuramente con cui abbiamo già avuto modo di collaborare e stiamo sviluppando diverse progettualità. Per quanto riguarda l'informazione e l'accoglienza, replicheremo l'affidamento congiunto della gestione dell'informazione, accoglienza e promozione dell'ufficio turistico in Piazza Duomo e dell'Infopoint in Nevegal, sempre per quanto riguarda la parte di servizi al turista, qualora ci arrivino dei fondi nel corso dell'anno, l'idea sarebbe quella di sistematizzare un po' l'offerta e rendere proprio dei servizi di cui abbiamo anche già parlato e concordato con gli operatori turistici e gli albergatori in primis, e quindi per questo aspettiamo, insomma, ci auguriamo di riuscire a rimpinguare un attimino i capitoli man mano con l'andare avanti dell'anno. Io parlo sempre di promozione di politiche turistiche, ovviamente a livello come posso dire, unico per tutta Belluno, perché per me la promozione deve essere congiunta, e Belluno ha un potenziale turistico che ha diverse sfaccettature, però è anche vero che il Nevegal ha un suo obiettivo dedicato nel DUP, quindi faccio
un passaggio in particolare su questo. In particolare stiamo continuando a seguire lo sviluppo dei percorsi tematici che avevamo iniziato lo scorso anno, finanziati con i proventi degli schianti di Vaia, e portiamo avanti tutte quelle attività di collaborazione pubblico e privato a cui ha anche accennato il sindaco prima, non solo per gli impianti, ma penso anche al bando che abbiamo erogato a fine anno di sostegno alle imprese e associazioni che volessero valorizzare le loro attività in ottica turistica, e quindi quindi risorse del comune, ma anche ci siamo impegnati a recuperare risorse terze proprio in ottica di collaborazione pubblico e privato, e su questo prima il sindaco citava InLab, e grazie a InLab siamo riusciti a partecipare a una call di Cari Verona, presentando un progetto di ristrutturazione delle ex scuole di Ronce, che ha tutta una serie di attività di educazione ambientale e turistica annesse, e la notizia è freschissima del fatto che abbiamo passato la prima fase di valutazione. Adesso ci sarà una seconda selezione, però ovviamente ci auguriamo che anche il secondo step vada a buon fine. Chiudo facendo solo un piccolissimo passaggio sulle manifestazioni. Dopo anni e mesi di lavoro, di impegno su questo, abbiamo finalmente istituito una certificazione per gli eventi a basso impatto ambientale. Su questo adesso ovviamente ci auguriamo che gli eventi possano ripartire il prima possibile, e anche il Comune si impegnerà per gli eventi che già speriamo di riuscire a organizzare in estate, per ovviamente rispettare questi standard, e nel frattempo stiamo portando avanti la parte di campagna informativa di sensibilizzazione, anche grazie al supporto delle studentesse che abbiamo coinvolto nel progetto europeo ALPS 2030. Grazie. Allora adesso l'assessore Frison, ricordo agli assessori che hanno ancora complessivamente 6-7 minuti. Prego. Grazie Presidente, sarà velocissimo. Solo per dire che, come ha anticipato il Sindaco, insomma, l'ultimo anno è dedicato a portare a conclusione quanto è stato avviato, ma allo stesso tempo anche a guardare in prospettiva, a guardare in avanti. Proprio per rafforzare quel senso di comunità a cui faceva riferimento nel suo intervento, si proseguirà e si porterà a sintesi il piano di assetto del territorio, lo strumento di governo del territorio che sarà il punto di riferimento per l'intera città e per le prossime amministrazioni, perché ha ovviamente un orizzonte temporale di almeno 20 anni. E proprio per avere rispetto in primis dei cittadini si sta concludendo a breve la valutazione di tutte le richieste di modifica al piano regolatore che sono state presentate in comune in questi ultimi 15 anni. Quindi un grande lavoro che sta portando avanti lo staff interno del comune, unito allo staff esterno dei consulenti e dei professionisti incaricati. Quindi partendo proprio dalle istanze e dal rispetto delle aspettative dei cittadini per arrivare a un progetto condiviso. A breve lo stato di avanzamento dei lavori verrà portato proprio in commissione urbanistica, sia per aggiornare la stessa commissione, ma anche, ribadisco, per acquisire dei contributi costruttivi che possono entrare all'interno di questa pianificazione. Il piano che verrà portato non sarà un piano blindato, ma sarà un piano, ripeto, condiviso e aperto alle aspettative della città. Su questo filone si inserisce anche il recente bando a cui il Comune ha partecipato, programma innovativo per la qualità dell'abitare, volto proprio a dare una prospettiva di futuro governo del territorio con delle richieste puntuali per degli importi significativi di finanziamento che si sono concentrati sul centro città, la città moderna e la frazione di Levego come simbolo delle problematiche delle frazioni. La rigenerazione, come ha detto il Sindaco, verrà portata a conclusione, è proprio della giornata di ieri l'approvazione del protocollo sulla stazione con la provincia, che consente quindi di portare avanti anche quell'importante progetto, e ovviamente assieme ad esso anche la conclusione e la restituzione alla città di importanti immobili e spazi pubblici. Grazie Presidente. Grazie. Altri assessori? Due parole sull'ambiente e sulla mobilità sostenibile. Di questa, come avete già
come avete già visto, c'è stata la proposta della FIOP della Cipolitana. Si tratta appunto di fare un lavoro di cucitura di tutti quei percorsi ciclabili che ci sono in città, per avere appunto una continuità. Sono lavori a basso costo, però insomma necessitano anche questi dei loro tempi di progettazione, implementazione, eccetera. Oltre a questo, le zone 30 che abbiamo già cominciato abbiamo già delimitato, cominciato a segnalare, sempre con interventi di moderazione del traffico. Se riusciamo a portare a termine anche una velostazione, cioè una struttura accanto alla stazione ferroviaria che possa permettere appunto l'interscambio con le biciclette, quindi come deposito, noleggio, eccetera, sarebbe un bel risultato. Per quello che riguarda l'ambiente in vero senso della parola, noi abbiamo già dei progetti in corso, quello sulle api, quindi cioè l'alveare didattico. Purtroppo con la pandemia non si è potuto fare un lavoro con le scuole, quello delle rondini, il censimento degli alberi monumentali, il censimento arboreo che va fatto a fine dell'amministrazione, quindi tutti i progetti che sono già, diciamo, avviati. C'è un importante progetto che ha un finanziamento europeo che si chiama Life Reduce, che si basa, cioè il cui obiettivo è la riduzione dell'inquinamento da polveri sottili e quindi da benzopirene, con un uso corretto della combustione delle biomasse. Problema che riguarda veramente il nostro comune e la Val Belluna in generale. Questo si fa con un lavoro appunto di educazione al cittadino, di incontro con gli operatori del settore, con un laboratorio mobile e iniziative che verranno appunto implementate sul nostro territorio. Il tutto con l'aiuto, la supervisione del polo InLab, che in questa cosa è veramente prezioso. Sulla mobilità sostenibile occorre anche che incrementiamo l'uso appunto delle auto elettriche, e quindi con la posa in opera di colonnine di ricarica. E sul trasporto pubblico locale, se riusciamo a portare avanti il discorso del servizio a chiamata, penso che sarebbe un notevole contributo, diciamo, all'uso del trasporto pubblico in alternativa all'auto. Tutto questo appunto sul filone della transizione ecologica, che è un obiettivo che ormai viene, diciamo, sbandierato in tutte le forme e da tutti gli enti. Grazie. Grazie. Il tempo è terminato, a disposizione della Giunta è terminato. Mi pare che siano anche finiti gli assessori, che siano intervenuti tutti, se non mi sbaglio. C'è ancora qualcuno che deve dire qualcosa? No? Allora, sono stati presentati degli emendamenti, quindi chiedo ai presentatori di farlo in riunione. Mi pare che ce ne sia uno del consigliere Cibien, prego. Oh, pronti qua? Sì, buonasera a tutti. Sono due emendamenti perfettamente identici, uno riguarda il punto 11, aggiornamento al DUP, e l'altro al bilancio di previsione. Si tratta di un mero errore di trascrizione di riga a saldi invariati. L'avete visto tutti quanti, vi è stato mandato, e quindi si propone appunto di sostituire la riga errata con la riga giusta estinzione anticipata dei prestiti, la pagina 58 del DUP e poi la pagina 56-110 del DUP per quanto riguarda il DUP. Invece per quanto riguarda il bilancio di previsione, sostituire la lettera F del prospetto denominato equilibrio di bilancio nell'allegato A con la corretta imputazione dell'importo, cioè la riga corretta sostanzialmente. Un errore di trascrizione tecnico e basta. Bene, non ci sono altri emendamenti, no? No? Questi due emendamenti sono fatti propri dai proponenti? Certo.
Certo, chi l'ha detto? Walter. Io l'ho detto. Ma tu non sei il proponente però. Sì, Dai. sì. La giunta, sì. La giunta deve fare i propri. Bene, allora la giunta fa proprio questi due emendamenti, quindi i testi che andremo a votare al punto 11 e al punto 18 sono quelli che risultano dall'approvazione di questi emendamenti. Bene, a questo punto è aperto il dibattito, quindi la consigliera dal fare la prima iscritta, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, il Sindaco diceva appunto prima nel suo intervento che la programmazione è fondamentale. Ecco, io vorrei porre la vostra attenzione per un attimo su quello che dovrebbe essere il documento cardine di questa amministrazione, il DUP, strettamente poi appunto legato al bilancio. Come abbiamo detto più volte e in altre appunto occasioni, trovo che questo documento, che in teoria, dico in teoria, dovrebbe essere la restituzione della visione che hai di futuro e della tua città, ecco, lo trovo senza anima, direi io. Dico questo perché se perdete qualche minuto e andate a leggervi i documenti programmatici di altri comuni, e vi cito quello di Feltre, vi cito questo perché personalmente sono stata a mia volta anche, come dire, mi è stata posta l'attenzione su questo documento programmatico. Percepirete chiaramente la netta differenza tra chi come noi fa un copia e incolla delle relazioni degli assessori, degli obiettivi e quindi mi viene da dire anche della visione che ha di città, e chi invece di fatto utilizza il DUP per far arrivare a tutti quella che è la propria insomma, idea di città, dando un peso totalmente diverso onestamente a questo documento. Parlando di questo, torno velocemente sull'acquisizione degli impianti del Nevegal, in quanto prima ero in interrogazione e non potevo appunto interagire direttamente con il sindaco. E quello che chiedo nuovamente, e chiedo se può il sindaco di essere un po' più preciso, al fine appunto di non fraintenderci ulteriormente, è quando realmente prevedete di diventare proprietari e quando prevedete di affidare la gestione e completare quindi tutta la procedura. È chiaro che non chiedo la data precisa, ma indicativamente parliamo di luglio, di agosto, di settembre, perché voi capite che questo cambia totalmente. Sappiamo che le tempistiche dei bandi comunque sono quelle che sono. Detto questo, ribadisco l'importanza di rispettare gli impegni che sono stati presi appunto ancora ad ottobre. Impegni presi e tempistiche certe è quello appunto che chiedo nuovamente e invito nuovamente il sindaco ad essere un po' più preciso su questo punto. Tempistiche un po' come dire che non sono certe, l'ho trovato anche in altri come dire indirizzi strategici, e cito per esempio il Ponte Bailey o ancora la Cucciolo Marisica, sulla quale è vero che parleremo dopo con la petizione, ma se fosse possibile anche qui vorrei da parte del sindaco, che mi pare si stia occupando comunque in prima persona della questione, alcuni chiarimenti in merito appunto alle tempistiche. Rispetto alla rigenerazione urbana, che credo insomma che sia come dire il punto anche forte di questa legislatura, e preciso anche che noi siamo sempre stati fin dall'inizio d'accordo, mi piacerebbe capire invece quali sono le opere che vedremo concluse prima della fine della consigliatura. Questo lo dico perché mi pare siano evidenti i ritardi che vi sono rispetto alla rigenerazione urbana, e è chiaro che credo sia corretto comunque restituire la città e quindi come dire essere chiari con i cittadini rispetto a quali saranno le opere che speriamo appunto riusciremo a vedere alla fine di questa consigliatura. Rispetto alla cultura mi limito a dire questo così anche per dare un'idea di quella che secondo noi dovrebbe essere comunque la cultura. Che eventi abbiamo organizzato per esempio per ricordare Dante per i 700 anni dalla sua morte? Dico questo perché la cultura non può essere solo la ristrutturazione di palazzi, ma deve essere anche altro, e soprattutto esiste in tutto l'arco dell'anno, così del resto come lo sport per esempio. Ecco, rispetto alla cultura in particolar modo, benissimo la mostra del Tiziano, nulla da dire, sarebbe anche interessante così dire come siete arrivati a portare comunque questo importante evento alla città di Belluno. Però insomma trovo che siamo un po' carenti su questo aspetto. Chiudo dicendo quest'ultima cosa, e lo anticipava l'assessore Pellegrini in apertura del suo intervento.
che quello che credo manchi fortemente è proprio quello che diceva lei, ossia delle iniziative concrete alle famiglie. Io questo l'ho detto in altre anche occasioni, perché credo che in questo momento, data appunto la crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo, mi aspettavo, e quindi auspico che in un secondo momento, visto che a quanto pare saranno molti i fondi che arriveranno appunto post-Covid, mi auguro che ci sia, ecco, maggiore attenzione, che si cerchi di promuovere comunque degli elementi che vadano proprio a sostegno delle famiglie, data anche la condizione comunque della provincia di Belluno, ma in generale di tutto il paese, che vede comunque famiglie sempre meno numerose e soprattutto con un tasso di anzianità molto alto. Mi fermo, grazie. Grazie. Consigliere Bristot, prego. Molto brevemente, devo dire che il buon eloquio del vice sindaco mi ha particolarmente colpito nella prima parte del suo intervento, tanto da portare il sottoscritto a dire di poter condividere sicuramente i pilastri e l'impianto del bilancio, soprattutto per quella parte, per quella sezione dedicata al cosiddetto mondo sociale, quindi la società intendendola per essa nel modo più diffuso possibile. E sicuramente un'altra questione importante di rilievo che ha sottolineato il sindaco, e che sicuramente devo riconoscere da rato onestà intellettuale, è l'imposizione fiscale determinata dal Comune di Belluno, che è sempre stata oltremodo bassa, tanto da essere stata in qualche modo riconosciuta in modo ufficiale da esperti del settore, ma anche da altri enti locali a noi contermini. Mi calmo però in realtà un po' le braccia quando sento parlare di piano degli investimenti ambizioso. Allora, se io faccio due semplici considerazioni di tipo algebrico, vedo che il piano di investimenti è addirittura finanziato con il 55% da alienazioni e che come tali sappiamo sono enunciazioni di principio, perché del 55%, quindi gli oltre i 5 milioni richiamate nel prospetto che mi è stato consegnato, sicuramente il 90% non arriveranno ad essere finalizzate, e questo comporta come immediata conseguenza che quelle opere non troveranno compimento sicuramente nel 2021. Un'altra cosa che mi ha lasciato perplesso è l'intervento dell'assessore Giannone, che ha mescolato secondo me un piano di investimenti 2019, in parte 2020, in parte 2021, tanto che molte delle poste richiamate dall'assessore Giannone sono state già votate nel previsionale del 2019 e del 2020, per cui si sono mescolate sicuramente. Un piano di investimenti che realmente spendibile, realmente programmabile e realmente eseguibile in termini di gare, quindi in termini di consegna dei lavori, di contratti, esecuzione e realizzo delle opere, non supera i 4.360.000 euro, che è una cifra che è grosso modo un 20% inferiore ad esempio al piano investimenti del comune di Feltre, che è di circa 5,4 milioni al netto delle alienazioni, tendo a precisare al netto delle alienazioni. Si è parlato molto della coperta corta, ma io mi domando anche se questa coperta corta è stata visionata anche come una coperta che qualche buco sicuramente ha rappresentato e rappresenta tuttora. Se penso che solo dopo 8 anni arriviamo a mettere una pezza significativa alla gestione del percolato, che come tutti meglio di me conoscono, comporta degli esborsi da parte del Comune di Belluno stimati tra i 400 e i 500 mila euro all'anno. Se poi andiamo a verificare il leasing sul baile, il fatto che le multe, circa il 50%, 51% delle multe non trovano riscossione, che ugualmente altri tributi in Comune di Belluno, perché non viene fatto il recupero coattivo, non arrivano nelle casse del Comune, incominciamo a avvicinarci a delle cifre che centinaio di migliaia di euro in più o in meno superano i 5 milioni solo nell'ultima consigliatura. Poi ci sono tutte le partite economiche o finanziarie delle risorse non intercettate legate ai cofinanziamenti delle leggi regionali, che non lo dico io, lo dice la Regione, è uno dei comuni più assenti per andare a intercettare questo genere di risorse, che comunque permettono attraverso cofinanziamenti anche significativi di perfezionare e eseguire opere anche importanti. C'è il problema dei bandi comunitari, più volte sventolati, ma che in realtà non hanno trovato consistenza formale nella presentazione degli stessi, ma soprattutto nell'ottenere la vittoria e il trasferimento delle risorse conseguenti. E
mi viene a dire, sicuramente con un'uscita che voi riterrete forse estemporanea, farà sorridere qualcuno, il fatto che il Comune di Belluno non abbia in qualche modo fatto lobby per entrare in quel gioco che si chiamano, anzi in quei giochi che verranno fatti tra qualche anno tra Cortina, Milano e Provincia Autonoma di Bolzano, che si chiamano Olimpiadi, e che avrebbero potuto forse dare una spinta significativa alla città capoluogo, soprattutto in termini di infrastrutture importanti che il Comune mai potrebbe permettersi di finanziare. Ecco, questo per dire che se la prima parte è stata sicuramente importante, ha trovato la mia totale adesione, sul piano investimenti lo trovo alquanto modesto, e così come trovo anche modesta, non me ne voglia il consigliere che ha questa delega, che è l'amico Ermanno De Coll, sulla gestione del patrimonio, perché il fatto adesso di tenere in considerazione il trasferimento degli uffici comunali di parte di essi all'ex caserma dei Vigili del Fuoco, dove esistono delle stime di investimenti solo per la messa a norma che superano i 2 milioni di euro. Se penso alla Villa Montalban, se penso a quello che rimane della Villa del Fabbro, ormai ridotta a una pila di laterizi e di inerti, o a Villa Bizio Grandenigo, io credo che il Comune debba incominciare a ragionare in modo molto selettivo, ma anche coraggioso, ripeto coraggioso, per riqualibrare il proprio intervento sulla gestione del patrimonio, che rischia di diventare un'arma, come posso dire, piuttosto pesante, posta sul collo di noi, ma anche dei prossimi futuri amministratori, quindi con una rinnovata attenzione alla politica del patrimonio. Ecco, io credo che questi aspetti qua debbano essere evidenziati proprio per la loro cogenza, per la loro importanza e anche per le cifre che indirettamente ho evocato. Mi sarebbe poi piaciuto sentir parlare maggiormente di Parco Nazionale dei Dolomiti Bellunesi, che è un asset sicuramente importante, ma che sembra essere stato dimenticato dal Comune di Belluno, non solo per questo bilancio previsionale, ma pressoché da sempre, e soprattutto sul fatto delle Vegal, dove al netto della questione legata agli impianti ci sono tutta una serie di altri interventi che non mi risultano essere stati programmati per il 2021. Si è parlato di diversificare la stagione, cioè di stagionalizzare le stagioni turistiche, di diversificare l'attrattività del colle, però queste enunciazioni non sono state tradotte con numeri e con cifre nel bilancio. Ciò premesso, per la prima parte che ritengo fondamentale, sulla quale non ritorno, ma anticipo già che il mio voto sarà di astensione. Grazie. Consigliere Damiano, prego. Grazie Presidente. Devo dire che nel mare magnum di enunciazioni, idee, progetti, promesse, considerazioni è difficile riuscire ad essere esaustivi e completi, quindi di necessità è ovvio bisognerà fare sintesi. Il mio intervento sarà a livello di metodo un passaggio abbastanza costante tra generale e particolare, e nel particolare facendo anche un po' le pulci per evidenziare lo iato, la distanza abissale tra alcune cose dette e o promesse e poi quelle effettivamente realizzate, o meglio non realizzate. Detto questo, parto proprio dall'inizio e devo dire la sincera verità che è sempre molto interessante e stimolante ascoltare la vice sindaco, perché anche perché a differenza di altri suoi colleghi ha parlato a braccio e non ha letto il compitino scritto per casa, e questo già è un elemento di valore. Però altrettanto francamente dico che quello che lei ha detto ovviamente è legittimo, è una sorta, e non uso a caso questa espressione, di manifesto, non una cornice come ha detto qualcun altro, bensì di un manifesto. Lei stessa lo ha definito gramsciano, io ascoltando il sindaco credo che sia un manifesto, quello del primo cittadino attuale, un manifesto elettorale per l'anno che verrà, e abbiamo già evidenziato 3 focus su cui lui e la sua compagine punterà. Non potrà lui ricandidarsi e sarà la crisi che ha determinato economico-finanziaria del 2012, l'UVAIA e poi il Covid. Dati oggettivi che sicuramente hanno inciso, però non si debbono prendere sempre costantemente come alibi, anche perché un buon amministratore cavalca questi eventi negativi
e non li subisce passivamente. Però nelle considerazioni intorno alla Lucia Olivotto che ha fatto, assolutamente condivisibile l'attenzione ai giovani e alle famiglie, altrettanto interessante è l'attenzione alle attività culturali, e bene ha fatto, anche se ci divide politicamente un abisso, Erika D'Alfara, a evidenziare che in tema di cultura nulla è stato fatto per richiamare i 700 anni dalla morte di Dante. Io aggiungo che è uno scandalo, e l'ho detto più volte ma lo ribadisco in questa sede, che il museo civico sia rimasto che la biblioteca civica sia rimasta chiusa per un anno. Sull'immigrazione, imprescindibile la dignità, che come è noto è un diritto inviolabile dell'uomo, lo dice la Costituzione, non lo dice il semplice consigliere Damiano. Sulle donne, facendo un po' da contraltare, prendo atto di un'attenzione che si è materializzata per iniziativa di una forza di centrodestra con la costituzione della Commissione Pari Opportunità, a cui stiamo lavorando con assoluta onestà intellettuale, speriamo di arrivare alla sua realizzazione. Allo stesso tempo dico sulla DAD che ha toccato la vice sindaco, mi aspetto sicuramente un voto, non lo può fare lei, ma dare un'influenza di voto favorevole sul punto 22, ma sulla DAD, sul punto 24 l'ordine del giorno, mi aspetto un voto assolutamente coerente e positivo. Ma tornando al punto, c'è un convitato di pietra che secondo me è un po' la sintesi dell'approccio ideologico di questa amministrazione, delle cose che ha detto e di quelle soprattutto che non ha detto, perché il convitato di pietra sono le imprese. L'attenzione da parte del Comune nel limite delle sue competenze e prerogative alle imprese. Ci sono oltre 2.300 imprese in Comune di Belluno e 594 imprese artigiane. Di queste prime, il 52% sono imprese individuali, ed è inutile che dica e vi dica di quanto siano importanti le piccole e medie imprese anche per il tessuto della città di Belluno. Su questo io ribadisco una cosa rispetto alla quale c'è stata letterale mancanza di ascolto e di coinvolgimento. La cabina di regia politica ed economia tra maggioranza, minoranza e categorie economiche, richiesta dalle stesse categorie economiche, che non si è avuta in un coinvolgimento proficuo delle forze di opposizione. Così come evidenzio in tema di economia e di imprese il sostegno che con la mozione del 3 febbraio avevamo proposto e che è stata tremendamente, lo dico non a caso, disattesa e bocciata. Faccio un passaggio. Il sindaco ha detto che qualcuno l'avrebbe accusato, lui e l'amministrazione, di un'assenza di idee per quanto riguarda i contenitori culturali. Quando siamo andati agli inizi di febbraio, bontà dell'amministrazione, con correttezza a fare la visita all'ex chiesa dei Gesuiti, è stato detto che quello sarebbe stato al piano terra il mercato, lo ha ribadito oggi il sindaco, però non è stato spiegato in maniera precisa e trasparente se il mercato, lo faccio proprio un esempio specifico, sarebbe stato utilizzato per un giorno alla settimana, ovvero per 7 giorni. Allora questo evidenzia, con un esempio tangibile e immediato, che o non vi sono idee, e l'abbiamo sostenuto correttamente, o se vi sono, non sono idee completamente chiare, e in ogni caso rimane un'eredità molto pesante, molto rilevante per chi arriverà ad amministrare la città di destra, sinistra, centro nel 2022 dopo la cosiddetta era dell'attuale primo cittadino. Aggiungo sul Recovery Fund, qui bisognerà avere la capacità di intercettare le risorse che questo piano emergenziale, quasi una sorta di piano Marshall europeo, darà anche a cascata negli enti locali. Allo stesso modo mi permetto di aspettarmi, di dire che mi aspetto dal sindaco, che viceversa può votare, un voto favorevole sull'ordine del giorno, punto 24 sulla DAD, visto che ha evidenziato la problematica relativa ai tempi di gestione della famiglia tra genitori e figli. L'unica cosa su cui veramente mi trovo d'accordo con il signor sindaco è questa, cioè è vero che sono stati fatti, non a questo livello, degli errori di natura gestionale sulla comunicazione e sui tempi per quanto riguarda, ad esempio, e guardo Erika D'Alfara non a caso, gli impianti di sci, perché c'è stato un balletto di date e di aperture e di chiusure che ha disintegrato quel settore. Quindi è giusto che questo venga detto, ma altrettanto giusto e doveroso è intervenire. Mi pare che vi siano cospicui fondi da parte di un governo che non è il mio a tal riguardo, visto che oltretutto c'è un segnale di frustrazione da parte di questi operatori.
Sul turismo, segnalo due cose soltanto. Intanto io credo che sia, visto che si dice che si è puntato moltissimo, io al pari della non manifestazione a favore dei 700 anni della morte di Dante, non aver organizzato alcunché nel rispetto delle norme Covid, e sappiamo che c'è stata una interrogazione al riguardo per quanto riguarda i mondiali di Cortina, è uno scandalo che non ha alcuna giustificazione. Così come mi permetto di evidenziare all'assessore al turismo che dice che non si sa se ci saranno ristori per quanto riguarda l'imposta di soggiorno. Peraltro, se non sbaglio, oggi è l'ultimo giorno della scadenza del trimestre di sospensione, che l'imposta di soggiorno, e la invito a leggere l'articolo 25 del decreto sostegni, avrà un finanziamento da parte governativa di 250 milioni di euro. Quindi non è vero che non si sa, o forse lei non lo sa. Certo è che questi soldi vengono stanziati da decreto sostegni del marzo di quest'anno. Altro, per quanto riguarda ancora la cultura, che è un tema evidentemente molto a me caro, io ho ascoltato con interesse quanto affermato dall'assessore Perale. Però un conto è dire che ci si aspettano 40.000 visitatori, un conto è dire, come lei ha fatto, che c'è una forbice di 80.000, più del doppio. Cioè, come capire e come trovare la quadra di cifre così diverse, perché evidentemente l'affluenza cambia in una mostra che è stato detto di autofinanziamento. Peraltro, lo dico con assoluta tranquillità, ha detto l'assessore Perale che è 1 anno e mezzo che ci sta lavorando. Mi risulta, a tema di smentita, che noi abbiamo avuto un'unica interlocuzione in sede di commissione consigliare competente su questa, che è una tematica importante per la città. Quindi l'assenza di notizie può anche inficiare l'operato degli amministratori, anche di quelli di minoranza, evidentemente. Detto questo, io farò la dichiarazione di voto e la espliciterò nell'ambito di una questione più di metodo che di merito. Però volevo dire questo. Intanto noi siamo alla chiusura davvero di un ciclo decennale, quindi è una sorta di bilancio non degli ultimi 4 anni, ma degli ultimi 9-10 anni. In realtà si incide operativamente soltanto per l'anno a venire, da qui fino al maggio del 2022, forse anche prima, evidentemente. Ed è chiaro che, soprattutto parlo del DUP, questo è il documento che tratteggia, qualcuno ha detto che è senza anima, condivido, tratteggia un po' la filosofia di fondo dell'agire amministrativo di questa compagine governativa, una sorta di guida strategica. Ecco, l'assessore Oleotto ha fatto un riferimento a se non sbaglio 350.000 persone perse in Italia, è una sorta di città. Io leggendomi il DUP ho evidenziato dei dati su cui l'attuale amministrazione, ma anche quella che verrà, non può non riflettere. Allora, a parte la pandemia, le 3 ondate, il fatto che noi viviamo almeno fino al 30 aprile in uno stato di emergenza, che non può non condizionare tutti noi come cittadini e come esponenti pubblici. Però c'è una stima di PIL del 3,5% in surplus nel 2021 e del 3,8% nel 2022. C'è un PIL che è calato invece nel 2020 del 9% e nel Veneto ancora di più. Ma soprattutto, visto che voi siete molto attenti al dato riguardante alle famiglie, la spesa dei consumi delle famiglie ha avuto un abbassamento, Italia e Veneto, di oltre l'11%. Ecco, su questo c'è una partita che l'amministrazione può e deve compiere, perché ancora una volta il decreto sostegni, che è l'ultimo dei provvedimenti, ma non sarà l'ultimissimo evidentemente, ha stanziato, articolo 21 dello stesso, 1.350 milioni di euro a favore degli enti locali comunali. Quindi è una grande responsabilità che ha l'attuale amministrazione di utilizzare, ovviamente quota a parte, queste finanze. È un'opportunità e anche un dovere. Ecco perché andava utile la cabina di regia che avevamo ipotizzato, suggerito e richiesto ancora il 4 marzo del 2020, quando abbiamo fatto l'ultimo consiglio comunale in presenza in Sala Bianchi, platealmente e negligentemente. Vedere ha terminato il tempo, Sì, allora avrei voluto fare delle considerazioni in tema di opere pubbliche, mi riservo in sede di dichiarazione di voto. Grazie Presidente. Benissimo, grazie. Consigliere Dappian, prego. Grazie Presidente. Ma io ho ascoltato attentamente sindaco, vice sindaco e tutti gli assessori. A me è parso di ascoltare il manuale della perfetta amministrazione. Va tutto bene, è chiaro che siamo in un momento difficilissimo,
però nel momento difficile ci si attiva a 1000 per cercare soprattutto risorse, ove le risorse non arrivano, diciamo così, spontaneamente. I temi di fondo sono sicuramente condivisibili, cioè ci sono delle problematiche che riguardano le politiche dei giovani, delle famiglie, degli anziani. Noi qui paghiamo lo spopolamento, ma qui siamo tutti d'accordo. Però sinceramente, consentitemi, signori assessori, avendo ascoltato le vostre relazioni, pare quasi che sì, certamente state lavorando, ma sembra quasi che vada tutto bene, ma a me non pare che sia così, non pare proprio che sia così. Dirò anche di più: nel momento in cui noi stiamo facendo dei ragionamenti sul bilancio di previsione, questo è chiaro che prevalgono le considerazioni politiche più che quelle contabili, però io non ho sentito una programmazione così interessante e così diciamo così positiva che ci faccia guardare a un futuro roseo. Rimango veramente, sono rimasto male, diciamo, mi aspettavo veramente qualcosa di più pregnante, alcuni temi, dico il turismo, ma non è per fare una critica all'assessore del turismo, però non è possibile assistere ai campionati mondiali e fra un po' avremo le Olimpiadi e Belluno non è stata considerata. Io capisco che è una partita difficile, però mi sono permesso anche di scrivere qualcosa al sindaco di Cortina, cioè Milano-Cortina, ma il territorio è il nostro. Cioè abbiamo noi le Dolomiti, siamo noi Dolomiti UNESCO, siamo noi capoluogo della provincia che ha questo patrimonio. Allora io dico, magari arrabbiamoci un po' di più da qualche parte e proviamo anche a muoverci anche in qualche situazione più ampia per cercare dei fondi, dei finanziamenti. Si è parlato anche del fatto che abbiamo una perdita di professionalità, però io dico anche, ma l'ufficio appalti è stato smantellato, anche lì abbiamo perso della professionalità. Per il momento mi fermo. Grazie Presidente. Grazie. Consigliere Roccon, prego. Eccomi qua. Sono delle ore che stiamo ascoltando un testamento istituzionale, possiamo dire così, no? Di un'autonomia consigliare. Si capisce benissimo che è l'ultimo anno di banchetto, diciamo, no? La città che frequentiamo, la città che viene frequentata, ha un'immagine diversa del modello o modellino che è stato presentato dal sindaco soprattutto e da alcuni assessori. Dico alcuni perché posso portare assolutamente rispetto per l'assessore al bilancio, perché nelle pieghe delle enormi difficoltà che si sono avute in questi anni, certamente il sindaco si vanta di essere lui l'artefice, ma dietro le spalle ha ovviamente una brava assessore, questo lo posso dire francamente, che tiene barra dritta sulle questioni, per altre su alcune questioni importanti per la città. Purtroppo l'attività politica e amministrativa che si deve vedere, che deve essere anche sotto gli occhi di tutti, in realtà fa acqua per tutto. Fa acqua, se andiamo a vedere alcuni esempi, per dire il Nevegal, ci abbiamo parlato anche oggi, ma ne stiamo parlando da 3 anni, da 4 anni. Allora, se il sindaco pensa di avere la soluzione, ci ha dato dei tempi ancora quando era in piedi la commissione, ci ha dato dei tempi di intervento sempre smentiti. Ricordo il pizzino che è arrivato in consiglio ancora quando eravamo in sala in Viale Fantuzzi 11, no? È arrivato questo pizzino a mo' di emendamento per dire che la Belluno era la salvatrice della patria, salvo una settimana dopo cambiare opinione. Quindi il sindaco si sta sempre arrabattando come un pesce in un barile in questioni a lui molto care, che è quello della chiacchiera, no? del chiacchierare. La città è completamente ferma, al di là dei grandi interventi che pensa in grande, le opere importanti da fare, ma la città è ferma sugli asili, è ferma su problemi decennali, ha detto lui, no? Come anche l'assessore
l'assessore Biagio Giannone, no? Sì, problemi decennali, Ponte Bailey, la Chiesurazza, via Gresal per stare vicino a casa mia, le manutenzioni che sono state tergiversate per 3 anni perché era importante recuperare la scuola Gabelli, e quindi porto tutti i soldi che avevo di là, li metto sulla scuola Gabelli, e operazioni interessantissime, come operazioni interessantissime per il sindaco, dico che è quella della caserma ex Piave, recuperare un'area importante regalata sostanzialmente da parte del Ministero, e pensare di fare un contenitore per il terzo settore, salvo poi pensare che è meglio venderne un terzo di questa, la parte più importante di questa ex caserma, venderla, cederla a soggetti terzi, svilendo ovviamente il valore di tutto un immobile così importante che vedrebbe investimenti importanti che lui pensa di dire, beh, 1,4 milioni l'ho messo lì per il recupero, per fare 4 sostanzialmente colli di terra e l'illuminazione pubblica. Ci sono questioni che gridano vendetta, le manutenzioni sul territorio. Certo, i ritardi di queste manutenzioni arrivano al nodo, no? Arrivano al pettine, scusate. Arrivano nel momento in cui se ne avrebbe meno bisogno, nel momento in cui questi soldi andrebbero a finanziare, giustamente, come diceva l'assessore Olivotto, una questione importante e sociale. Apro una piccola parentesi sul sociale. Guardate, io ho grida vendetta, guardo qui la Lucia Pellegrini, e lei lo sa benissimo, la questione degli ausili per i disabili e per chi ne aveva fatto richiesta, no? 6 anni, visto che è sempre una questione decennale, 6 anni per tirare fuori una questione così importante e delegarla alla SERSA. Ma scusate, dove eravate in questi 6 anni? Dove eravate? A cercare le pratiche che erano con 2 dita di polvere da una parte all'altra statera. Non parlatemi del sociale, non ditemi che siete tutti belli, un modellino di amministrazione di una città che è presa a modello, no? E poi un'amministrazione che si affida a 1.400.000 euro di sanzioni, sapendo che già il 50% di quelle che ha in casa non sono recuperabili perché non sono esigibili, e pensa che recuperare ovviamente quei 2 autovelox messi giù nuovi, perché la sicurezza è importante, no? Assolutamente, in quella strada certo è importante, ci sono stati dei morti, ma soprattutto in questo frangente fa cassa. 50 sanzioni al giorno la dicono lunga su qual è l'entità effettivamente, perché a fronte di questi investimenti lì in quella strada si devono fare, di questi incassi si deve fare ovviamente anche degli interventi propedeutici alla sicurezza, no? È certo che se fate un rettilineo la gente corre sul rettilineo, no? È ovvio, no? Poi se fate a fianco una pista ciclabile e la gente continua a correre sulla strada statale o sulla provinciale, è ovvio che ci possono essere anche dei morti, no? Ma comunque questo esula sul piano degli investimenti delle questioni. Allora, apro e chiudo una parentesi sugli appalti pubblici, no? Lo sapete bene come la penso, sapete benissimo che la gestione complessiva degli appalti pubblici davvero fa acqua in questo comune, dai piccoli ai grandi, ma perché si è voluto fare acqua, perché si è voluto tirare una riga e dire da qua in su non si fa più niente e da qua in giù faccio gestire a terzi il soggetto, perdendo le professionalità. Sindaco, di cosa parliamo? Delle professionalità che non ci sono più, che non si possono inserire, quando le aveva in comune se le ha fatte perdere. Questa è la questione. Le ho presentato un'interrogazione prima insieme al collega Gamba, proprio per capire questa macrostruttura anche nel settore dei lavori pubblici come viene gestita, perché lei è bravo a chiacchierare, è bravo a fare fuffa, come ha sempre fatto in questi anni in cui l'ho conosciuta amministrativamente. Sarà un bravissimo ragazzo fuori dal contesto amministrativo, ma nel contesto amministrativo, caro sindaco, lei ha dimostrato tutti i suoi limiti, perché li ha infarciti di grasse fandonie, capisci? Sempre sindaco. E non glielo sto dicendo perché sono all'opposizione, è perché non ho visto risultati concreti, e mi pare che anche qualcuno della maggioranza spesso le ha sollevato questo problema, no? Vedo davanti a me De Moliner, vedo davanti a me Ermanno De Col, le ha sollevato il grosso problema di fare tante chiacchiere e pochi fatti. Questa è la questione. Grazie, consigliere Bianchi, prego. Grazie Presidente, ma io sinceramente guardando il bilancio di previsione e anche quello che abbiamo trovato,
è un bilancio che registra una... Consigliere, non si sente. Ha un disturbo, il microfono è disturbato, il suo audio. C'è un che non si capisce da dove venga. Mi sentite adesso? C'è un riverbero sotto, una specie di... Disattivo il video, vediamo se funziona. Stai gracchiando. Provo. Adesso meglio. No, niente da fare. Allora facciamo intervenire il consigliere successivo, lei veda un po' se riesce a risolvere il problema. Va bene. Così? Va bene? Ok. Consigliere Pingitore. Sì, grazie Presidente. No, brevemente, visto che il tempo è corto. Quindi io, avendo diciamo, davanti 9 assessori e 3 consiglieri con deleghe, non riesco a sapere dove partire. Partiamo dal turismo. Pure io mi associo a quello che ha detto la Erika D'Alfare, che a Feltre le cose sono più programmate e quant'altro. Ha parlato di Tantarighieri. Io alla IUCI gli avevo anche consigliato quella volta determinate cose sugli eventi natalizi. Non è che siamo in piena pandemia e si ferma tutto. Oltre alla storia di Dante, io avrei coinvolto anche il Comune di Venezia per quanto riguarda i 1600 anni della fondazione di Venezia, quindi ci sarebbero tante cose da dire. Magari, diciamo, l'iniziativa non è facile da prenderla, però, come dicevano i colleghi prima, se uno vuole può fare tante cose. Ci sono alcuni assessori che hanno nei capitoli di bilancio diversi soldi, altri di meno, però c'è un po' di minestrone, come diceva prima Rufus. E io voglio dire, certe cose ormai si stanno facendo perché arrivano le elezioni, giustamente per farsi vedere. Io lancio anche una solita lancia a favore dell'amico Giannone che diciamo fa quello che può, avendo troppe deleghe. Io vado ogni giorno sì, giorno no a fare sci alpinistica su Nevegal, ogni tanto chiedo al sindaco che è sempre disponibile del DPCM se lo posso fare e lui mi dice no, non lo puoi fare, poi io vado lo stesso. Allora questa è una parentesi. Belle le panchine, iniziamo ad avere una belle panchine, però siamo in ritardo di 9 anni. È la solita teoria della vetrorotto, come diceva il grande sindaco Giuliani di New York, che aveva combattuto anche la criminalità organizzata. In un palazzo, se lasciamo un vetro rotto, dopo 2 o 3 anni abbiamo tutti i vetri rotti. Così è la nostra città. Sono tanti contenitori lasciati così allo sbando senza ripercorrere, perché ogni volta che ci sono prevenzioni di bilancio si parla delle stesse cose, ex Spaldini, Veneto Blu e quant'altro. Quindi ultimamente anche il collega Gamba ha citato l'ex Helvetia, insomma tanti contenitori. Noi non dobbiamo sempre aspettare i privati che facciano le cose, la rotatoria dell'Internet, e tante cose sono state sempre grazie anche ai privati si sono fatte avanti. Quindi è mancata sempre la programmazione, caro collega Cipieni. Io mi collego prima alla storia della neve, visto che me lo permette, che si parla di società partecipate, e la Belluno è una società partecipata ed è l'unica che diciamo non sta avendo perdite rispetto alla Sersa e alla Sportivamente. Cioè, noi non dobbiamo fare una politica banale dicendo le ditte è difficile rintracciarle. Non è così, caro ex collega di gruppo, visto che lei faceva parte del mio gruppo prima. E quindi parlando anche di gruppo, il mio gruppo, il suo ex gruppo, aveva proposto come fiore all'occhiello il parco di Lambioi, e adesso il buon assessore Bogo vedo che se la sta mettendo tutta, sta iniziando a rinascere di nuovo per colpa di Vaia, quindi lì non si può fare niente. Però voglio dire, ce ne sarebbero cose da fare. Sono 9 assessori, per il consigliere con delega ognuno deve fare il suo giorno per giorno, anche se c'è la pandemia. Io non voglio criticare, non fare polemiche, voglio dire sul Nevegale 3 assessori per iniziare a mettere 2 o 3 panchine, cioè, mi sembra abbastanza una cosa assurda, come 2 assessori che vanno a inaugurare un'autoambulanza e poi parliamo di pandemia, cioè in piazza, cioè, voglio dire,
ci deve essere una buona organizzazione con la coperta corta o quello che è, però sempre in maniera mirata. Quindi non voglio ripetere nel passato che 9 anni fa o 4 anni fa, diciamo, se ci fosse stata una politica più concreta e non ad accontentare tutti, perché tanto volta accontentare tutti si è impopolare e quindi non va bene. E quindi così, per quanto riguarda le opere pubbliche, siamo in ritardo, solte cose. L'Unione Montana è in ritardo, io l'assessore Giannone lo capisco, però deve pungolare di più l'Unione Montana. C'è tanti lavori in mano a loro, tipo Castoi, via Castoi, dove c'è un posto stupendo vicino la Cicogna. Abbiamo tanti angoli bellissimi di questa città che, non avendo fatto gli interventi subito quando è successo il degrado e l'assesto delle strade, quindi ci trova sempre con la, come dicevo prima, la teoria del vetro rotto. Questo non è. Poi diciamo l'assessore o il consigliere con la delega alla scuola, che è un cavallo di battaglia di Bello, non so se poi interviene, cioè, non ho sentito niente, hanno tutte le scuole o le sono chiuse e approfittiamo a tenerle, diciamo, manutenzionate. Ce ne sono 25, 40, non so quanto, però ci sono i cortili che sono abbandonati. La scuola verde di Cavazzano c'è il cortile esterno che è pietoso, cioè, lì non lo so, la Belluno pensa a fare economia di scala, però su certe cose c'ha i paraocchi. Sono tante cose da dire, ma non voglio prolungarmi, visto che poi c'è la dichiarazione di voto. Io sono d'accordo che i miei colleghi sono stati abbastanza molto diplomatici e concreti, e quindi per quanto riguarda anche il discorso iniziale della vice sindaco Olivotto, lo sposo pure io. Quello è un discorso veramente da politica nazionale, quindi da campagna veramente elettorale, ed è concreto, un discorso che approvo pure io. Poi giustamente col bilancio si può centrare per quanto riguarda il cambiamento demografico delle persone, però noi nel nostro piccolo possiamo veramente far risplendere questa città, però lavorando ogni assessore, non stare fermo e gravare solo su 2, 3, 4 assessori che hanno più soldi e gli altri devono solo vivacchiare. Quindi non mi voglio dilungare per adesso, perché poi c'ho la dichiarazione di voto. Grazie Presidente. Vediamo se il consigliere Bianchi è riuscito a risolvere il problema. Prego. Proviamo. Ecco, adesso sembra bene. Prego. Bene. Ma allora, noi andiamo a approvare un bilancio che a nostro avviso invece è una pianificazione dei vari capitoli che a nostro avviso risulta armonica e anche sostenibile nel tempo, no? È chiaro che c'è una forte spinta in questo momento verso le importanti opere pubbliche e ne vedremo le conseguenze nei prossimi anni e vedremo anche risultati notevoli nei prossimi anni di tutte queste opere. Partiamo dalla situazione attuale, che naturalmente presenta degli scompensi finanziari che sono significativi, cioè le entrate del comune hanno subito un fortissimo calo. Pensiamo per esempio ai parcheggi, alle minori tasse che entreranno, all'imposta di soggiorno, e nel contempo le uscite anche sono cresciute in modo considerevole. Pensiamo alle società partecipate come la Casa di Riposo, Sportivamente, che hanno richiesto nel 2020 e anche nel 2021 richiederanno le stesse risorse molto ingenti. Sono società sane, ma sono anche esse provate dall'emergenza del Covid, no? Quindi in questo quadro che è pesante, dobbiamo dare merito all'amministrazione di essere riuscita a mantenere il bilancio in equilibrio, che è una cosa non banale, e aver mantenuto anche importanti agevolazioni già concesse, per esempio negli anni passati, no? Mi riferisco a tutte quelle fasce deboli della popolazione, vale a dire quelle che hanno, per esempio, l'attestazione ISEE molto bassa. Cioè, ricordiamoci che l'impatto che questi sostegni hanno sul bilancio è significativo e si rende necessario, quanto mai necessario, mantenerli per sostenere i cittadini più bisognosi che hanno, e non rendere ancora
più precaria, diciamo, la loro situazione economica, no? Sarebbe stato facile per l'amministrazione azzerare gli scaglioni ISEE, per esempio, ma questo avrebbe mandato le famiglie ancora più in sofferenza finanziaria. Quindi questo è un non intervento, diciamo, quello di non aver toccato gli scaglioni ISEE, che ha dato un fortissimo contributo alle famiglie più bisognose. Ecco. Quindi noi riteniamo che questa impostazione di bilancio vada sostenuta e approvata, perché da un lato riesce a coniugare sia lo sviluppo, importanti investimenti per la città, sia la tutela dei cittadini più in difficoltà, mantenendo l'assetto e le agevolazioni pianificate anche negli anni precedenti. Grazie. Allora, consigliere Gamba, prego. Buonasera a tutti. Allora, mi ha fatto piacere qualche intervento da parte anche della nostra consigliera Alfarra, di Rufus e di tutti gli altri consiglieri. La questione mi pare un po' più semplice, io vorrei essere molto pragmatico. Il vice sindaco dice ci serve un nuovo rinascimento. Io dico che ci servirebbe una nuova rinascita, una nuova ricostruzione. È vero, politica di giovani, anziani, la cultura, le donne, la giustizia sociale, è importante che non ci sia l'assistenzialismo, tutte cose meravigliose, tutte cose difficili da concretizzare, da rendere concrete. La cosa che dopo termino molto velocemente, la cosa che mi fa pensare e con dispiacere. Stiamo perdendo l'audio. Consigliere Gamba, non la sentiamo. Mi senti? No. La sentiamo a scatti. No. Io sono... Forse se spegne la telecamera l'audio si sente, provi? Non sento più niente neanche io. Ecco, adesso sentiamo noi però. Adesso io sono come prima. Spegni il video come ho fatto io, Paolo. Pronto? Adesso si sente, prego. Mi sentite? Sì. Pronto? Sì, sentiamo. Sì, ecco, bene. Stavo dicendo, dopo concludo, che la città è priva di obiettivi e non ha una fondamenta su cui si deve appoggiare. È un bilancio che non è una sequela di numeri che potrebbero essere seguibili, che non esiste. Consigliere, di nuovo sentiamo a scatti. Mi dispiace, allora niente, lasciamo stare. Adesso sentiamo bene però. Perché io sono qui. Pronto, mi sentite? Sì, adesso pronto? Sì, no, stavo dicendo per concludere che questo bilancio non è altro fatto da... Non esiste una visione di prospettiva. Perciò io direi di lasciare ai postumi l'ardua sentenza. L'ardua sentenza. L'ardua sentenza. Se siamo stati bravi. Non si sente più in tubo. Che non siete bravi. Questo è, penso. Grazie. Grazie, e purtroppo abbiamo capito il senso ma non abbiamo sentito tutte le parole. Mi pare ci fosse il consigliere Masut. Prego, consigliere Masut. Due parole molto veloci, ma a me sembra che così il bilancio sia positivo. Ecco, ovviamente bisogna tener conto della situazione che viviamo. È da un anno e mezzo anche noi come comune, io parlo del comune in questo momento, che stiamo vivendo
questo dramma del Covid, quindi e con tutto quello che ci va dietro, che lo conosciamo bene. In questo periodo il Comune ha cercato di venire incontro alle categorie più colpite nelle sue possibilità. In questo bilancio è visibile anche un'attenzione alle frazioni, anche a via Tiziano Vecelio, allo stadio. Ci sono parecchie attenzioni sia sul piano urbanistico che sul piano sociale. Abbiamo allo stesso tempo sul turismo c'è un allargamento anche verso gli organismi territoriali, c'è una visione anche forse più ampia. Da un punto di vista della sostenibilità mi pare che stiamo lavorando in questo senso. Cioè ci sono tanti segnali di miglioramento. È evidente che poi ci sono anche delle situazioni più critiche e queste non si possono nascondere, ma è evidente, ma sarà così per tutti, per quelli che amministrano ieri, per quelli che amministreranno domani, insomma, ecco, quindi in questa logica poi c'è anche un'assunzione che il Comune ha fatto, ecco, in questa situazione in cui è difficile assumere e mantenere almeno il livello del personale che c'è. Un'attenzione alle donne che è stata evidenziata anche dagli assessori, ecco, quindi cioè io mi pare di intravedere, ecco, in questo senso uno sviluppo positivo della città. Ecco, per quanto riguarda altri discorsi, ecco, io non mi sento di entrare. Io ho molta ammirazione per chi ha le idee così chiare in questo periodo, che sa tutto cosa deve fare. Ecco, ricordo solo che oggi probabilmente in Francia richiuderanno le scuole, perché voglio dire, io non sono un tutologo, ecco, però mi rendo conto che in certe situazioni forse bisogna anche mettersi nell'atteggiamento di ascolto e un atteggiamento anche di umiltà anche verso chi ne sa un po' di più, ecco, cercando di crescere anche su atteggiamenti di solidarietà e di comprensione complessiva delle persone e delle situazioni. E in questo senso qui, ecco, vorrei dire anche che sulle questioni di cosa può fare il Comune, cosa può fare la Regione, cosa può fare lo Stato, mi pare che ci sia mi pare di capire, io non sono molto esperto, ma voglio dire, non è che il Comune possa fare quello che fa lo Stato o quello che fa la Regione, cioè ci sono delle competenze precise e quindi bisogna anche essere un po' coerenti in questo senso qui, ecco, non si può attribuire al Comune quello che può fare la Regione o lo Stato, bisogna individuare con chiarezza le varie competenze, perché altrimenti rischiamo di fare un calderone, di non far capire assolutamente nulla alle persone, alla gente che magari sta ascoltando. Per quanto riguarda le Olimpiadi, credo che la provincia stia lavorando abbastanza in maniera approfondita su questo ambito, e anche il Comune di Belluno stia partecipando, ecco, in questa visione progettuale che potrebbe anche far parte del Recovery Fund, cosa di cui anche questo Recovery Fund ancora non sappiamo i contenuti adesso, quindi voglio dire, bisogna anche, noi possiamo immaginare tutto, però cioè, io credo che bisogna dare al tempo quello che c'è da fare. Adesso la priorità è i vaccini, concentriamoci sui vaccini e mandiamo avanti le vaccinazioni. Facciamo una cosa fatta bene, vediamo di fare una cosa alla volta fatta bene, perché tutto fatto bene neanche il Padre Eterno, ecco, penso che sia in grado di farlo. Ecco, per cui questo mio intervento qui vuole un po' sollecitare un po' anche la capacità di guardare in una direzione in maniera un po' più univoca e di cercare quello che
che ha un senso di progresso e di sviluppo, senza voler sempre e ostinatamente cercare quello che deve dividere e che deve portare a nessun risultato. Grazie. Altri? Non vedo altri interventi. Allora la parola alla Giunta per la replica. Chi è che replica? Se replica. Prego, sì. Assessore Olivotto. Prego. Microfono. Ma solo per proprio due battute molto veloci, anche forse per chiarire qualche aspetto che probabilmente è stato un po' frainteso. Cioè, per esempio, quando io parlavo di perdita di professionalità, non parlavo in maniera specifica, o non solo, diciamo, non della specificità del comune di Belluno, parlavo delle perdite di professionalità a livello generale, con il fatto che il nostro paese non è evidentemente attrattivo, per cui anche molti giovani se ne vanno. In questo senso io parlavo di perdita di professionalità, rifacendomi al discorso che appunto avevo fatto in apertura. In maniera più specifica, allora, per quanto riguarda il piano degli investimenti, sappiamo che appunto una parte di questo piano è finanziato con le alienazioni, ma come ho detto più volte è la modalità che diciamo applichiamo per avviamo i progetti, eccetera, eccetera. Lo inseriamo nei documenti programmatici, tutte le varie opere che devono essere comunque eseguite, devono andare avanti, e poi non ci fermiamo naturalmente a quello, ma andiamo alla ricerca di fonti di finanziamento alternative, che possono essere o contributi esterni oppure applicazione di avanzo libero di amministrazione. Naturalmente è necessario inserire nei documenti programmatici proprio per partire, per avere una coerenza, partire con la progettazione, perché sappiamo che anche quando andiamo a partecipare a dei bandi dobbiamo avere minimo chiaramente il progetto definitivo a disposizione, e quindi ovviamente questo è il senso. Sul discorso del lavoro delle imprese che diceva il consigliere Damiano, sì, certo, sono d'accordo, tant'è che naturalmente il lavoro è la cosa fondamentale, insomma, lo dice il primo articolo della nostra Costituzione, ci mancherebbe altro. Il lavoro con dignità, naturalmente, con dignità, quindi non soltanto lavoro in sé per sé, ma che sia accompagnato dalla dignità. Quindi l'abbiamo visto anche con la pandemia che cosa significa avere dei lavori super precari senza dei paracadute dietro, perché significa aver letteralmente buttato in mezzo alla strada dall'oggi al domani molte persone che si sono trovate in difficoltà. Poi sulla questione della proposta del sostegno alle imprese, ma ne parlava prima anche il consigliere Bianchi, non è un aspetto che abbiamo chiuso, ma sarà da valutare anche a fronte dei fondi che dovrebbero arrivare dallo Stato. Fondi che il consigliere Damiano appunto ricordava essere previsti all'interno del decreto sostegni. Non abbiamo ancora contezza di cosa arriverà, perché ci sono cifre che ballano dai 500 ai 700 mila euro. Comunque non è che arriveranno milionate, arriveranno per ora sì, qualche centinaia di migliaia di euro, che sicuramente ci permetteranno di andare ad incrementare capitoli di spesa laddove è necessario. Però dobbiamo continuare naturalmente a lavorare da questo punto di vista qua. Non so come possa aver dato, adesso non so come, io adesso parlo per me, ma anche per gli altri, come possiamo aver dato l'impressione che vada tutto bene. Non mi pare che abbiamo detto questo, cioè mi pare che abbiamo esposto tutta la nostra progettualità e le cose che intendiamo andare a fare, però non mi sembra che non sia venuto fuori il fatto che comunque stiamo vivendo un periodo oltremodo difficile sotto molti aspetti, quindi anzi il sindaco prima proprio sottolineava l'impegno che tutti stiamo mettendo, giunta, consiglieri,
uffici e quant'altro, proprio per far fronte alle mille difficoltà che ci troviamo ad affrontare. Per quanto riguarda Nevegal, c'è un cronoprogramma approvato dalla Giunta a livello di obiettivo condiviso con gli uffici, un cronoprogramma che è stato chiaramente esposto alla società Nevegal 2021 nella riunione del 9 marzo di cui parlava il sindaco, cronoprogramma che prevede la pubblicazione del bando tra la fine di settembre e i primi di ottobre, di cui il bando di gara. Sì, consigliera, vedo che la consigliera Del Farra, vedo che fa uno sguardo stupito, ma questi sono i tempi che ci ha esposto la dirigente, e sono tempi comunicati direttamente alla società Nevegal 2021, la quale li conosce perfettamente, perché naturalmente la costruzione del bando è cosa tutt'altro che semplice, Tuttavia è un processo che è cominciato, che sta andando avanti. Abbiamo appunto dato l'incarico al famoso perito, il quale ha cominciato a lavorare a un certo tempo per poter dare la perizia, all'Atere naturalmente sta andando avanti tutta l'analisi economico-finanziaria e tutte le varie questioni, insomma, che devono essere valutate per la costruzione del bando. Si passerà prima in Consiglio Comunale, ci saranno chiaramente le approvazioni degli atti di gara, tutto quello che sarà necessario, ma i tempi della procedura unicamente sono questi. Si accorceranno, saremo tutti molto più contenti. Però la procedura è molto complessa, però è stata esposta chiaramente. È inutile che adesso diciamo che non sia così, perché questi sono i fatti. Quindi se avrà occasione di sentire qualcuno della società glielo confermeranno, ma insomma di fatto lo hanno anche già indirettamente confermato a mezzo stampa, ecco, di essere a conoscenza di questa cosa. Grazie. Assessore Perale, prego. Velocissimamente sulle richieste arrivate per quanto riguarda la cultura, sia il consigliere Dal Farra che il consigliere Damiano hanno parlato di Dante e del presunto poco o nulla che si è fatto. In realtà posso tranquillizzare tutti che abbiamo un programma concordato con il Comune di Feltre e con la diocesi, cioè il seminario diocesano, per portare in giro per la provincia e divulgare anche a livello nazionale lo straordinario manoscritto dei 300 di Dante che abbiamo, dei 100 di Dante che abbiamo, questo trecentesco che abbiamo a Belluno, e all'interno di un programma in cui Feltre farà delle cose, Belluno fa delle cose ovviamente relative a quanto di dantesco abbiamo, cioè porta Dante, non molto di più. Il tutto aveva un cronoprogramma, è stato fatto anche un comunicato stampa, poi bloccato dalla zona rossa, quindi le idee c'erano, il programma c'è, lo faremo in una data successiva, non nel Dante D in cui siamo usciti ovviamente solo su Facebook. Bristot giustamente chiedeva dei silenzi sul Parco delle Dolomiti. Come cultura, per esempio, abbiamo un lavoro che va avanti da un pezzo, portato avanti anche assieme all'assessore Frison, che è la conclusione dei lavori al parco, all'area del centro Piero Rossi, che il parco finanzierà, e quindi per la città sarà finalmente la fine di un altro di quei cantieri storici che erano rimasti aperti per troppo tempo, e che diventerà definitivamente il museo naturale, quindi un ulteriore polo pezzo del polo museale cittadino. E infine i dubbi del consigliere Damiano su le cifre non chiare su quanti saranno i visitatori della mostra di Tiziano. Nessuno oggi può sapere quanti visitatori ci saranno. Noi facciamo una mostra che potenzialmente può arrivare anche a 100.000 visitatori. Nei nostri conti, quelli di bilancio veri, ipotizziamo 30.000, che sono sicuramente un numero minimale. Poi ho detto 40, che secondo me sono il minimo realistico, 80 che è la speranza, restano cifre su cui oggi nessuno può dire di più o meglio, nessuno può neanche negarle, perché stiamo ancora parlando di cose assolutamente per aria. Quindi su questo ci vedremo fra qualche mese, quando finalmente sarà ripartita la vita normale. Grazie. Grazie. Altri? Ma io, se non ci sono altri assessori, direi io due parole. Ma allora, sono tante le cose, diciamo, che sono state osservate, come giustamente fa l'opposizione, questo è il suo ruolo, io lo rispetto, e anzi è un bene che ci sia sempre lo sprone da parte dell'opposizione. Mi fa piacere vedere che ci sono delle osservazioni un po' in ordine sparso,
il che mi fa pensare che probabilmente non ci sono dei macro temi su cui siamo così deficitari, altrimenti sarebbe stata una unità di intenti che invece non c'è stato. Preciso subito, scusate, questo non c'entra con la discussione, ma preciso subito che primo, non mi sono mai vantato, dice Roccon, il sindaco si vanta, io non mi sono mai vantato, tant'è che ho appena ringraziato la giunta, il consiglio, gli uffici, eccetera, perché tutto quello che noi facciamo è il frutto di un lavoro di squadra, quindi non so dove ha sentito dire che io mi sono vantato, né ho mai parlato di rinascimento, non c'entra con la discussione, ma non ho mai pronunciato questa frase. Ringrazio per il compendio di perfetta amministrazione che ci attribuisce il consigliere Dappian, ma non riteniamo di essere assolutamente perfetti. Posso confermare che ce l'abbiamo messa e ce la continuiamo a mettere tutta in ogni ambito, soprattutto in questa situazione di enorme difficoltà. Faccio subito una precisazione. Quando si parla di programmazione, faccio presente che noi non accediamo ad alcuni fondi che altre realtà locali hanno. Quelli sì possono essere parte di una programmazione, perché lì sono stati quantificati e ci sono delle tempistiche. Quando ci sono i fondi di confine si sa quanti soldi arriveranno e quando arriveranno, e correttamente ottime amministrazioni, peraltro, con cui noi collaboriamo tantissimo, giustamente possono fare una programmazione più articolata di quella che possiamo fare noi. Noi che non abbiamo determinati fondi a priori, ovviamente dobbiamo lavorare navigando un po' a vista, portando avanti vari progetti, e quando conosciamo la quantificazione dei fondi e la loro tempistica, immediatamente riassestiamo tutta la nostra programmazione sulla base di questo, perché purtroppo tutto possiamo immaginare, ma senza qualche soldo purtroppo alcune cose non le possiamo sicuramente fare. Sul Nevegal, ha detto benissimo il vice sindaco, quindi questa cosa qua l'abbiamo chiarita. Peraltro invito a rivedere anche la deliberazione consigliare che dà delle tempistiche, ma dà delle tempistiche sull'avvio della procedura, e c'è la deliberazione della giunta che scandisce un cronoprogramma. Per adesso siamo in linea col cronoprogramma, tutti vorremmo fare molto prima, ma ci sono delle regole amministrative che vanno rispettate, che non abbiamo scritto noi e che chiaramente subordinano le nostre attività ad una serie di passaggi di carattere amministrativo, che peraltro coinvolgeranno il Consiglio Comunale, quindi sarà tutto il tempo, tra l'altro, di fare tutte le osservazioni che vogliamo. Per quanto riguarda la questione per quanto riguarda la rigenerazione urbana, mi si chiedeva sulle tempistiche. Le tempistiche sono queste: gli interventi arriveranno tutti più o meno a conclusione prima di fine legislatura. Ci sono due punti di domanda: uno è il piazzale della stazione, che finalmente si è sbloccato, e il Parco della Piave, la cui progettazione è addirittura d'arrivo. Su questi due progetti però ricordo due eventi straordinari. Il primo sulla stazione, quando doveva iniziare la ditta, dovevano iniziare i lavori. Ricordo che un articolo inserito nel milleproroghe, non certo dal comune di Belluno, ma da un governo, il Conte 1, ha bloccato i fondi, per cui non abbiamo potuto far partire la ditta poi ha rinunciato perché non l'abbiamo fatta partire nei termini che sono previsti dalla legge, e questo ci ha fatto ripartire da capo. In quella occasione Dolomitibus ha effettuato una serie di richieste aggiuntive che abbiamo recepito. Penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che se si può migliorare il progetto, tanto meglio migliorarlo. Quindi adesso siamo addirittura d'arrivo e dovrebbe partire la gara. Vedo che qualcuno scuote la testa. Mi riferisco all'emendamento milleproroghe che ha bloccato per 18 mesi l'erogazione dei fondi e che è stato sbloccato soltanto 8 mesi dopo, quando avevamo già fatto le gare d'appalto. Faccio presente perché questo è anche veramente indice di una scarsa capacità di leggere le esigenze del territorio. E quando gli stessi sindaci leghisti hanno protestato e hanno detto ci fate saltare la programmazione, giustamente hanno fatto marcia indietro, però non hanno fatto marcia indietro al 100%. Hanno tolto i ribassi di gara dalle disponibilità comunali che erano inseriti invece nella convenzione originaria, e ovviamente erano stati un elemento su cui tutti i progettisti in Italia avevano fatto affidamento. Ricordo inoltre che Belluno è una delle città attualmente più avanti nello sviluppo del piano di rigenerazione urbana in Italia. Andate a vedere le altre amministrazioni che hanno fatto interventi mediamente più piccoli dei nostri. Detto questo, abbiamo poi avuto altri problemi, chiaramente con il Covid. Sapete che si sono fermati tutti i cantieri, abbiamo dovuto rideterminare le misure di sicurezza, trovare altri soldi per pagare l'aumento della spesa dei cantieri, e non è stato assolutamente facile, però insomma siamo ripartiti e quindi si va abbastanza a conclusione, direi con una tempistica buona complessivamente. Per quanto riguarda la questione della ricerca dei fondi, guardate, io faccio presente questo: quando mi si dice i fondi regionali a disposizione, guardate che la regione ci ha escluso dall'agenda urbana dicendo che noi e Rovigo eravamo delle realtà troppo rurali.
e poi ci ha tolti dal piano sviluppo rurale dicendo che eravamo delle città e non eravamo delle zone rurali. Quindi attenzione, ci sono anche una serie di problematiche tali per cui non è semplice intercettare una serie di fondi, e questo è purtroppo un grosso problema. Però ci siamo riusciti lo stesso, lavorando su altri piani. Io vorrei ricordarvi in questi anni i tantissimi fondi che siamo riusciti a intercettare grazie a un'attività di programmazione per niente facile. I famosi fondi FAMI, lo SPRAR, tutti i fondi sociali che abbiamo preso sono tantissimi, i grossi investimenti in campo dell'edilizia scolastica, siamo andati a pescarci su una serie di graduatorie, una serie di investimenti molto importanti, tant'è che qualcuno di voi ha anche criticato dicendo si spende troppo per la scuola, ma per noi era una questione programmatica, come ho detto all'inizio dell'intervento di apertura, era una questione per noi fondamentale, la scuola, l'educazione, la cultura, eccetera, eccetera, le questioni del distretto del commercio, i bandi di Cariverona vinti, che vi vorrei ricordare che adesso Cariverona fa dei bandi e non distribuisce più risorse a pioggia come succedeva alcuni anni fa. Oggi i bandi vanno vinti e ne abbiamo vinti un numero importante. Per noi era un fatto assolutamente molto positivo, quindi c'è un grande salto in avanti rispetto a questo. E poi, scusatemi, l'effetto leva. Cioè, qua, quando si dice bisogna andarsi a prendere i fondi, ma Belluno ha preso 18 milioni di euro di contributo da parte dello Stato, che vorrei ricordare per il comune di Belluno pro capite è il contributo più grosso in Italia. Nessuna città ha preso una cifra più elevata di quella di Belluno pro capite, e i 18 milioni di euro hanno attivato un totale di 40 milioni di euro di investimenti solo su questa partita della rigenerazione urbana. E vi ricordo anche che nelle pieghe del nostro bilancio si vedono i 18 milioni di contributo e non si vedono ovviamente le restanti cifre, perché l'Agenzia del Demanio ha effettuato una serie di investimenti che non sono nel nostro bilancio, Atere ha effettuato dei suoi investimenti che non sono nel nostro bilancio, Filù ha investito oltre 6 milioni di euro, ma nel nostro bilancio voi vedete 200 mila euro, perché quella è la quota di contributo da parte dello Stato, e una serie di altre partite. Quindi c'è una grossa movimentazione economico-finanziaria che non necessariamente transita dal bilancio del comune, anche se sono stati attivati attraverso questo comune. Per quanto riguarda il tema delle Olimpiadi, io non so per quale motivo si ritenga che Belluno non sia della partita. Io vorrei ricordare che il comune di Belluno in questo momento sta lavorando con tutti gli altri comuni della provincia di Belluno proprio per l'attuazione di un piano infrastrutturale provinciale che risolva una serie di problematiche dal punto di vista viabilistico, e Belluno è all'interno delle priorità con le opere che sono assolutamente fondamentali e necessarie. Abbiamo un rapporto privilegiato e abbastanza assiduo con il Comune di Milano. Adesso ci sono le elezioni e quindi chiaramente l'interlocuzione di carattere politico verrà sospesa per forza, poi la riprenderemo con la nuova amministrazione, e il mio successore la riprenderà ovviamente successivamente. Per quanto riguarda la questione dei ristori, consigliere Damiano, non ci siamo capiti, noi conosciamo molto bene l'entità del ristoro, del decreto ristori, vuole che non li conosciamo, eravamo al tavolo che ha fatto la richiesta e che ha definito gli importi, siamo riusciti a ottenere 50 milioni in più rispetto alla richiesta iniziale, quindi questo è positivo. Abbiamo detto, e lei lo sa perché lei ha condiviso quella scelta, quella di sospendere l'imposta di soggiorno, abbiamo detto che il decreto del riparto non sappiamo se terrà conto del fatto che noi abbiamo sospeso l'imposta di soggiorno ai fini dell'erogazione del ristoro per Belluno. Quindi oggi non sappiamo se arriveranno dei soldi o no, perché noi l'imposta l'abbiamo sospesa. È stata una decisione che abbiamo assunto unanimemente, lei anche spingeva per questa soluzione. Se poi non ci arriva il ristoro, semplicemente non dobbiamo piangere, perché è stata una scelta consapevole. D'altronde l'avevamo detto proprio come controargomentazione, quando si cercava tutti insieme di fare un bilancio fra le cose positive e le cose negative. Sulla scarsa attenzione alle aziende, io vorrei sottolineare questo. Belluno è uno dei 10 comuni in Italia, su 8.000 e passa, uno dei primi 10 comuni in Italia che è stato coperto dall'ultra broadband, che era la richiesta che veniva effettuata, che ci veniva portata dalle imprese, e insieme a noi l'hanno preso Milano, Roma, Firenze, Bologna, tutte città mediamente città metropolitane, e l'unica città piccola è Belluno. Io credo che sia un grosso risultato questo, e questo è un risultato che la ultra broadband non è per le famiglie, è una cosa strettamente legata allo sviluppo delle imprese. È stato fatto questo, e oggi vedete anche voi, tra l'altro, l'ulteriore sviluppo, la fase 2, che fa di Belluno una delle città, per fortuna, più cablate, almeno diciamo nelle zone di montagna, chiaramente. E quindi c'è stato un grosso impegno su questo. C'è stato anche un grosso impegno relativamente alla questione COSAP, i tavolini fuori per i bar e i ristoranti. Abbiamo fatto per primi in Italia la deliberazione che
toglieva la burocrazia per effettuare una serie di operazioni, e successivamente c'è stato anche un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che proprio ha individuato quella misura che noi avevamo già attuato come una misura che si poteva applicare in tutta Italia. Abbiamo applicato lo sconto Tari, l'unica cosa che si poteva fare, il famoso 30% sulla parte variabile, unica apertura che la legge ci ha consentito di fare, e noi l'abbiamo colta al volo. Gli incentivi per via mezza terra, e infatti varie attività hanno riaperto in via mezza terra, e questo credo che sia una grossa novità, poi spostati su via Psaro e su altre zone. Gli incentivi alle imprese del Nevegal, abbiamo messo 50.000 euro per incentivare le imprese del Nevegal se volevano sviluppare dei progetti. Sono arrivate 2 domande e basta, poche, però intanto una di queste potrà subito partire, e questo credo sia un dato positivo. Tutto il lavoro del distretto del commercio con le categorie economiche, la realizzazione del mercato alla Chiesa dei Gesuiti, che è una richiesta che viene proprio dalle attività economiche, e poi scusate le tasse basse, questo non lo diciamo noi, lo dice Confartigianato, le tasse più basse per le imprese in Italia, dei capoluoghi ce l'ha Belluno insieme a Cuneo. Permettetemi, questo credo che sia un elemento molto importante anche di competitività rispetto a zone come Bolzano, Trento, il Friuli Venezia Giulia, che hanno una serie di migliorie dal punto di vista di facilitazioni a cui noi non accediamo, e questo lo sappiamo bene perché tutti penso che condividiamo questa profonda ingiustizia. Per quanto riguarda la questione della perdita di professionalità, anche qua non si travisi, abbiamo parlato chiaramente della perdita di professionalità perché tutti i governi che si sono succeduti nel corso di alcuni anni hanno bloccato la possibilità del turnover. E ricordo anche che fino a poco tempo fa, se il dipendente Massaro andava in pensione nell'anno 2021, per sostituirlo bisognava partire con la procedura di sostituzione a partire dal 1° gennaio 2022. E siccome il tempo medio, questo lo stima il governo, per la sostituzione di una persona è di 18 mesi, perché ci sono 16 adempimenti amministrativi che devono essere effettuati per ogni singola assunzione, e i tempi di concorso, chiaramente si capisce bene che se io vado in pensione nel 2021 non arriva nessuno prima del 2023. Questo non l'abbiamo scelto noi, ma nel fare questo abbiamo perso la possibilità di affiancare il personale, e questo è un dato di fatto. Sull'ufficio gare, consigliere Roccon, l'ufficio gare non poteva andare avanti semplicemente perché ANAC ha stabilito determinati requisiti minimi per la stazione appaltante che noi non potevamo avere. Dovevamo assumere 7 persone, e anche ammesso di avere i soldi per poterlo fare, noi non potevamo farlo perché non si poteva assumere, per le note questioni sono sempre le stesse. Quindi questo per dire che la complessità c'è, e nessuno ha mai detto che non abbiamo professionalità in comune. L'ho detto prima anch'io. Alcune ci sono, ma gran parte di queste ce l'hanno segnalato gli stessi nostri dipendenti, se le sono dovute creare perché la memoria storica non c'era più, cioè è andata via 2 anni prima. Questo è il problema che ha creato questa assurda imposizione da parte dei governi che si sono succeduti. Sulla questione di convertire le grandi tragedie in opportunità, questo è stato fatto. La crisi economico-finanziaria ci ha fatto fare una rideterminazione della spesa molto importante, ci ha fatto lavorare sull'effetto leva, prima probabilmente si lavorava poco sull'effetto leva, adesso è diventato determinante. Si sta lavorando sul recovery proprio sfruttando il Covid per immaginare lo sviluppo futuro quando arriveranno le risorse. Penso alla sostituzione del Ponte Bailey, il ponte sul Piave. Abbiamo colto l'occasione di Vaia per cercare di sistemare una partita molto importante da tutti condivisa, o più o meno da tutti condivisa, che era quella, e lì si siamo andati avanti. Adesso vedremo se la Regione manterrà la parola di inserire questa opera all'interno dell'elenco delle opere. Io mi sono sentito tutte le volte con la Regione mi ha sempre confermata questa volontà. D'altronde non ci avrebbe dato, credo, 200.000 euro di contributo per fare il concorso di idee se non lo avesse voluto fare. Adesso proveremo a vedere. E anche il discorso dei tavolini, dei tavolini, dei bar, dei ristoranti, quel provvedimento ponte che abbiamo fatto potrebbe anche un domani diventare strutturale. Vedremo che cosa diranno le normative, che cosa ci consentirà di fare, cosa non ci consentirà di fare, ma avremo creato un'opportunità da una situazione sicuramente di difficoltà. Per quanto riguarda la caserma Piave, so che non a tutti può piacere questo progetto, ricordo però che lì c'era una volumetria immensa, completamente abbandonata, c'era una foresta in un piazzale che oggi per fortuna non c'è più, c'è qualcuno che si prende a cura di edifici comunali, e lì dentro si fa cultura, si fa sociale. Sì, è certo che è stata una scelta politica, però grazie a questa scelta politica siamo riusciti a trovare i soldi per togliere un pezzo di città dall'abbandono, e prima evidentemente non era stato possibile farlo proprio perché forse non c'era stata un'idea su come recuperare questi edifici. D'altronde altrimenti anche chi ci aveva preceduto avrebbe trovato i soldi e i finanziamenti per poter eliminare questo degrado.
Sul Navegal, peraltro, guardate, possiamo passarci le giornate sicuramente a fare le polemiche, perché il Navegal è una partita così complessa che se fosse facile non sarebbero fallite nel corso degli anni tutte quelle società anche comunali, non sarebbero stati spesi un sacco di soldi. Vorrei ricordarvi che fra i mutui che questa amministrazione ha estinto c'erano anche dei mutui ventennali, trentennali, che erano ripiani perdite proprio delle società che si occupavano degli impianti del Navegal. Quindi evidentemente non è stata una partita facile neanche per i nostri predecessori, che hanno dovuto effettuare varie scelte. Poi allora c'erano degli strumenti, oggi questi strumenti non ce ne sono più, ce ne sono altri e si cerca di in qualche modo stare sul pezzo e andare dietro a queste cose qua. Per quanto riguarda infine l'equità, eccetera, ci viene chiesto di fare il possibile per le famiglie, per creare equità, giustizia. Certo, questo è assolutamente una parte preponderante del nostro programma. D'altronde in questi anni vorrei ricordare che tutte le tariffe sono state portate a ISEE, quindi le tariffe che prima erano uguali per tutti, ora sono differenziate, quindi chi più ha paga e chi meno ha meno paga, fino ad arrivare anche a zero in molti casi. Sono stati introdotti dote sport e dote scuole, estremamente richiesti e sponsorizzati dalle famiglie che abbiamo risolto un notevole problema. Abbiamo pagato noi molti dopo scuola, abbiamo pagato l'anticipazione la mattina, no, per far entrare i bambini prima, abbiamo pagato tutto lo spazio label risolvendo il problema di tutte le persone che avevano problemi di dislessia, problemi di DSA, eccetera, e non c'era questo servizio, e questo servizio c'era soltanto per chi se lo poteva pagare. Adesso c'è per tutti e si paga anche qua in proporzione, quindi c'è una logica. Certo, questo è il frutto di una scelta politica, perché se non fosse il frutto di una scelta politica, le tariffe quando siamo arrivati nel 2012 non sarebbero state uguali per tutti. È una scelta politica di questa amministrazione quella di creare più equità, più giustizia sociale e fare in modo che chi ha meno possa pagare meno. Se questa scelta politica non è condivisa, lo capisco, probabilmente sì, chi ci ha preceduti giustamente aveva attuato la sua idea. Noi non la condividiamo e quindi abbiamo portato avanti una cosa diversa. Mi dispiace davvero che come possiamo dire, mi si accusi di parlare, di fare chiacchiere, in verità, vedete, si fa chiacchiere perché si cerca anche di spiegare alle persone che hanno diritto di conoscere come stanno le cose, si cerca di spiegare in modo più approfondito possibile, più chiaro possibile, i difficili meccanismi amministrativi che creano sempre un sacco di problematiche da questo punto di vista qua. A me pare che in questi anni in verità molti risultati li abbiamo ottenuti. Li abbiamo ottenuti certo con grandi difficoltà, li abbiamo ottenuti, non lo nego, anche nonostante delle difficoltà molto grosse. Certo ve le segnalo, perché io non posso non segnalarvi che abbiamo avuto il Covid e la più grossa crisi economico-finanziaria del pubblico, degli enti locali, intendo dire, in questi anni, perché non è che sono stati elementi che non sono stati determinanti, sono stati determinanti, insomma, quindi questa è una cosa assolutamente molto importante. Però i risultati li abbiamo portati a casa, io non ne ho citati tanti altri, consigliere Roccon, io non voglio essere fastidioso, però faremo anche fuffa, però su molte cose siamo stati molto concreti. Fra questi, uno degli atti che abbiamo portato avanti con maggior concretezza e maggior determinazione è stato risanare il bilancio di BIM GSP, che lei dovrebbe molto ben conoscere, essendo colui sotto la cui egida si è formato il famoso debito, per cui non è che siamo stati soltanto fermi. Peraltro su quello abbiamo fatto pure poche chiacchiere, perché avremmo voluto fare chiacchiere infinite e in verità abbiamo cercato invece di lavorare concretamente per risolvere un problema che era sulla testa dei cittadini, e vorrei ricordare che solo il 30% di quel problema è stato risolto con l'aumento tariffario, e mentre il restante 70% è stato risolto con altri interventi di carattere straordinario. Quindi penso sostanzialmente, insomma, che nessuno sia infallibile. Vi posso garantire che ce l'abbiamo messa tutta in una situazione molto difficile. Vi ringrazio comunque per lo stimolo, perché lo stimolo a fare meglio ci deve essere. Ho fatto opposizione anch'io e quindi essere col fiato sul collo all'amministrazione è giusto, è corretto. Mi piace soprattutto quando veniamo stimolati in modo positivo, propositivo, facendosi notare che si poteva fare qualcosa di più, eccetera. Mi piace un pochino meno quando lo si fa così, tanto per speculare o per cercare di adombrare la incapacità e incompetenza altrui, senza poi alla fine entrare un po' nello specifico. Questo è un peccato, perché credo che le nostre amministrazioni, lo Stato, la Regione, i comuni abbiano bisogno assolutamente di, come possiamo dire, un'attenzione corale da parte di tutti noi nei nostri ruoli, ma sempre assolutamente orientata alla risoluzione dei problemi e non a fare
le beghe politiche fra partiti o fra parti diverse, che io credo abbiano ampiamente stufato le persone. Grazie mille, spero di aver più o meno trattato a grandi linee almeno tutti gli argomenti che sono stati toccati. Bene, allora non so se ci sono altri assessori che avrebbero ancora 3 minuti. Penso di no. No, benissimo. Allora passiamo alle dichiarazioni di voto che si fanno per il tempo di 5 minuti per ciascun gruppo, secondo l'ordine di grandezza dei gruppi medesimi. Quindi iniziamo col gruppo misto. Consigliere Bristot, prego. Mi ha lasciato di stucco parlando del mio gruppo, che è infinitesimale. Ho già premesso nell'intervento precedente la mia dichiarazione di astensione, che è motivata da quanto in parte ho disquisito sul piano di investimenti, perché è vero che molto spesso le opere possono trovare, comprendo, sono stato amministratore anch'io, fonte di finanziamento attraverso le alienazioni, ma quando un piano delle opere pubbliche ha oltre il 55% trova finanziamento attraverso le alienazioni, sappiamo benissimo che vengono portate a termine forse il 45%. E un altro dato suggestivo su cui invito a fare anche dei raffronti, l'ho fatto con altre città capoluogo, con la stessa popolazione della città di Belluno, abbiamo un piano investimenti che veramente è inferiore addirittura a quella del comune di Feltre, ma anche quella del comune di Fermo, che ha poco meno degli abitanti di Belluno. Il mio voto comunque sarà di astensione, lo confermo. Grazie. Civiltà Bellunese, Liga Veneta Repubblica. Consigliere Roccon, prego. Ho ascoltato in parte la replica perché, insomma, il solito pistolotto, come confermavo prima, al di là che la gente dica una cosa o l'altra, pensa ai partiti, sono tutte fuffe queste qui, proprio fuffe, sa, sindaco. Come quella del GSP, lei quando non sa che cosa fare tira fuori la questione del GSP, dimenticando che è stato proprio lei a scrivere a tutti i sindaci che il cosiddetto buco del GSP è stato determinato da una mancanza di aumento tariffario, cosa che io chiedevo fin dall'inizio, se lo ricordi sempre, caro sindaco, e lei era capogruppo del PD quando veniva a contrastare le richieste che venivano fatte all'interno delle varie assemblee. Quindi, per piacere, lezioni da lei, anche no, grazie, sa? E quindi è un voto assolutamente contrario, visto che è addirittura d'arrivo di questa legislatura, di cui per 10 anni, visto che le cose decennali che lei ha sempre trovato, le ha portate avanti anche nei suoi 9 anni negative. Grazie. Fatto Belluno Dolomiti, consigliere Pingitore. Grazie Presidente, visto che già siamo a 5 ore di consiglio, pochi minuti. Allora, volevo replicare in maniera positiva al collega Matteo Bianchi, che gli auguro in questi mesi un in bocca al lupo come Presidente del bilancio, che è un ramo molto difficoltoso e non banale. Io prima di banale non mi riferivo al bilancio, mi riferivo di interventi di nicchia che sono ovvie, scontate e piatte. Quindi banale significa questo, ovvie, scontate e piatte. Quindi l'intervento di Erika D'Alfaro è stato all'incontrario, è stato originale, elegante e propositivo, per non fare un discorso ai miei compagni di partito. Quindi questo volevo dire. Ritornando al discorso che ha fatto Masucchi, lui l'ho visto un po' impacciato, quindi l'ho visto nella banalità. Cioè, voglio dire, io non ho parlato di roba nazionale o regionale, ho parlato semplicemente di robe non banale, ma diciamo scontate, voglio dire scontate, ordinaria amministrazione, questo volevo dire. Quindi è quello, non è che stiamo parlando della luna o il pozzo. Di originale c'è, che quando abbiamo ultimato il Fulcis, di originale ci poteva essere quella che noi avevamo già gli impianti di risalita funzionante e assieme a Cortina facevamo delle gare diciamo racchiuse ad agoniste. Quindi queste sono le cose opposte alla banalità. Ma la banalità io intendevo non il bilancio, che lo sta portando veramente in maniera egregia l'assessore Rivolto, ma a quelle scelte di normale amministrazione. Quindi questo è come noi quando è successo nel 2009 che
la scuola Gabelli è crollata non per colpa nostra, ma perché il tetto, diciamo, è crollato, era una cosa vecchia da anni, e in 40 giorni è stato fatto il prefabbricato a Parco Città di Bologna. Quindi quello è stato un intervento originale e fatto in pochi giorni. Quindi volevo spiegare questo, la banalità. Noi non vogliamo essere banali, ma propositivi, quindi come dice il sindaco, che ringrazio, facciamo opposizione, ma non in maniera ostruzionistica o quant'altro, propositiva. Riguarda, e noi votiamo contro, mi sarei astenuto in questo momento per la pandemia. Dicevo al collega Masucco, non bisogna distinguere il Covid con il manuale di amministrazione che fa il comune, la Belluno ha sempre funzionato. Quindi c'è due società in perdita, capire, però la parte che è funzionante non bisogna confondere l'uno con l'altro. È chiaro questo. Poi per quanto riguarda le nevicate, il signor sindaco lo voglio correggere, perché dopo gli anni 90 sono state almeno 6-7 nevicate, perché vedevo i mezzi dell'esercito intervenire nei comuni. Però adesso, vedete, non mi ricordo, ma senza nessuna polemica. Vi ringrazio, il mio voto è contro. Grazie. Obiettivo Belluno, Fratelli d'Italia. Chi interviene? Io Presidente. Allora, prego. Con un moto d'impeto, dopo aver ascoltato la replica del signor Sindaco, mi sarebbe venuto ad andare in municipio e cedergli volentieri la mia toga, perché ha fatto a tutti gli effetti l'avvocato d'ufficio. Laddove la causa è onestamente una causa persa in partenza. Mi passi l'espressione che non vuole essere irrispettosa e ci mancherebbe altro, ma è come se avesse difeso ad esempio Pietro Maso, la cui difficoltà tecnica era evidente a livello giuridico, e allo stesso modo la colpevolezza era pressoché data, visto che era reo confesso. Ma signor Sindaco, dovere di verità, ci torno. Allora, intanto io prendo atto con favore che il vice sindaco ha preso in questa sede l'impegno, e quindi con essa l'impegno della Giunta, di valutare la questione dei fondi alle imprese, così come il coinvolgimento chiesto da oltre un anno delle categorie economiche insieme alla parte politica di maggioranza e minoranza, come è stato fatto in altre realtà a noi vicine, ad esempio Feltre. Esperimento riuscito, proficuo, nell'interesse di tutti, non di una sola parte politica, e non vedo perché non si possa e non si debba fare nel comune capoluogo. Anche questo è un ruolo del comune capoluogo. Poi il sindaco ha lamentato che le opposizioni nella loro generalità non hanno affrontato i macro temi, ma è una questione di tempo, perché avendo contingentato la discussione giustamente non abbiamo potuto approfondire in maniera iperarticolata. Però su alcune questioni siamo andati e torneremo. Allora, dovere di verità. Intanto abbiamo assistito, e lo dico col massimo del rispetto per l'uomo di cultura Marco Perale, a un balletto di cifre. Nel primo intervento ha parlato da 40 a 80 mila potenziali visitatori, poi si è passati da 30 a 100 mila. Cioè non è chiaro il range, allora bisogna avere almeno un'idea precisa. Dopodiché, altro elemento oggettivo, dovere di verità, il 56% degli impegni per opere pubbliche è determinato da alienazioni. Quindi su 9 milioni e 800 mila fondi stanziati per il 2021, 5 milioni e 500 mila sono di alienazioni, quindi fondi del tutto aleatori. Dato numerico indiscutibile, non è né fazioso né di parte. Dopodiché io registro che l'assessore di riferimento non sapeva, caro signor sindaco, che c'era uno stanziamento di 250 milioni di euro per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, e so altrettanto bene che io ho proposto la sospensione non per questo solo primo trimestre, ma in prospettiva, e a beneficio di tutti, brevissimamente, leggo cosa dice l'articolo 23 al riguardo. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021 per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e del contributo di sbarco. Dovere di verità, non illazioni o arrampicate sugli specchi. Aggiungo, sull'auditorium di cui ha fatto vanto tanto il sindaco quanto l'assessore di riferimento, leggendo il bilancio in maniera un po' più approfondita ed obiettiva, si vede che ci sono 600.000 euro stanziati per il 2021, sempre frutto di alienazioni per quanto riguarda il restauro della sala, ma poi ci sono aggiuntivi
300.000 euro per il 2022, sempre frutto di alienazioni, quindi aleatori, per quanto riguarda l'adeguamento della facciata. Questo è il primo esempio. Secondo esempio, su InLab, noi come consiglieri comunali, nelle sedi preposte, non abbiamo più avuto alcuna notizia. E io onestamente, signor Sindaco e signor Assessore, non mi accontento di una risposta per inciso, sia pure il FESO ha fatto riferimento anche l'assessore all'ambiente, però non mi accontento dell'espressione abbiamo una call per quanto riguarda i risultati di InLab, i cui esiti sono del tutto fumosi e comunque non conosciuti. Altra considerazione. Terza, sulla panoramica, proprio per rappresentare la differenza e lo iato tra il promesso e il fatto. Sulla panoramica avevamo presentato un'interrogazione per quanto riguarda le opere pubbliche che sono un volano economico per il turismo, per il lavoro a cui tanto dite di tenere. Beh, sulla panoramica c'è stata un'interrogazione via Dino Buzzatti presentata il 19 novembre del 2019, alla quale è stata data risposta da lei, signor Sindaco, il 29 novembre del 2019, laddove lei ha detto testualmente, leggo uno straccio, sicuramente verranno fatti degli interventi e ovviamente rientrano nella programmazione pluriennale che facciamo. C'è qualche indicazione nelle opere pubbliche della panoramica di via Dino Buzzatti a fronte di quello che lei ha dichiarato nel novembre del 2019? Zero. Stesso discorso vale per quanto riguarda le fontane, tema attinente al turismo, alla cultura, alla bellezza della città. Anche qui, ma non per autoincensarmi, per evidenziare quella che è la verità e quella che è la fuffa. Allora, Consiglio Comunale del 12 aprile 2019, interrogazione del sottoscritto per quanto riguarda una specifica fontana di Via Rugo. L'assessore di riferimento rispose in quel contesto 12 aprile 2019, quasi 2 anni fa. Prossimamente penseremo a un progetto complessivo e cercheremo di trovare delle risorse, magari anche affidandoci a dei bandi che possono provenire dalla Regione. Non ho visto, deve concludere. Non ho visto nel piano delle opere pubbliche alcun riferimento. Allora, mi riservo l'ultima considerazione che era sul metodo. Qualcuno ha detto entriamo nel nuovo rinascimento. Beh, io direi che lo slogan è usciamo dal Medioevo. Grazie, signor Presidente. Grazie. Però l'interpretazione storiografica del Medioevo è molto in discussione ultimamente, perché non è vero che furono anni bui, tant'è che il Rinascimento fa parte del Medioevo. Ma a questo punto tocca al Partito Magari l'alto Medioevo, Francesco. Tocca al Partito Democratico. Prego, consigliere Bello, credo. Sì, Bello. Sì, grazie Presidente. Allora ho 5 minuti, vero? Beh, quello che discutiamo oggi è l'ultimo bilancio importante prima della conclusione di questa consigliatura, poi ci saranno ritocchi e quant'altro, eccetera. Poteva essere l'occasione per un cambio significativo di passo nelle politiche di centrosinistra. Invece siamo di fronte, secondo noi, ad un'altra occasione persa. Ed è un'altra occasione persa non solo per i temi, guardate, che a noi sono più cari, quelli del welfare, del sostegno alle famiglie, alle fasce deboli della popolazione, della promozione della cultura, dell'attenzione alla scuola, alle politiche giovanili. Faccio solo 2 esempi. In un momento in cui a livello nazionale si va verso una rivisitazione delle politiche familiari, penso all'assegno unico che è stato approvato ieri l'altro, noi siamo ancora fermi alle politiche dei bonus, dei vari dote scuola, delle varie dote sport, eccetera. Voi pensate che il tema della natalità, che una famiglia decida di fare più figli perché avrà un'elemosina sulla scuola o sullo sport, eccetera, il tema della natalità che ha sollevato in maniera anche molto interessante l'assessore Olivotto, sarà dal nostro punto di vista nel lungo periodo molto più grave di quella che invece è l'emergenza della pandemia. Il secondo esempio, quanti faremo anche sui temi della cultura? Bene, il bus de Buson, finalmente diciamo noi, no? Ma resta anche questo un faremo, come la mostra del Tiziano. A proposito, io non ho visto nel bilancio i fondi esterni, sponsor, eccetera. Speriamo che non si traduca questo in un grande buco per domani. Ed è un'altra occasione persa, guardate, anche sui temi del turismo, del lavoro, del commercio, del rilancio del centro storico, dell'attenzione alle frazioni, del decoro e la riqualificazione urbana.
Era un'ultima occasione ed è un'ultima occasione in cui voi testimoniate, dal nostro punto di vista, testimoniate tristemente di non essere all'altezza delle aspettative di una città che soffre, guardate, non solo i problemi dovuti all'emergenza in corso, ma di problemi strutturali, come quelli relativi alla viabilità, all'edilizia scolastica, ai servizi, eccetera. Il bilancio è l'azione politica più importante di un'amministrazione perché stabilisce in quale direzione vanno e con quali priorità devono andare i denari dei cittadini. Non può essere l'occasione per i vari gruppi di accontentare i propri elettori. Ti ho promesso che mettevo i lampioni e quindi l'ho fatto, il campo da calcio, eccetera. Ma non può essere neanche l'occasione per dire io ho fatto, io ho risolto il tema dei tagli nella bretella stradale, dell'asfalto, eccetera. I legittimi interessi dei cittadini devono armonizzarsi. E qua viene fuori il discorso della visione, dell'anima di cui parlava Erika prima, no? Di una visione di bene comune che voi non siete mai stati in grado di offrire. Perché? Perché secondo noi, secondo il nostro punto di vista, avete rinunciato a progettare, a governare i processi, a pianificare delle soluzioni che siano durature ai problemi vecchi e nuovi di questa città. Avete rinunciato al vostro compito di indirizzo politico e vi siete lasciati condizionare da una visione tecnica dei problemi. Insomma, ancora una volta, guardate, ci mettete nelle condizioni, pur con tutta la buona volontà, di non poter approvare appieno questo bilancio previsionale. Ben inteso, noi ci rendiamo conto che questo bilancio è fortemente condizionato dalla crisi globale che stiamo vivendo. Qualcuno ha detto che non poteva che essere un bilancio tecnico o poco più, perché ci sono delle spese alle quali non si possono rinunciare, le partecipate, i servizi essenziali, alcune opere già programmate. Questo lo capiamo assolutamente. Quel che risulta però incomprensibile, lo diciamo ancora una volta dai banchi virtuali di questo Consiglio, è perché la domanda di fondo è questa. Perché ancora una volta avete voluto fare da soli? Non avete cercato la collaborazione, almeno su quei temi che sapete che ci stanno a cuore? La nostra non è mai stata, e guardate, sottolineo con forza, non è mai stata una opposizione demagogica e populista. Abbiamo spesso acceso il dibattito per offrire delle visioni diverse di integrazione, proposte costruttive con un'unica idea guida, il bene della città e delle donne e degli uomini che la vivono. Ci siamo chiesti più volte, Erika ed io, se il nostro doveva essere un ruolo di pura testimonianza, magari fedeli ad un'idea, ad un progetto, eccetera, in contrapposizione a una sostanziale inerzia. Sarebbe stato facile, guardate, potevamo arroccarci nelle nostre convinzioni, nelle nostre posizioni politiche. Crediamo invece che la pura testimonianza non sia utile alla città. Cito rapidissimamente Aldo Moro nel suo ultimo discorso al Parlamento del febbraio del 78, prima di essere rapito dalle BR, con l'intento di aprire al Partito Comunista di Enrico Berlinguer, richiamava la Democrazia Cristiana a superare le posizioni testimoniali per promuovere una iniziativa coraggiosa. Ecco, questa è la parte propositiva del mio discorso di oggi, della mia dichiarazione di voto. Anche a noi oggi è richiesto il coraggio di aprire una stagione nuova. Di aprire una stagione nuova partendo sicuramente dai fondi Covid in arrivo e cogliendo quei segnali di buona volontà, di apertura alla collaborazione, di desiderio presenti in alcuni di voi, penso a chi ha lavorato al bilancio, cercando di non restare schiacciato, ecco, nella realtà cruda dei numeri. Un desiderio, dicevo, di sperimentare strade nuove, mettendo al centro l'azione politica, i cittadini e tra loro quelli più deboli, quelli resi ancora più fragili dal persistere di questa pandemia. Allora, a voi chiedo, in conclusione, di riconoscere, per poterli superare, i limiti della vostra azione politica. A noi chiedo la forza di superare certe impostazioni vecchie del Partito Democratico. Insieme possiamo costruire la Belluno di domani. Noi ci crediamo, guardate, gli elettori del PD, sono sicuro, ci credono, del centro-sinistra intero ci credono, perché Belluno deve tornare ad essere la guida dell'intero territorio provinciale e deve vedere restituita la speranza, specie alle nuove generazioni. Noi ci saremo, l'intero PD ci sarà e sono sicuro che anche le 3 liste che amministrano oggi, pur orfane del loro sindaco, vorranno essere protagoniste in questo ambizioso progetto. Il nostro voto sarà di astensione. Grazie. Grazie. Andate un po' fuori dal tempo, però sembrava stesse sempre finendo e quindi non l'ho interrotto. Prego, consigliere Dappian, Lega Nord, Liga Veneta. C'è il consigliere Dappian che parla. Sì, ho saltato il collegamento.
Allora, direi che dopo aver sentito le relazioni iniziali e poi la successiva chiusura del sindaco, sono sempre più convinto che questo è proprio un governo tecnico e di politico ha veramente poco. Vorrei esplicitare alcuni punti che poi porteranno alla dichiarazione di voto e voglio partire da un aspetto positivo, che è l'imposizione fiscale che non si è modificata, che quindi questa amministrazione è riuscita a tenere sui livelli bassi. Però poi ho dei punti che sono dei dubbi, delle domande, e sono dubbi che mi nascono sul futuro. Il futuro? Consigliere? Non c'è futuro. Il futuro è finito. No, ogni tanto parte. Prego, consigliere Lappiani. Allora, i dubbi, dicevo, sulla Belluno, i dubbi sulla poca incidenza che ha il comune di Belluno in BIM GSP, dove contiamo come un comune piccolissimo, e qui bisognerebbe incidere molto di più. E poi ho i punti negativi. I punti negativi sono le alienazioni, sono gli investimenti nelle opere, sono la viabilità che non ha una programmazione, sono le frazioni e il centro storico dimenticate o comunque trascurate, sono le imprese e le attività economiche, è l'utilizzo delle maggiori risorse dello Stato, che qualcosa c'è, quindi bisognerebbe utilizzare meglio forse di adesso, è la promozione di Belluno come capoluogo delle Dolomiti. Per queste motivazioni il nostro voto sarà contrario. È scomparso proprio mentre dichiarava il voto il consigliere Lappiani. Mi pare che abbia detto che il voto è contrario, no? Consigliere Sovilla? Boh. Sì, ha detto voto contrario. Contrario, benissimo. Passiamo a Belluno di più, che forse però non ha nessun rappresentante adesso, perché il consigliere è dovuto andare via e così anche la consigliera Olivotto. Belluno di più o Belluno di tutti, sì, Francesco? Scusate, è vero, Belluno di più. Abbi pazienza, Gian Giacomo. Figurati, ci mancherebbe. Sono 6 ore, andiamo avanti e sono un po' stanco. Infatti. Prego, Gian Giacomo. Belluno di più. Sì, buonasera a tutti, infatti ormai l'ora è tarda, per cui mi limiterò solo a confermare quanto detto dal consigliere Bianchi in discussione e sintetizzo. Nella difficoltà complessiva del momento, il valore delle scelte operate nell'ambito del sociale, nello sport, con l'apertura della piscina, il mantenimento della tassazione esistente, il supporto alle società partecipate, sono principalmente i motivi per cui il nostro voto sarà favorevole. Ricordo inoltre che il Comune, sempre nonostante il momento, paga sempre i propri creditori, cosa non così usuale negli enti pubblici e nelle società pubbliche in senso lato. Per il Nevegal, su cui stiamo lavorando alacremente, che si possa credere da parte di alcuni soggetti, sappiamo solamente bene come è finita la commissione preposta e chi la presiedeva. Chiedo solo infine all'assessore Giannone di ricordarsi nelle sue opere, peraltro meritorie, la strada del cimitero di Antole, che come lui ben sa e tutti sappiamo è un'opera molto molto attesa. Il nostro voto è favorevole. Grazie, adesso veniamo davvero a Belluno è di tutti e quindi al consigliere Gamba, Olivotto, Serragiotto o Longo, ma mi pare che non ci sia più nessuno. Il consigliere Gamba mi ha scritto che doveva assentarsi, peraltro gli ho rappresentato la possibilità di mandare una nota scritta visto che non abbiamo sentito l'intervento, però come dichiarazione di voto non c'è nessuno che la faccia, quindi passiamo insieme per Belluno. Prego, consigliere De Pellegrin. Consigliere De Pellegrin? Beh, io vedo, Ermanno, fai tu la dichiarazione di voto? Se volete fate un rewind, la faccio io. Sì, la faccio io. Ah, chi? Ah, beh, la dichiarazione di voto è presto detta. Siccome io sono reduce da un po' di traversie,
ho mirato più a salvare la pelle piuttosto che al bilancio del comune. Ho seguito con molta attenzione, come si dice sempre, con molta attenzione, qualche volta di più, qualche volta di meno. Comunque, che mi ha pienamente soddisfatto perché la visione c'è, caro Bello, almeno nel mio vice sindaco, la Lucia. E quindi grazie anche a lei e soprattutto a lei che il mio voto e il nostro voto sarà favorevole. Grazie. In movimento. Eccoci qua. Prego, consigliere Cedeni. Buonasera. Io rubo la frase di Masut. Io ho molta ammirazione per chi oggi ha le idee chiare e sa già tutto. Io ne ho poche, confuse, qualcuna ce l'ho, ma pazienza. Allora... No, te sei sempre forte, ci viene, non fare il falso sì. Modesto. Grazie. Come l'aceto. Allora, quando si parla di bilancio è sempre interessante, difatti sono solo le 7:30 ed è sempre bello star qui con voi e ascoltarvi. È il solito gioco delle parti, la maggioranza fa la maggioranza, la minoranza fa la minoranza. La maggioranza porta avanti il suo programma elettorale con convinzione e anche bene, a mio avviso, con tutta la giunta, compresi gli assessori di movimento. I servizi essenziali sono sempre garantiti anche con questo bilancio in assenza di dati certi. È un bilancio che ha comunque un'attenzione, che è un bilancio, un'amministrazione di centro-sinistra, caro Bello, che ha, caro Bello in tutti i sensi, bello e bellissimo, che ha sempre ha sempre presentato attenzione alle fasce più deboli, ai giovani, alle famiglie, agli anziani, a tutta la cittadinanza nella sua globalità, senza personalismi di alcun genere, e attenta, come gli assessori hanno detto, sia Lucia sia il sindaco, all'equità fiscale e sociale. E quindi per noi, per io che sono 10 anni che sono qua e per il mio gruppo è motivo di orgoglio presentare anche quest'anno questo bilancio. Dopodiché potrei anche fare, per quel che riguarda la minoranza alle volte fa delle proposte che noi cogliamo. Prendo ad esempio il parco di Lambioi, caro Francesco, che 10 anni fa tu non eri nel patto, adesso l'amministrazione l'ha fatto suo, invece di chiamarlo parco patto di Belluno, l'ha chiamato parco fluviale di Lambioi, però fluviale, sì. A me non dà nessun fastidio se l'amministrazione volesse mettere una targhetta ad onore e gloria del patto per Belluno Dolomiti. A me non dà nessun fastidio, insomma, quando le idee sono buone vengono accolte, seppur magari non dando giusto merito a chi le ha proposte. Alle volte la minoranza fa appunto la minoranza, solo critiche, alle volte faziose e strumentali, per cui vorrei anche fare un'esagerazione esagerata e prendetela per tale. Anche Biden in America sta portando avanti una riforma che pur nella diversità del paragone mira al sociale e mira ad aliquote fiscali crescenti, dove chi ha di più paga di più, come è giusto che sia dal mio punto di vista. E qui ci lasciamo per questa sera, il nostro voto sarà senz'altro favorevole e andiamo avanti. Grazie e arrivederci. Ci lasciamo su questo punto? No, ci lasciamo su questo punto. Potrei anche aggiungere che se avessimo un fondo sovrano alle spalle avremmo le serpentine sotto le strade, ma questo purtroppo non ce l'abbiamo e quindi dobbiamo accontentarci. Grazie. Comunque non ci lasciamo perché dobbiamo fare 16 votazioni e poi abbiamo ancora punti all'ordine del giorno. Allora, a questo punto possiamo passare alle votazioni che sono divise, delibera per delibera, e sono sempre doppie, nel senso che c'è sempre anche l'immediata eseguibilità. Quindi prego anche gli scrutatori di ricordarmelo se su qualche punto dovessi sbagliare. Allora, punto 11. Approvazione dell'aggiornamento al documento unico di programmazione 21-23. Prego, segretario.
Sì, subito Presidente. Damiano. Contrario. Bello. Astenuto. Bianchi. Favorevole. Bortoluzzi. Favorevole. Bristot. Astenuto. Cibien. Favorevole. Ciociano. Favorevole. Tapian. Contrario. Darfarra. Astenuta. De Col. Favorevole. De Moliner. Favorevole. De Pellegrin. Favorevole. De Toffol. Favorevole. Gamba. Gamba è uscito, se non ho capito male. Sì, Lecis era entrato invece, vero? Favorevole. Sì. Longo è andato via. Massaro. Favorevole. Masut. Favorevole. Melis. Favorevole. Mongillo. Favorevole. Polini. Favorevole. Olivotto è andata via. Pingitore. Contrario. La Sera Berna. Favorevole. Reolone è andato via. Assente. Roccon. Contrario. Sala. Favorevole. Savasta. Favorevole. Serra Giotto. Non c'è. È andato Gianni via. è uscito. Ok. Sovilla. Contrario. Stella. Contrario. Talamini. Favorevole. Grazie. Allora, esito della votazione sul punto 11. 27 presenti, 3 astenuti, 24 votanti, 6 contrari e 18 favorevoli. Quindi la delibera è approvata. Passiamo alla votazione sull'immediata eseguibilità. Prego, segretario. Damiano. Contrario. Bello. Astenuto. Bianchi. Favorevole. Bortoluzzi. Favorevole. Bristot. Astenuto. Cibien. Favorevole. Ciociano. Favorevole. Tapian. Contrario. Darfarra. Astenuta. De Col. Favorevole. De Moliner. Favorevole. De Pellegrin. Favorevole. De Toffol. Favorevole. Gamba è assente. Lecis. Favorevole. Massaro. Favorevole. Masut. Favorevole. Melis. Favorevole. Mongillo. Favorevole. Nicolini. Favorevole. Vincitore. Contrario. La Sera Berna. Favorevole. Roccon. Contrario. Sala. Scusi, favorevole. Savasta. Favorevole. Serragiotto è andato via. Sovilla. Contrario. Stella. Dato. Stella è uscito. Eccola, sì, l'aveva segnato per la verità. Ok, grazie. Talamini. Favorevole.
Allora, è giusto così? Sì. Era uscito Stella. Allora, sì, presenti 26, astenuti 3, votanti 23, contrari 5, favorevoli 18, quindi l'immediata eseguibilità del punto 11 è approvata. Aree e fabbricati da destinarsi alla residenza alle attività produttive terziarie ai sensi delle leggi 167 del 62, 865 del 71, 457 del 78. Prego, segretario. Qui non c'è l'immediata eseguibilità. Procedo, Presidente? Sul punto 12 non c'è l'immediata eseguibilità. No, non la vedo. Bon. Va bene, allora prego, segretario. A Damiano? Astenuto. Scusi. Bello? Astenuto. Astenuto. Bianchi? Favorevole. Bortoluzzi? Favorevole. Bristot? Tenuto. Cibien? Favorevole. Ciociano? Favorevole. Dapian? Contrario. Scusi? Contrario. Mi scusi, non avevo capito. No, Contrario. ci mancherebbe, chiedo scusa. Dal Farra? Astenuta. Ok. De Col? Favorevole. De Moliner? Favorevole. De Pellegrin? Favorevole. De Toffol? Favorevole. Gamba è assente. Lecis? Favorevole. Massaro? Favorevole. Masut? Favorevole. Melis? Favorevole. Mongillo? Favorevole. Nicolini? Favorevole. Vincitore? Contrario. Stasera Berna? Favorevole. Roccon? Contrario. Sala? Favorevole. Savasta? Favorevole. Terragiotto? Non c'è. Sovilla? Contrario. Stella? C'è. È uscito, giusto? Scusatemi. Un attimo che li segno. Sovilla. Ok. Stella è uscito. Talamini? Favorevole. Ok. 18, 4 e 4. Grazie. Allora, 26 presenti, 4 astenuti, votanti 22, contrari 4, favorevoli 18, quindi il punto 12 è approvato. Non necessita di immediata eseguibilità. Punto 13. Approvazione del regolamento per l'istituzione della disciplina del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione all'esposizione pubblicitaria. Segretario, prego. Damiano? Contrario. Bello? Favorevole. Bianchi? Favorevole. Bortoluzzi? Favorevole. Bristot? Tenuto. Cibien? Favorevole. Ciociano? Favorevole. Tapian? Contrario. Dal Farra? Favorevole. De Col? Favorevole. De Moliner? Favorevole. De Pellegrin? Favorevole. De Toffol? Favorevole. Gamba? Assente. Lecis? Favorevole. Massaro? Favorevole. Masut? Favorevole. Melis? Favorevole. Mongillo? Favorevole. Nicolini? Favorevole. Vincitore? Contrario. Sera Berna? Favorevole. Roccon? Contrario. Sala?
Favorevole. Savasta? Favorevole. Serraggiotto? Sì, Savasta favorevole. Serraggiotto assente. Sovilla? Contrario. Stella assente. Talamini? Favorevole. Benissimo, allora, presenti sempre 26, un astenuto, quindi votanti 25, contrari 5, favorevoli 20, quindi il punto 13 è approvato. Adesso votiamo l'immediata eseguibilità. Scusa Francesco, puoi ripetere i voti per favore? Scusami. Dunque, cos'era? Un astenuto, 5 contrari e 20 favorevoli? Così. Sì. 26 Grazie. presenti, un astenuto, 25 votanti, 5 contrari e 20 favorevoli. Bene, adesso passiamo alla immediata eseguibilità. Presidente, procedo? Sì, prego, prego. Ah, scusi. A Damiano? Astenuto. Bello? Favorevole. Bianchi? Favorevole. Portoluzzi? Favorevole. Ristot? Tenuto. Cibien? Favorevole. Ciociano? Favorevole. Dapian? Contrario. Alfarra? Favorevole. De Col? Favorevole. De Moliner? Favorevole. De Pellegrin? Favorevole. De Toffol? Favorevole. Lecis? Favorevole. Massaro? Favorevole. Masut? Favorevole. Melis? Favorevole. Mongillo? Favorevole. Nicolini? Favorevole. Vincitore? Contrario. Casera Berna? Favorevole. Roccon? Con? Franco? Roccon? Contrario. Contrario. Ok. Sala? Favorevole. Savasta? Favorevole. Serraggiotto è assente. Sovilla? Contrario. Talamini? Favorevole. Grazie. Allora, presenti sempre 26, astenuti 2, quindi votanti 24, contrari 4, favorevoli 20, quindi l'immediata eseguibilità del punto 13 è approvata. Punto 14. Approvazione del regolamento per l'istituzione della disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e relative tariffe. Prego, segretario. Damiano? Contrario. Bello? Favorevole. Bianchi? Favorevole. Portoluzzi? Favorevole. Ristot? Astenuto, scusate. Bien? Favorevole. Ciociano? Favorevole. Dapian? Contrario. Alfarra? Favorevole. De Col? Favorevole. De Moliner? Favorevole. De Pellegrin? Favorevole. De Toffol? Favorevole. Gamba? Assente. Lecis? Favorevole. Massaro? Massaro? Favorevole, non mi funzionava. Masut? Favorevole. Melis? Favorevole. Mongillo? Favorevole. Bini? Favorevole. Vincitore? Contrario. Berna? Favorevole. Dille di no. Roccon? Contrario. Sala?
Favorevole. Basta. Favorevole. Serragiotto è assente. Sovilla. Contrario. Stella è assente. Talamini. Penso che Sovilla abbia votato, segretario. Mi scusi, sì, Sovilla no, Sovilla ha votato contrario. Poi c'è Stella che è assente. Talamini. Sì, favorevole. Ok, bene. Ok, grazie. Bene, allora presenti 26, un astenuto, quindi votanti 25, contrari 5, favorevoli 20, il punto 14 è approvato. Adesso passiamo alla immediata eseguibilità. Damiano? Astenuto. Segretario, lei ha il microfono spento. Scusatemi, ecco perché. Allora, Bello. Favorevole. Bianchi. Favorevole. Bortoluzzi. Favorevole. Bristot. Tenuto. Cibien. Favorevole. Ciano. Favorevole. Pian. Astenuto. Parra. Favorevole. De Col. Favorevole. De Moliner. Favorevole. De Pellegrin. Favorevole. Segretario, ha di nuovo il microfono spento. Scuso con il consiglio, però si attiva da solo, chiedo scusa. Non so come sia possibile, però va bene. Comunque, De Toffol. Favorevole. Ok. Lecis. Pier Enrico. Lecis. Favorevole. Ok, grazie. Massaro. Favorevole. Masut. Favorevole. Melis. Favorevole. Mongillo. Favorevole. Nicolini. Favorevole, scusate. Prego. Vincitore. Contrario. No, scusa, astenuto. Astenuto, va bene. Rasera Berna. Favorevole. Roccon. Consigliere Franco. Roccon. Contrario. Com'è però? Sala Nadia. Assessore De Biasi, per Favorevole. favore, Aiuto. spenga il microfono. Savasta. Favorevole. Serragiotto. Assente. Sovilla. Contrario. No, scusate. Prego. Astenuto volevo dire. Astenuto, siamo a 5, va bene. Stella è assente. Talamini. Favorevole. Bene, allora sempre 26 presenti, 5 astenuti e 21 votanti, un contrario, 20 favorevoli, quindi l'immediata eseguibilità del punto 14 è approvata. Punto 15. Approvazione piano economico finanziario del servizio integrato rifiuti per l'anno 2021, predisposto ai sensi della deliberazione ARERA. Segretario, prego. Damiano. Contrario, segretario. Bene. Bello. Astenuto. Bianchi. Favorevole. Bortoluzzi. Favorevole. Bristot. Tenuto. Cibien. Favorevole. Ciociano. Favorevole. Dapian. Contrario. Da Farra.
Astenuta. De Col, Favorevole. Moliner, Favorevole. De Pellegrin, Favorevole. De Toffol, Favorevole. Lecis, Favorevole. Massaro, Favorevole. Masut, Favorevole. Melis, Favorevole. Mongillo, Favorevole. Nicolini, Giangiacomo, Favorevole. ok, Favorevole. vincitore, Contrario. Stasera Berna, Favorevole. Roccon, Contrario. Sala, Favorevole. Savasta, Savasta, Ah, mi sentite? sì, prego, Scusate, me l'avevo dimenticato. Favorevole. Serraggiotto è assente, Sovilla, Contrario. Stella è assente, Talamini, Favorevole. Allora, l'esito della votazione: 26 presenti, 3 astenuti, 23 votanti. Chi è? Qualcuno ha detto qualcosa? No. Bene, 23 votanti, 5 contrari, 18 favorevoli, quindi il punto 15 è approvato. Adesso passiamo all'immediata eseguibilità. Prego, segretario. Adamiano, Astenuto. Bello, Astenuto. Bianchi, Favorevole. Portoluzzi, Favorevole. Bristot, Astenuto. Cibien, Favorevole. Ciano, Favorevole. Tapian, Astenuto. Dalfarra, Astenuta. De Col, Favorevole. De Moliner, Favorevole. De Pellegrin, Favorevole. De Toffol, Favorevole. Lecis, Favorevole. Massaro, Favorevole. Masut, Favorevole. Melis, Favorevole. Mongillo, Mongillo. Giorgio, non ti Consigliere vedo. Mongillo. Favorevole, non si apriva il microfono. Ok, va bene, scusa. Nicolini, Favorevole. vincitore, Astenuto. stasera Berna, Favorevole. Roccon, Astenuto. Sala, Favorevole. Savasta, Favorevole. Villa, Astenuto. Stella, assente, Talamini, Favorevole. Grazie. Allora, sempre 26 presenti, 8 astenuti, 18 votanti, 18 a favore. Quindi è approvata l'immediata eseguibilità del punto 15. Punto 16. Servizi di assistenza residenziale e semi-residenziali di anziani attraverso SERSA. Proposta di piano tariffario anno 2021, approvazione. Qui non c'è la immediata eseguibilità da votare, segretario? no. No, va bene, Un allora attimo votiamo. solo. No, non c'è. Non c'è. Votiamo il provvedimento, prego, segretario. Adamiano, Contrario. Bello, Mi astengo. Bianchi, Favorevole.
Su. Consigliere Bortoluzzi vota sì. Non mi ha chiamato. Segretario, com'è col microfono? Questo computer continua a lavorare da solo? Presidente, no, sono operativo. No, Scusi, ma non l'ho sentita, no, segretario. ma non importa. Consigliere, che vota? Consigliere Voto favorevole. Va bene, la ringrazio. Bristotto. Tenuto. Bien. Favorevole. Ciociano. Favorevole. Dappian. Contrario. Dalfarra. Tenuta. De Col. Favorevole. De Moliner. Favorevole. De Pellegrin. Favorevole. De Toffol. Favorevole. Gamba. Recis. Favorevole. Massaro. Saro. Favorevole. Masut. Favorevole. Melis. Favorevole. Mongillo. Favorevole. Nicolini. Favorevole. Vincitore. Contrario. Stasera Berna. Favorevole. Roccon. Contrario. Sala. Favorevole. Savasta. Favorevole. Serra Giotto no. Sovilla. Contrario. Flamini. Favorevole. Bene, allora, presenti 26, astenuti 3, votanti 23, contrari 5, favorevoli 18, quindi il punto 16 è approvato. Come abbiamo detto, non necessita di immediata eseguibilità. Punto 17, programma triennale opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021. Prego, segretario. Damiano. Contrario. Bello. Astenuto. Bianchi. Favorevole. Bortoluzzi. Favorevole. Bristotto. Bristotto. Scappato Bristotto, Ostia. Fabio Bristotto. In elicottero. Quindi, Presidente. Favorevole. Fabio, favorevole. Favorevole. Ok, favorevole Bristotto. CBN. Favorevole. Ciociano. Ciociano. Marco Ciociano. Favorevole. Dappian. Contrario. Dalfarra. Astenuta. De Col. Favorevole. De Moliner. Favorevole. Ma Nicolini ti dà una mano a fare qualcosa? De Pellegrin. Favorevole. De Toffol. Favorevole. Gamba. Assente. Lecis. Favorevole. Massaro. Massaro. Favorevole. Masut. Favorevole. Melis. Favorevole. Mongillo. Favorevole. Nicolini. Favorevole, poi il consigliere De Col mi spiega cosa devo aiutare a dare una mano che non ho capito. Vincitore. Contrario. Nicolini a Martino. Rasera Berna. Favorevole. Roccon. Contrario. Sala. Favorevole. Savasta. Favorevole. Sovilla. Contrario. Salamini. Arrivo, scusi. Favorevole, favorevole. Prego, Scusi. grazie. Allora, esito della votazione sul punto 17, sempre 26 presenti,
astenuti 2, votanti 24, contrari 5, favorevoli 19, quindi il punto 17 è approvato e adesso votiamo l'immediata eseguibilità. Damiano. Prego. Astenuto. Bello. Astenuto. Bianchi. Favorevole. Bortoluzzi. Favorevole. Bristot. Favorevole, scusate se era bloccato microfono e schermo. Bien. Va bene. Ciuciano. Favorevole. Dapian. Contrario. Chiedo scusa, Dapian, non ho sentito, mi scuso. Contrario. Ok, va bene. Dalfarra. Astenuta. De Col. Favorevole. De Moliner. Favorevole. De Pellegrin. Favorevole. De Toffol. Sì, favorevole. Lecis. Favorevole. Massaro. Favorevole. Masut. Favorevole. Melis. Favorevole. Mongillo. Giorgio. Volentieri. Favorevole. Va bene. Nicolini. Favorevole. Fingitore. Contrario. Sera Berna. Favorevole. Reolon. Non c'è. Scusi. Roccon. Contrario. Sala. Favorevole. Savasta. Favorevole. Sovilla. Contrario. Talamini. Favorevole. Allora, esito della votazione sull'immediata eseguibilità del punto 17. Presenti 26, astenuti 3, votanti 3, contrari 4, favorevoli 19, quindi l'immediata eseguibilità del punto 17 è approvata. Bene, punto 18, approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 e relativi allegati. Anche questo, come il punto 11, viene votato nel testo che dipende dall'aver fatto proprio i proponenti emendamenti presentati dal consigliere Cibiani. Prego, segretario. Damiano. Contrario. Bello. Astenuto. Bianchi. Favorevole. Bortoluzzi. Favorevole. Ristot. Tenuto. Bien. Favorevole. Ciociano. Favorevole. Dapian. Contrario. Astenuta. Alfarra. De Col. Favorevole. De Moliner. Favorevole. De Pellegrin. Favorevole. De Toffol. Favorevole. Lecis. Favorevole. Massaro. Favorevole. Masut. Favorevole. Elis. Favorevole. Mongillo. Favorevole. Nicolini. Favorevole. Fingitore. Spengono sempre il microfono. Fingitore. Contrari, non sarebbe neanche da votare. Stasera Berna. Favorevole. Roccon. Contrario. Sala. Favorevole. Savasta. Favorevole. Sovilla. Contrario. Talamini. Favorevole. Grazie. Sempre 26 presenti, 3 astenuti, quindi 23 votanti, 5 contrari, 18 favorevoli,
Quindi il punto 18, bilancio di previsione, è approvato. Siamo arrivati quasi al termine di questa maratona di votazioni. Adesso votiamo l'immediata eseguibilità. Prego, segretario. Damiano? Astenuto. Bello? Astenuto. Bianchi? Favorevole. Portoluzzi? Favorevole. Pristot? Tenuto. Pien? Favorevole. Ciociano? Favorevole. Dappian? Contrario. Dalfarra? Astenuta. De Col? Favorevole. De Moliner? Favorevole. De Pellegrin? Favorevole. Toffol? Favorevole. Lecis? Martino? Favorevole. Io ho finito, eh? Cioè, Massaro? il consiglio va avanti. Massaro, mi scusi? Favorevole. Masut? Favorevole. Melis? Favorevole. Mongillo? Favorevole. Golini? Favorevole. Titore? Contrario. Stasera Berna? Favorevole. Roccon? Non c'è? È uscito? Non so. Roccon? Contrario. Ok. Sala? Favorevole. Savasta? Favorevole. Villa? Contrario. Tramini? Favorevole. Beatrice, te lo trovi astenuto? Sì. Ok. No, mi scusi, contrario. Allora 18-4-4. Mi scusi. 18-4-4. Ah, quindi dal faro te la trovi? Sì. Ok. Un modulo piuttosto difensivo. 18-4-4, sì, abbastanza. Ma è più da rugby. Allora, sempre 26 presenti, 4 astenuti, quindi 22 votanti, 4 contrari, 18 favorevoli, quindi anche l'immediata eseguibilità del bilancio di previsione è approvata. A questo punto alcuni consiglieri mi hanno significato che l'ora è tarda e che siamo da oltre 6 ore in riunione. Io però comunque procederei con il punto 19, visto che c'è il signor Battistel che attende di essere ospitato nella nostra riunione. Vedrei a che ora arriviamo dopo il punto 19 ed eventualmente poi prendiamo altre decisioni sul proseguo. Siete d'accordo? Va bene? D'accordo. Allora, il punto 19, istanza petizione popolare presentata ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto Comunale ad oggetto opposizione alla realizzazione della bretella di collegamento Cucciolo-Mier. Questa è in realtà è stata denominata dai promotori proposta, presentata da alcune centinaia di cittadini bellunesi ed avente ad oggetto questo progetto, nella quale si esprime una forte contrarietà alla realizzazione della strada stessa. In occasione della discussione sull'ammissibilità ci siamo chiesti se andava intesa come proposta o come petizione o come istanza. Alla fine il dato fondamentale era che i proponenti volevano essere ascoltati dal Consiglio Comunale per proporre al Consiglio Comunale le loro osservazioni e in questo modo abbiamo dichiarato l'ammissibilità per dare appunto la possibilità al primo firmatario di dire la sua a tutto il Consiglio Comunale e eventualmente sentire le opinioni dei gruppi. Quindi io adesso do la parola al primo firmatario che è il signor Battistel, pregandolo di mantenere il suo intervento nei 10 minuti canonici e non di più. Poi apriremo il dibattito. Vi ricordo che per queste situazioni ogni gruppo ha a disposizione 10 minuti con un massimo di 5 minuti per consigliere che interviene. Massimo 2 interventi
massimo di 5 minuti ciascuno, quindi al massimo 10 minuti che non sono transitabili da uno all'altro, perché appunto se uno dei due consiglieri parla meno di 5 minuti, il secondo può intervenire comunque solo per 5 minuti, ma non per 5 più quello che è stato risparmiato dal suo collega di gruppo. Prego, signor Battistel. Bene, grazie, buonasera a tutti e vi ringrazio per l'opportunità che ci avete concesso. Chiedo scusa anche per la terminologia che magari è stata espressa nella lettera, ma non siamo dei professionisti della politica. Niente, voglio comunque ringraziare tutti i consiglieri della seconda commissione che hanno fatto sì che fosse permesso questo incontro e ci tengo a dire che parlo a nome di queste 600 persone che si sono così esposte con una firma su questa raccolta inerente appunto all'opposizione per quanto riguarda la realizzazione della strada. Sono state presentate per l'esattezza in comune 584 firme, ne abbiamo ricevute molte altre dopo i termini di presentazione della PEC e molte altre persone si sono avvicinate a noi e non hanno firmato però perché non abitanti nella zona. Questo ci tengo a sottolinearlo. Un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che in tutto questo periodo nella quale nei giornali sono comparse molti articoli, molte osservazioni e molte proposte, non è mai comparsa la voce di chi invece supporta questa strada. E questa è una cosa che mi ha molto colpito, perché di solito un dibattito viene fatto tra due parti, non tra una sola. E stiamo parlando di una strada, una strada che dovrebbe teoricamente, è stata presentata più volte con il termine provvisorio, ma quando si parla di una strada solitamente si parla di una cosa che è permanente sul territorio e quindi mi sento di dover fare un ragionamento un pochino più avanti nel tempo, non una cosa limitata ad oggi, considerando che le normative europee fanno sì che tutta l'attenzione politica vada a ridurre negli anni l'impatto ambientale di quelle che sono le attività umane e nell'ambito del Green Deal europeo questo prevede una neutralità climatica nel 2050, il che significa che le attività umane non potranno produrre anidride carbonica superiore a quello che il nostro pianeta potrà assorbire. In un obiettivo più vicino, più ambizioso, c'è una riduzione del 55% nel 2030 di anidride carbonica, che non è una cosa così semplice. Appunto per favorire questo l'Europa scrive nelle sue normative, nelle sue proposte, che verranno stanziati 1.000 miliardi di euro per aiutare questa riduzione nei prossimi 10 anni. 750 sono quelli destinati a breve mano e con il Recovery Fund all'Italia sono 209, di cui 70 sono dedicati alla transizione ecologica. Allora, è interessantissimo parlare di transizione ecologica quando questa va a colpire tutte le attività umane, produttive umane, ma in particolare il trasporto. In ambito urbano, una delle cose più importanti è la riduzione dei gas, pari al 90%. E a parte quello che è stato detto prima, che la Valbelluna ha una problematica di PM10 ridotta rispetto al resto dell'Italia e al resto d'Europa, è comunque un fattore di riduzione. Il traffico va assolutamente ridotto. Nell'ambito delle analisi del traffico ci sono nati molti studi e tra i quali si è andato a vedere come viene usata l'automobile. E non so se tutti sanno che per il 60% dell'utilizzo di un mezzo da parte di un privato, questo sviluppo, questo utilizzo è limitato a soli 5 km. Parte da casa, fa 5 km e parcheggia. Allora, un problema di questo genere, che guarda caso è esattamente coincidente con quello che ha più volte menzionato i nostri politici quando hanno voluto presentare le analisi fatte dalle varie analisi fatte dal traffico negli anni,
e si è visto che l'86% del traffico che va a intasare la nostra città va da casa fino in centro, a Belluno. Una componente molto residua, pari al 6%, sviluppa un rientro verso direzione Feltre e il 7% svolta in direzione Ponte nelle Alpi. Questi sono i dati che sono stati forniti dai nostri assessori con le ultime analisi, risalenti a molti anni fa. Non c'è nessun studio ad oggi presentato che tenga conto delle esigenze del traffico post-Covid, anche se non possiamo parlare di post-Covid perché ci siamo ancora immersi. E questo è un altro dato molto importante. Una delle cose interessanti è capire come si possono ridurre l'utilizzo delle macchine, visto che le usiamo per soli 5 km. E nelle analisi che sono state viste e sono state fatte, si vede che l'unico modo per ridurre l'utilizzo della macchina da parte del privato per recarsi al lavoro con un tragitto così breve è un incremento da parte delle politiche comunali, provinciali, regionali, eccetera, l'incremento dell'utilizzo dei mezzi pubblici, delle biciclette elettriche, della bicicletta fondamentalmente, e dell'utilizzo di ritornare ad andare un pochino a piedi. Questo è in maniera molto succinta. Vi do anche un dato interessantissimo. Belluno è la città con il numero più alto d'Italia di macchine pro capite su 100 abitanti. Ne abbiamo 71 quasi su 100 abitanti, contro il resto d'Italia dove abbiamo una media di 50 auto su 100 abitanti. Prima, nel vostro lungo consiglio, i consiglieri Livotto, Frison e Simiele hanno notato e sottolineato con molta enfasi il fatto che il Comune è molto attento all'aspetto ambientale e alle politiche sociali. Allora, l'assessore Frison ha anche detto che stanno per chiudere, in senso buono, quello che è il PAT. Però, a proposito di PAT e a proposito di quartieri residenziali, alla pagina 38 del documento preliminare c'è proprio la dicitura in cui si dice che deve esserci la tendenza alla riduzione dello spazio dedicato ai mezzi privati per il trasporto, a favore invece di una mobilità pedonale e ciclabile. E sempre nei quartieri residenziali dice inoltre che bisogna agire con interventi che mirino a ridurre il traffico motorizzato e, sottolineo, eliminano il traffico da attraversamento. Questo è scritto nel documento preliminare del PAT. Allora io mi chiedo, con l'intenzione da parte della nostra amministrazione di realizzare una strada che non attraversa un quartiere residenziale, ma due, io mi chiedo se vogliamo andare contro a quelle che sono le indicazioni fatte nel PAT, scritte nel PAT, o meglio nel documento preliminare del PAT. E è molto particolare che si continui a insistere su una strada che non risolve una problematica vera, perché non va a scaricare quell'86% che è il problema di intasare Belluno e in particolare la zona del Ponte degli Alpini. Anche perché ormai si è visto con queste ultime inaugurazioni, la città non è più intasata a livello di Ponte degli Alpini, ma è intasata in via Vittorio Veneto. E è da augurarsi che la lungimiranza della nostra amministrazione tenga in considerazione con molta attenzione quelle che sono le future aperture di attività private in quella zona. Se no, potremmo fare una sopraelevata a mo' di Chicago, che è una delle cose che attira più il turismo americano. Potremmo farla qui a Belluno, fare una sopraelevata in via Vittorio Veneto e risolveremo il traffico in quella zona.
forse c'è anche quello da dire. Invece ci sono appunto da tener conto che le problematiche che invece vanno a colpire o andavano a colpire, perché il post-Covid non lo sappiamo, la città si possono risolvere solo, io mi rifaccio a documenti ufficiali che sono in possesso di tutti, soltanto con appunto, come dicevo prima, un incremento del trasporto pubblico, con la creazione di parcheggi scambiatori, con una intermobilità, una micromobilità, la bicicletta elettrica, come dicevo prima, e quindi una riorganizzazione dell'utilizzo della macchina. Il comune deve investire nell'educare la propria popolazione, se vogliamo rispettare l'ambiente, se vogliamo rispettare la salute pubblica, nell'informare queste persone che la bicicletta e i mezzi pubblici vanno usati, la macchina va lasciata a casa. Noi abbiamo la fortuna di vivere in un polmone verde e vogliamo andare a inquinarlo, vogliamo andare a rovinarlo. C'è uno studio che mi è arrivato proprio ieri l'altro, uno studio che si basa su dati regionali, dove questa strada non andrebbe a essere a impatto zero, ma la regione ha una mappa che monitora e che ha appunto anche creato quelli che vengono chiamati i corridoi ecologici. Questa strada andrebbe a intersecare ed interrompere non uno, ma ben 4 corridoi ecologici. 4 corridoi ecologici, non so se sapete cosa sono. Sono quei semplici passaggi che gli animali utilizzano per spostarsi da una zona all'altra. Allora voi, che conoscete bene la nostra provincia, sapete quanti sono gli incidenti causati da schianti di animali sulle macchine oppure delle macchine sugli animali. Sapete che la zona di Candaten, quella dei picnic, prima di arrivare nella zona della Agordina, diciamo, è un insieme ricchissimo di animali, e qui in questa zona potete chiederlo a chiunque e potete venire a fare un sopralluogo a qualsiasi ora in questa zona, troverete animali di tutti i tipi, ma dal piccolo al più grande. Allora la mia domanda a questo punto è questa. Sempre in questo studio c'è un'analisi che va a colpire non soltanto l'aspetto ambientale, ma c'è una valutazione dell'impatto paesaggistico, un impatto sul suolo e sul sottosuolo. Vi ricordo che quella è una zona che si muove, ci sono microfrane ovunque. Se invece di guardare la cartina a computer venite in passeggiata, mi chiamate, volentieri vi accompagno, come ho già fatto con alcuni consiglieri, e vi posso far vedere quali sono le problematiche veramente nascoste di questa zona, e non sono poche. Un'altra cosa molto, molto importante è che in questo documento non c'è una voce a favore di questo tipo di tracciato. Non ce n'è una. Allora io chiedo a voi, signori consiglieri, voi che credo e spero siate venuti a conoscenza del tracciato e delle caratteristiche di questo tracciato, cosa che a noi cittadini non ci è stata permessa, se non tramite qualche colpo di fortuna siamo riusciti a venire a sapere alcuni dati, e io adesso ve li comunico. Vi comunico che questa è una strada che partirebbe da via Agordo, che ha una doppia carreggiata, o meglio, una carreggiata in salita e una in discesa, di 3,5 metri ciascuna, quindi per un totale di strada di 7 metri. Partirebbe da qui una rotonda di 38 metri di diametro. Da qui partirebbe una strada che andrebbe a collegarsi sulla zona sub-Feinar, una strada che è larga 8,40 metri e terminerebbe nella strada della Feinar, che è larga 4,20 metri. Lungo questo tracciato, oltre a esserci una immotivata larghezza della strada, perché è sempre stata presentata
come una strada interna, una strada di collegamento del quartiere. Dopo è stata detta che era una circonvallazione, poi è stato detto che era un primo tralcio di circonvallazione, poi è stato detto che era una strada provvisoria. Quindi noi onestamente non abbiamo capito che strada è. Certo che il progetto prevede una strada molto larga. Allora non può esserci una strada larga più di un'autostrada. Ricordo che un'autostrada, la carreggiata di un'autostrada è larga 3,5 metri. E questa è a 4,20 metri per carreggiata. Allora, questa strada che termina in un imbuto largo 4,20 metri, vogliamo togliere questo imbuto, ok, andiamo a togliere quindi tutti i parcheggi a sud della Feiler. Altro punto strano, vengono fatti i parcheggi e poi vengono tolti. Va bene. C'è un altro piccolo problemino molto, molto interessante, quello di superare il Rui delle Moneghe, pardon, il Rui delle Venghe. Il Rui delle Venghe, che è un torrentello che in questo periodo, essendo 5 mesi che non piove, è un torrentello quasi secco. Quando piove questo torrentello supera tranquillamente la strada che è quella di via Col di Piana. La supera, la invade. E se voi venite a vedere il tracciato della strada, nel superare questo torrentello, la strada deve fare un piccolo, e dico piccolo, salto di quota di ben quasi 17 metri. Questo salto è superato da un terrapieno che va a sbarrare il torrente. Questo torrente viene a essere permesso lo scorrimento dell'acqua tramite un tombotto che risulterebbe essere di circa 1 metro per 1 metro, sufficiente a far scorrere l'acqua in normalità, ma quando c'è una piena non è proprio così certo, anche perché a distanza di 2 anni da Vaia, 2 anni e quasi e mezzo da Vaia, se voi venite a fare una passeggiata in questa zona, vedrete che in quel terreno ci sono ancora tutti gli alberi che stanno cominciando a marcire e con le piogge scendono. A sud di questo invaso che si potrebbe venire a creare, ci sono tutta una serie di case. Allora io mi chiedo, non vogliamo analizzare neanche questi pericoli? Ci sono già lì presenti. Io onestamente non mi sentirei tanto agevole moralmente nel dire è una strada che si può fare. Venite a vedere un attimo la cosa. Poi un'altra cosa che ha colpito un po' tutti quanti. La pregherei di avviarsi. Vado velocissimo, stringo due osservazioni ancora. Non si è capito il discorso della copertura economica. Prima era totalmente coperta dal comune, poi è stata coperta dalla regione, poi c'era un finanziatore e su questo siamo stati anche, tra virgolette, menzionati come dei, come è stato detto, siamo stati dei molestatori. Non so se era riferito a noi, spero di no. E adesso sembrava che venga fatto un mutuo dal comune per fare questa realizzazione di questa strada. Non si capisce molto neanche di questo. Un'ultima cosa, non si capisce se il comune sta puntando su una vera circonvallazione alla città, visto che si parla di risparmio di traffico e di spostarlo verso nord passando più a ovest di Belluno. Però non si è mai visto nessuno studio, si è sempre parlato di contatti con regione, questo e quell'altro, andando a chiedere invece agli uffici competenti sembra non esserci nulla, non c'è un documento che identifichi questo. Allora, le ultime due cose poi mi taccio. Erano già queste le ultime due. L'ultima, chiedo scusa, ho aspettato 6 ore, vi chiedo, anche voi avete lavorato 6 ore e vi porto rispetto per questo, molto rispetto. Però le ultime due cose, e le dico e le chiedo proprio a voi consiglieri. Se voi siete davvero con la coscienza a posto nel dire sì, questa strada è necessaria e risolutiva, io penso che non ci sia nessun problema morale nel fare una cosa del genere. Se voi avete qualche dubbio sulla efficacia di questa strada, sulla vera realizzazione di questa strada, sul vero impatto ambientale che questa strada dovrebbe creare e su tutti quegli altri 24 punti che sono stati presentati insieme alla lettera, avete le risposte a tutte queste domande, allora io mi inchino e dico bravi. Se avete qualche dubbio, a questo punto io dico aspettiamo a fare un errore del genere. Questo è uno schiaffo al nostro territorio. Con tutta la più buona volontà, non ha una valenza vera. Questa è una strada che non risolve niente,
Noi chiediamo che questa strada venga tolta dagli obiettivi comunali. Mi taccio e vi ringrazio. Grazie a lei. È aperto il dibattito. Mi pare che il consigliere Roccon abbia chiesto la parola o no? Ho una manina alzata. Appare in 2 riquadri il consigliere Roccon, si è duplicato. Prego, il microfono. Ecco qua, ci sono? Sì. Cerco di essere velocissimo. Allora, intanto grazie a Battistel che ha esposto con chiarezza le questioni importanti per questa città, importante per la viabilità, importante per quelle che sono le iniziative amministrative di questa e anche forse della prossima amministrazione. Se le cose che sono scritte sono importanti, altrettanto sono quelle che vengono dette in giro, no? Allora, questo è un progetto ovviamente che nasce con questa amministrazione, anzi nasce ancora per certi versi con l'amministrazione Prade, trova uno stop con l'amministrazione Prade, trova uno stop per altre questioni, ma in realtà era un altro progetto, era il famoso FIO 2. Il sindaco dà un'accelerazione perché dal 2016 in poi non se ne è più sentito parlare, anzi scusate, dal 2017 in poi non se ne è più sentito parlare, salvo tirarlo fuori a cilindro in questo contesto con la velocità che sa bene che nella parte pubblica, nell'amministrazione pubblica non vedrà la luce se non fra 3 anni, 2 anni e qualcosa, dati i tempi di percorrenza di una progettazione e i tempi di percorrenza di esecuzione dell'opera, stimata sostanzialmente da quello che ho visto all'interno del progetto definitivo piuttosto che di fattibilità, che è stato votato e approvato in giunta comunale ad agosto del 2020. Prima di questa, ha spiegato bene Battistelli quello che era la progettazione. Io ho fatto 3 sopralluoghi su quel terreno e anche ovviamente l'idea progettuale con carte alla mano. Non si dice che, tra l'altro, quel rio di cui accennava prima ci vuole un ponte dai 40 ai 60 metri per poter scavalcare un rentello, diciamo, per mettere in sicurezza una strada che ovviamente diventa non una strada secondaria o provvisoria, come l'ha detto più e più volte il sindaco, perché questa diventerebbe quella provvisorietà che vediamo in giro dappertutto, anche all'interno delle rotonde con i birilli bianchi e rossi, una provvisorietà che rimane tale fin tanto che qualcuno non pensi di renderla operativa in altro modo. La classificazione della strada è importante perché questo determina l'accesso o meno a mezzi pesanti o no. In alcune uscite il sindaco, anche infelici, dice beh, per Lagordino vanno solo i furgoncini, no? I Ducati o altro, perché Lagordino è servito da questo. Io credo sia anche offensivo per l'operatività e per l'attività che nel Lagordino vengono essere riconosciute dal trasporto legnatico, da tutta una serie di altre cose. Ma se le dicevo prima che le date sono importanti, a giugno, anzi, sì, il 5 giugno, il Comune di Belluno, attraverso il segretario generale, chiede una nota che esprime così in termini molto chiari qual è l'iter progettuale di questa opera che, secondo me personalmente, non sa da fare. E l'indicazione è che la realizzazione di questa opera pubblica a cura e a spese del privato viene applicata attraverso l'articolo 20 del Codice degli Appalti 50/2016. Cosa dice questo importante articolo? Dice che applicando il codice, l'articolo 20 del codice, non vengono applicate tutte quelle che sono le direttive che subiscono gli appalti pubblici. Quindi, in buona sostanza, per farla molto molto breve, dice sostanzialmente che il privato deve arrangiarsi a fare tutta l'opera, dalla progettazione fino all'esecuzione dell'opera, fino alla consegna, collaudo e quant'altro. La domanda è molto semplice. Chi ha dato questa indicazione al comune? Qui c'ho la lettera, non è che me ne sto inventando. Questa indicazione al segretario generale di intraprendere questa strada come parere, ma indubbiamente questa è la volontà. Chi ha dato l'indicazione sapendo che facendo questo tipo di operazione il soggetto finanziatore che ha firmato una lettera l'8 luglio 2020, che è questa qui, in cui si dice disponibile a finanziare quest'opera, non dicendogli e non nascondendogli, questo è grave.
Questa è la gravità della cosa, non nascondendogli il fatto che si vuole applicare un percorso di esecuzione dell'opera che lo vede profondamente responsabile di tutto quello che viene eseguito. È in grado un signore di 80 anni di eseguire quest'opera e di seguirla anche attraverso i propri tecnici. Lui ha dato disponibilità nella lettera che ha scritto e sottoscritto davanti al comandante dei vigili urbani, ha sottoscritto un impegno, ma perché gli era stata prospettata la disponibilità di chiedere i soldi che lui metteva a disposizione per fare quest'opera. Nessuno gli ha detto che la seguiva direttamente in tutto e per tutto il soggetto finanziatore. Capite che questa è una procedura che non so se è corretta, se non è corretta, sta di fatto, insomma, che ha la forma di aver turlupinato una persona. A me questa cosa non piace, al di là che l'intervento si faccia o non si faccia. È ovvio che se uno va a vedere, io non so come chi ha fatto la progettazione, se è andato a fare i rilievi, io ho visto fare i rilievi dopo aver presentato la progettazione. La rotonda di qui in via Agro è stata picchettata non più tardi di 20 giorni fa, un mese fa, giusto per dire, no? Allora, questo intervento che è massiccio su una delle aree più belle di Belluno e che non risolve il problema di viabilità di Belluno, se non in termini proprio provvisori, ma creando ancora più caos di quello che c'è già attualmente, non ha pensato a una viabilità che invece la Regione potrebbe finanziare, ma certo che se gli presentiamo dei progetti farlocchi non sta in piedi, vuole una progettazione definitiva la Regione per finanziare l'intervento. Lo vuole assolutamente, io ho potuto sentire anche gli uffici regionali, anche all'interno di un contesto molto più vasto della transversalità nord-sud europea, no? Perché ci si innesta in questo contesto, no? La viabilità pesante passa di là. E non è che costruendo una strada a 1,8 milioni poi metto sui divieti per il transito oltre i 35 quintali. Fa sorridere questa cosa qui, perché si utilizzano soldi di un privato che in buona fede ha messo lì dei soldi. E l'intervento che viene fatto va ben oltre quel 1,8 milioni che cerco di terminare, 1,8 milioni che è stato predisposto. Là ha detto bene Battistelli prima, la progettazione che viene presentata è davvero impattante per tutto questo territorio. Io sono profondamente contrario a questa questione. Consigliere, il tempo. Grazie. Finito. Prego, Sindaco. Grazie mille, sì, e grazie anche per aver consentito questa discussione che non era necessariamente non era dovuta per il tipo diciamo, di raccolta che era stata fatta nelle firme, ma credo sia importante comunque il fatto di essere, come siamo sempre stati, un consiglio comunale aperto al confronto un po' su tutto. Allora, innanzitutto in premessa vorrei dire questo, guardate, vi invito cortesemente a guardare tutti i vari articoli, le dichiarazioni che ci sono state nel corso del tempo, perché il Comune non ha cambiato le dichiarazioni che ha sempre fatto. Poi dopo, altro discorso sono giustamente le ovvie, normali ricostruzioni che i giornali fanno e diciamo il riportare tutto quello che sono le opinioni, come possiamo dire, le supposizioni eccetera, e altra cosa invece è quello che il Comune ha sempre dichiarato. Noi abbiamo sempre dichiarato le stesse cose. Innanzitutto la questione del finanziamento, abbiamo sempre detto che ovviamente siccome lo prevedono le norme nel momento in cui viene approvata l'opera il finanziamento per forza c'è, lo prevedono le norme, quindi il finanziamento c'è, ci sarà. È una cosa che sarà evidente e pubblica, d'altronde è il Consiglio Comunale che l'approva, quindi non è che ci sia sotto questo profilo problemi. Abbiamo sempre detto lo possiamo fare con risorse nostre, lo possiamo fare accedendo a un mutuo, lo possiamo fare in 1000 modi diversi. Le interlocuzioni le abbiamo sempre avute con i vari enti che sono interessati, tant'è che hanno reso un parere, non renderebbero un parere se non fossero stati interessati ovviamente della questione. Sulla questione del fatto che questa strada non esiste negli atti di programmazione eccetera, no, non è vero, a parte che capisco, insomma, capisco perché è complesso sicuramente dal punto di vista amministrativo, sia nel documento preliminare del PAT se ne parla, sia d'altronde il PTCP parla chiaramente della necessità di collegare la statale Gordina con la sinistra Piave proprio per evitare il traffico di attraversamento. E qui due cose dico.
Il PTCP è approvato dalla provincia di Belluno, è stato approvato nei consigli comunali, viene approvato dalla provincia di Belluno ed è approvato dalla regione del Veneto, quindi c'è comunque già l'espressione di tutti gli enti su quella programmazione. E confermo che proprio quel documento prevede proprio la ricerca del evitare il traffico di attraversamento della città, ed è esattamente questo l'obiettivo di questa opera. E qui apro una parentesi, non si confonda, cioè sulla questione dell'utilizzo delle parole, non si è mai detto che è una strada provvisoria, si è detto che eserciterà una funzione provvisoria fin quando non viene fatto invece l'intervento di bypass che dalla statale Gordina porterà il traffico direttamente in Sinistra Piave. È una cosa diversa. Questa cosa qua non soltanto è una questione che è stata posta da questa amministrazione nel 2017 e che i cittadini in qualche modo hanno ratificato, diciamo, nel programma che era stato presentato, ma si era espresso anche nell'anno 2012, e è esattamente lo stesso tipo di proposta che era stata effettuata anche dall'amministrazione precedente, nel senso che il primo progetto non lo abbiamo peraltro fatto noi, lo ha fatto l'amministrazione precedente, e tra l'altro non solo l'ha fatto l'amministrazione precedente, il nostro tracciato è lo stesso che aveva fatto la precedente amministrazione, aveva fatto un buon lavoro, diciamo molto sinceramente, e la precedente amministrazione aveva fatto questo intervento sapendo che la programmazione strategica generale prevedeva un intervento invece risolutivo più grosso, più importante, che intercettava tutto il traffico e che quindi avrebbe poi successivamente derubricato, tra virgolette, questo intervento a una bretella interna, a servizio prevalentemente degli abitanti del comune di Belluno, perché il progetto del collegamento della statale a Gordina con la Sinistra Piave era un progetto strategico che ha attraversato tante amministrazioni. La sistemazione del Col Cavalier e la sistemazione di tutta la statale, di tutta la strada della Sinistra Piave è un progetto che non nasce da questa amministrazione, anzi qualcuno prima dice avete fatto un rettilineo a Levego, lo dico sinceramente, magari fossimo riusciti a farlo noi quelle migliorie. In verità sono migliorie che sono dovute a una serie di anni di lavoro di tante amministrazioni che si sono susseguite e che hanno rafforzato l'asse della Sinistra Piave, perché diventava l'asse strategico per evitare appunto l'attraversamento del traffico. Quindi sostanzialmente insomma, questo c'è. Come notizia positiva, questo spero che possa rincuorare il comitato, c'è che in questi giorni si sono svolte più di una riunione dei sindaci e della provincia di Belluno proprio sulle opere strategiche che verranno finanziate in parte con i fondi Cortina, in parte probabilmente con il Recovery Fund, e che l'opera, non la Cucciolo Marisga, ma l'opera principale viene inserita nelle priorità della nostra provincia. Chiaramente un progetto di sviluppo che si articolerà nel corso di anni, non è una cosa che viene fatta domani, ed è questo il senso anche della Cucciolo Marisica. Intanto si fa un bypass per riuscire a scaricare una parte del traffico veicolare nei momenti di punta, mentre si sta lavorando all'opera più importante, che è quella invece del bypass, diciamo invece generale. Per quanto riguarda la questione del traffico veicolare dei camion, invito a guardare i dati, cioè i camion sono pochi rispetto al traffico veicolare che c'è, sono pochi i camion che transitano, ma c'è una motivazione. La motivazione è che il collegamento, la logistica che c'è diciamo, nelle nostre strade non è tale da poter sopportare traffici ingenti di traffico sui camion. Non è un caso che la stessa Luxottica non fa transitare camion, ma fa transitare esclusivamente furgoni. Questo non è che lo dico io, lo dice la linea aziendale che tutti voi potete, di cui tutti noi possiamo accertarci anche per le vie brevi, e non è un caso che in uno degli incontri fatti con l'assessore regionale alla viabilità, con la provincia di Belluno, con i sindaci, c'erano anche dei rappresentanti di Luxottica che ovviamente erano interessati a capire come sviluppare una mobilità migliore e che hanno ribadito che tanto loro comunque sarebbero passati con i furgoni, perché questa è la scelta aziendale. Quindi su questo voglio rassicurare assolutamente. Sulla questione dei parcheggi Feinar, lì ci sono gli standard che devono essere rispettati per legge, quindi non è che vengano meno gli standard, non possono essere... Sindaco, il tempo? Chiedo scusa, sì, allora cerco di finire. Sui parcheggi scambiatori siamo perfettamente d'accordo, non è un caso che l'abbiamo realizzato insieme alla provincia di Belluno
a Col d'Aren, è stato appena finito il lavoro, a breve verranno finite le ultimissime cose, e per quanto riguarda lo sviluppo della bicicletta siamo d'accordo, e proprio poco fa abbiamo approvato un bilancio di previsione che mette al centro dell'attenzione lo sviluppo di una serie di investimenti, per quanto piccoli ma molto importanti, delle ciclovie urbane fatte proprio con quelli, diciamo, che in qualche modo supportano l'idea della cittabilità. Da ultimo, ho visto nella mozione, in questo atto, insomma, che ci sono dati sul traffico dicendo ma non hanno guardato dove entra e dove esce il traffico. No, è esattamente l'opposto. Mentre lo studio fatto allora dall'amministrazione Prade non poteva avere questo perché non c'erano ancora queste tecnologie, quindi non è colpa dell'amministrazione, aveva fatto anzi un bello studio che sostanzialmente ricalca gli stessi esiti a cui siamo arrivati noi abbiamo i leggi targa cosiddetti intelligenti che ci dicono dove entrano le auto in città e dove escono. Quindi il nostro diciamo, i nostri flussi di traffico sono stati tracciati in un modo assolutamente più preciso. Da ultimo, e ho chiuso, ecco, ricordo che c'è la possibilità ovviamente di ascoltare anche in un momento più decisorio rispetto a questo, che è quello delle varianti urbanistiche, in cui è proprio previsto il momento in cui i cittadini fanno le osservazioni e devono essere discusse in Consiglio Comunale, quindi ci sarà un processo ovviamente di partecipazione, e se questa è una cosa che può rassicurare e tranquillizzare maggiormente i residenti sul fatto che via Fulcis sia insufficiente, volentieri possiamo subito sviluppare una progettualità e approfondire la progettazione del secondo tratto di questa strada senza nessun problema. Grazie, scusate taglio per motivi di tempo. Altri? Prego, consigliere Dappiani. Grazie Presidente. Buonasera Battistelli. Allora, diciamo che noi abbiamo ascoltato dall'inizio questa discussione, questa problematica che si è aperta nel momento in cui questi 600 abitanti del quartiere a un certo punto hanno detto ma non ci avete ascoltato o comunque non ci avete interpellato e noi chiediamo comunque di essere ascoltati. Ecco anche perché senza avere alcuna presunzione di una risposta definitiva abbiamo provato come Lega a ipotizzare un tracciato diverso da quello che l'amministrazione ha tratteggiato. Ripeto, senza alcuna velleità che quella sia la risposta e la soluzione definitiva. Certo è che i dati oggettivi sono che via Fulcis ha una pendenza importante e se consideriamo i tempi che possiamo ipotizzare per una soluzione definitiva, quindi quello che dice il sindaco e giustamente che ci saranno degli anni, passeranno degli anni prima che si arrivi a definire la vera circonvallazione, di fatto questa strada verrà utilizzata da tutto il traffico, indipendentemente che ci sia un'autovettura o un furgoncino o un camion piuttosto importante. Perché? Perché tagliando lì eviterebbe di passare per la rotonda della Cerva, quindi una situazione un po' difficile. Allora, se consideriamo che il costo ipotizzato è di 1,8 milioni, io credo che questa sia una cifra molto distante dalla realtà. Vero è anche che quando si amministra una città non si deve aver paura di fare eventualmente poi un mutuo se si ritiene che quel mutuo sia finalizzato a una risposta importante alle problematiche che ci sono nella città. Ma questa è una considerazione, diciamo, credo di buona amministrazione. Invece quello che ci aveva preoccupato come Lega anche è nel momento in cui questa strada dovesse diventare, chiamiamola pure temporanea, il temporanea può essere sicuramente di qualche anno, l'unica strada più veloce per andare a nord della città, è chiaro che trovandoci in una situazione magari anche di difficoltà o di emergenza, faccio un esempio classico di un incendio,
Su queste strade, questa strada verrebbe percorsa anche dagli automezzi dei Vigili del Fuoco, che adesso hanno la nuova caserma lì. Mi fermerei qua, però sarebbe interessante anche approfondire tutto il discorso green, per quanto ce lo ha rappresentato il signor Battistelle, che io sinceramente di cui non ero a conoscenza. Grazie. Grazie, consigliere Damiano, prego. Allora, intanto ringrazio Lorenzo Battistelle, uno per la pazienza di averci sopportato in 6 ore di dibattito precedente e soprattutto per la conoscenza di ulteriori elementi e stimoli conoscitivi credo importanti. In generale, sgombro il campo dagli equivoci, io sono a favore di un sistema infrastrutturale articolato, perché credo sia una delle pecche che ha la città e la provincia di Belluno. Belluno e provincia hanno bisogno, come l'area, di infrastrutture, però questo è un ragionamento di carattere generale che ovviamente va contestualizzato. Allora, mi permetta, signor Sindaco, lei in apertura del suo intervento, che ho ascoltato con estrema attenzione, ha detto: noi siamo sempre aperti al confronto. In realtà questa volta c'erano delle voci dissonanti il 3 marzo scorso circa la possibilità di un'interlocuzione come quella di stasera. Quindi non è propriamente vero che su questo tema nello specifico vi era un'assoluta unanime condivisione della possibilità di dare a Lorenzo Battistelle la facoltà di parlare e di darci degli elementi conoscitivi giusti o sbagliati che siano. Questo è un altro tema. Secondo, sempre prendendo spunto da quanto ha dichiarato il signor Sindaco, che ha testualmente affermato: il finanziamento c'è e ci sarà. Io onestamente, sarà un mio limite, non so neanche ancora quanto ammonta l'importo previsto con precisione e soprattutto qual è la fonte di finanziamento. Io speravo di uscire da stasera con le idee chiare in merito a questo, che è un aspetto non secondario, tutt'altro. Dopodiché, e chiudo l'aspetto dell'intervento del signor Sindaco, il richiamo al PCTP tende, come fa sempre, ad allargare lo spettro degli attori, quindi c'è la provincia, c'è la regione, c'è lo Stato, una sorta di ecumenismo per non assumere la responsabilità in primis, perché qui è un'opera che comunque investe anche e soprattutto il comune. Ma al di là di questo, io dico le seguenti cose. Intanto hanno parlato 600 cittadini a noi. Battistelle ha detto che erano 584, in realtà molti di più che non si sono voluti o potuti esporre o sono arrivati nei termini non precisi. Ed è importante e doveroso ascoltarli. Io credo sia stato un confronto utile, tutt'altro, come è stato detto il 3 marzo, sterile, che non avrebbe dato alcun tipo di risultato. Credo sempre e comunque, al di là della banalità dell'espressione, che non è affatto tale, al contraddittorio democratico. Dopodiché Battistelle ha posto dei temi che sono o dovrebbero essere o appaiono nelle corde dell'amministrazione a seguito di tutta la discussione che abbiamo avuto: impatto ambientale, la politica green, la salute collettiva e individuale e poi la sicurezza dei cittadini. Non sono questioni di lana caprina. Credo, e concludo, che quello che in realtà noi dovremmo valutare più in generale è il ruolo della strada nei prossimi anni nell'ambito anche di questa arteria. Quello che mi ha colpito e che è un elemento decisivo è questo, cioè Battistelle ha detto, e non credo che abbia affermato cose false, tutt'altro, che non ci sono dei dati aggiornati sui flussi del traffico, al di là di Luxottica, camioncini piuttosto che camion. Cioè la pandemia ha rivoluzionato in maniera radicale l'assetto anche a livello di traffico. C'è chi prevede a breve, relativamente a breve, un surplus di traffico in luogo del deficit che registriamo adesso. Quindi anche questo è un elemento su cui fare delle valutazioni. Quando si costruisce una strada si dovrebbero avere degli elementi preliminari, soprattutto per quanto riguarda il traffico, per capirne l'utilità o addirittura l'indispensabilità. Ecco, concludo dicendo che dal mio punto di vista, potrei sbagliarmi, non ho la sfera di cristallo, realisticamente, vista la scadenza imminente della consigliatura, l'opera non si farà. Rimane però un'eredità, l'ennesima, pesante su chi verrà dopo l'attuale gestore della cosa pubblica. Grazie. Sì, consigliere Pingitore, prego. Sì, ringrazio pure io il signor Battistelle, sono rimasto per dovere istituzionale e poi perché il 2016 di marzo avevo votato a favore di questo indirizzo della strada.
però tutti i dati che ci hai mostrato questa sera effettivamente sono veritieri. Anche la storia delle automobili, la statistica era apparsa su un giornale mesi fa, o addirittura un paio di anni fa, quindi è tutto vero quello che hai detto stasera, quindi non significa tornare indietro e cercare di fare un'opera abbastanza con meno impatto ambientale, per quanto tutte le cose che hai menzionato e quant'altro. Via Vittorio Veneto è una strada che ormai è collassata, un sacco di automobili che partono la mattina fino alla sera, quindi tutto vero quanto ha detto. Niente, io per dovere istituzionale sono rimasto fino alla fine, ma sono disposto, se proponi, di fare un sopralluogo e parlarne ancora di questo problema. Grazie. Grazie. Consigliere Sovilla, prego. Buonasera, e ringrazio anch'io il rappresentante del comitato, il signor Battistelli, per i notevoli spunti, sia da un punto di vista numerico che anche di importanza, che ha portato appunto all'attenzione del Consiglio. Mi collego un attimo a quello che ha detto il mio collega Dappian della Lega per quanto riguarda alcuni punti. Cercherò di essere molto breve, da mettere un attimo in luce e anche cercare di chiarire alcuni aspetti. Sicuramente il progetto in fase definitiva non c'è, e come è stato appena ribadito un attimo fa, sono progetti lunghi e sicuramente non vedranno la luce in tempi brevi, sicuramente, anche perché fondamentalmente non c'è un progetto definitivo. Quindi il progetto definitivo comprende una serie di capitolati e di situazioni tali per cui non siamo sicuramente allo stato dell'opera in questi termini, siamo forse neanche in una fase preliminare, quindi è solamente così. Ci sono delle idee che si possono meno sviluppare, prima cosa. Secondariamente, l'impatto ambientale sarebbe sicuramente molto elevato per tanti aspetti. Una cosa che non è stata messa in evidenza è che eventualmente, l'attraversamento di Mier non può essere fatto in superficie, dovrebbe essere eventualmente fatto con un sottopasso, perché non si può attraversare sicuramente un quartiere popoloso e residenziale come quello di Mier, in ogni caso. Altro aspetto, la strada, che dovrebbe avere carattere, per così dire, temporale, provvisorio e così via, nel momento in cui venisse realizzata, verrebbe comunque appunto sfruttata da qualunque tipo di mezzo. E soprattutto poi qui c'è un altro grosso problema, che questo inverno è venuto meno, visto la situazione particolare in cui ci troviamo, che è il traffico sia invernale che estivo che scende dall'Agordino, non solo quello commerciale. E qui bisogna aprire un'altra piccola parentesi, per fare in modo che questo traffico venisse deviato molto a monte, ma a monte vorrebbe dire nella zona del MAS, e allora portato sulla sinistra Piave, ma non sulla sinistra Piave in comune di Belluno, proseguendo, diciamo così, per farla molto breve, Sedico, Santa Giustina, Lentiai, fino ad arrivare al cosiddetto casello della pedemontana di Montebelluna, e quindi tutto il traffico della pianura, la gran parte, verrebbe deviato non a Ponte nelle Alpi o a Cadola, ormai quello è un progetto irrealizzabile, ma verrebbe deviato dall'altra parte, e quindi in quel modo non si porrebbe più il problema dell'attraversamento di Belluno. Ma questo non riguarda il comune di Belluno, riguarda una progettazione di ambito regionale che però sarebbe in fieri, questo sì. Ultimo aspetto, il discorso del traffico. Sicuramente il traffico urbano, anche quello è importante, ma è anche vero che nel momento in cui io avevo chiesto in commissione di poter avere i dati relativi ai flussi di traffico delle tre principali, diciamo così, arterie bellunesi, cioè l'SP1, la sinistra Piave, l'SS50, che è quella che, diciamo così, prosegue dall'ospedale in poi, e la regionale Agordina, io questi dati non sono riuscito ad averli. Quindi sui flussi del traffico c'è un grosso punto di domanda per poter valutare tutto il resto. Sicuramente ci sarebbe la necessità, o meglio un problema da risolvere, quello dei mezzi di soccorso, soprattutto i vigili del fuoco, che per raggiungere la parte, diciamo così,
nord o nord-ovest della città, Chiesurazza, Bussoi, a questo punto sono costretti ad un giro molto ampio, oppure a percorrere strade difficoltose, tipo arrivando, diciamo così, a Sois, ma si creano anche situazioni molto, molto delicate dal punto di vista del traffico. Dopodiché, per concludere proprio, per quanto riguarda la viabilità cittadina, sì, certo, ben vengano le piste ciclabili, la mobilità alternativa, le e-bike e tutto il resto, però non bisogna scordare che Belluno è una città di montagna. Una città di pianura è facile spostarsi in bicicletta, è facile nel senso che per una persona che lo fa come attività sportiva non è un problema, ma la classica signora, insomma, che va a fare la spesa a Belluno in bicicletta non ci può andare in centro. Quindi questo è un discorso da risolvere sicuramente, potenziando sia i mezzi pubblici che eventualmente la mobilità su due ruote assistita o meno, ma il grosso problema è quello del traffico, eliminare il traffico che attraversa o ha sempre attraversato, soprattutto nei fine settimana invernali ed estivi, la città, scendendo dalla Gordino per andare ad inserirsi in autostrada, diciamo a Cadova, perché il traffico del Cadore sicuramente non passa da quella parte, e questo è forse il grande tema, la grande partita del traffico da gestire. Ecco, questo è quanto. Poi ci sarebbero tante piccole o anche meno piccole cose da valutare, ma sicuramente all'atto pratico chissà se questa strada vedrà la luce. È molto difficile, è molto difficile. Grazie. Grazie, consigliere Bertoluzzi, prego. Grazie Presidente. Allora, io mi sono sentita tirata un po' in ballo per quella definizione di discussione sterile, no? E volevo chiarire anche di fronte al signor Battistella, Lorenzo Battistella, che ho avuto modo di conoscere molti anni fa, il motivo della mia contrarietà. Mi è stato detto che avevo paura di sentire parlare le persone. No, io avevo paura, e adesso ne ho conferma, del giudizio delle persone, perché noi stiamo dimostrando di non essere capaci di fare il nostro compito di consiglieri comunali. Allora, io capisco perfettamente Lorenzo Battistella e gli oltre 600 firmatari, perché anch'io mi scoccerei se mi passassero vicino con una strada, se mi limitassero il mio diritto di prato, di verde, di aria pulita, no? Però noi siamo consiglieri comunali e come consiglieri comunali dobbiamo tener conto delle esigenze di tutte le persone. A me personalmente veniva male quando vedevo costruire il sovrappasso di Marisiga a pensare alle persone che ci abitavano sotto. Mi veniva male ogni volta che passavo a Cordelli e sentivo quell'odore nefando e tutte le riunioni che Fistarol ha fatto in giro per sentirsi dire dagli abitanti cosa facciamo. Mi veniva male quando in via Agordo vedevo il cartello della persona, dell'edicola, che diceva spegnete il motore, i miei polmoni vi saranno grati, no? Perché l'amministrazione comunale deve avere l'occhio su tutti. Allora, cos'è che non ha funzionato in questa vicenda? Non ha funzionato il nostro ruolo. Il ruolo che dobbiamo avere come incaricati di eseguire le linee programmatiche, un programma, e incaricati di controllarle. Allora, a me piacerebbe che i consiglieri Roccon, Sovilla, Dapian, Pingitore, che per fortuna ci dice che sono tutte cose vere e noi gli crediamo perché gli vogliamo bene, mi piacerebbe che spiegassero al signor Battistella perché sono intervenuti soltanto dopo la petizione, soltanto dopo le firme. Vi ricordo che c'è una delibera di giunta, a parte le linee programmatiche del 2017, ma insomma lasciamo stare, c'è una delibera di giunta dell'aprile 2020, c'è una delibera di giunta dell'agosto 2020, e c'è un provvedimento del dirigente che conclude la conferenza dei servizi dicendo che si sono riuniti tutti quelli che erano interessati a questa cosa, ARPA, Regione, adesso non so chi sono nel dettaglio, e la conferenza di servizi si è conclusa felicemente. Allora, perché non... Lorenzo, chiedi loro perché non sono intervenuti prima nel loro ruolo di controllori dell'operato dell'amministrazione e non dopo per cavalcare 600 firme portate avanti giustamente da un comitato che vuole salvaguardare la qualità della sua vita. E poi vorrei dire
a Roccon, quando tu parli di turlupinare un ottantenne, sei consapevole di quello che dici? Sei consapevole? Cioè l'ottantenne è così incapace di intendere, di volere, da essere turlupinato? Vedo che fai di sì con la testa, spero che questo signore ottantenne stia No, io leggo le carte, Ida, io leggo le carte che sono più preoccupanti di quello che ho detto io. Quindi tornando e concludendo il discorso, perché ormai è tardi, sono anche stanca, non temevo una discussione sterile, temevo solo una discussione improduttiva, perché finisce così, Lorenzo, finisce così, improduttiva, e nella quale chi doveva vigilare non sta facendo una gran figura. Per quel che ci riguarda come amministrazione abbiamo fatto come sempre del nostro meglio, magari sbagliando, magari si ritornerà indietro. Io non sono un geologo che parla di frane, non sono uno strutturista, non sono un esperto di viabilità, non so cosa succederà nel futuro, non sono sicura che non ci saranno più macchine, non sono sicura che passeranno i cavi, non sono sicura di niente. So solo che siccome ha sicurezze, tranne Francesco Pingitore, nessuno ha sicurezze, sono sicura che l'unica cosa che dobbiamo fare come amministratori è fare il nostro dovere. Il nostro dovere è prendere le linee programmatiche ed applicarle. Di questo sono sicura. Ho finito. Grazie. Allora io non darei la parola né al consigliere Dappian né al consigliere Roccon, che hanno già parlato. A meno che non mi dicano fatto personale, però uno solo dei due, perché non possiamo fare... Abbiate pazienza, non stiamo discutendo di una delibera consiliare, stiamo ascoltando stiamo ascoltando un gruppo di cittadini che ha chiesto di essere sentito in Consiglio Comunale. Che si faccia polemica fra di noi è onestamente, questo sì, davvero sterile. Quindi chi dei due vuole parlare? 1 minuto, non di più. Scegliete fra di voi. Franco, io dico uno dei due, per carità. Se no Franco, poi... vuoi parlare tu? Franco. No, siccome sono stato attaccato sul fatto che ritengo che sia stato turlupinato un anziano, io leggo le carte, Ida, e le carte sono uscite con grande fatica dal comune e per 5 anni, da quando è stata firmata la delibera con cui tu sei astenuta nel 2016, sei stata astenuta 5 anni fa esatti ad oggi, no? Ti sei astenuta in quel progetto, adesso vieni a fare la maestrina per questioni che non vertono squisitamente sulla progettazione. Noi siamo intervenuti, io personalmente sono intervenuto nel momento in cui ho saputo che c'era un progetto, capisci? Che sia nato parallelamente un comitato, questa è una questione a sé stante, capisci? Io non ho seguito come sta seguendo. Va bene, boh. Incidente chiuso, ognuno ha detto la sua. Ci sono altri interventi? No? Nessun altro vuole intervenire? Posso dire un'ultima cosa? Aspetti. No, volevo dire una cosa velocissima, Presidente, se è possibile. Ecco, appunto. Allora prego, consigliere Bello. Trovo la manina, proprio velocissima. Io in realtà non sono sicuro di niente, Ida, ma... credo che il nostro compito come consiglieri comunali sia quello di fronte a qualsiasi opera che abbiamo in mente inserita in un contesto molto più ampio, e qui stiamo parlando di viabilità, quindi mi piacerebbe che questa amministrazione avesse un'idea un po' più chiara rispetto alla viabilità nel suo complesso. Ecco, rispetto a questo io dico che qualsiasi azione che viene fatta deve essere supportata da studi precisi. Io ho cercato di informarmi rispetto agli studi che ci sono oggi disponibili e mi pare che i due più seri e più vicini temporalmente alla data di oggi siano lo studio che è collaterale al PAT e quello che è stato fatto dall'amministrazione del Coll ancora qualche tempo fa. Un po' più approfondito, devo dire, per quel che ho visto, almeno nei risultati finali. Ma restando fermi allo studio annesso al PAT, che tra l'altro mi sembra essere tra l'altro successivo alla decisione di fare la bretella a Cucciolo Marisica, in questo studio si dicono alcune cose che mi sono saltate all'occhio. Uno, che c'è l'83% del traffico che viene giù da via Agordo e che arriva al centro. Un ulteriore 8%
9% che sia, va in direzione Cavarzano, Ponte nelle Alpi, e il rimanente 8-9% va in direzione Feltre o sulla sinistra Piave. Allora, rispetto a questo, la costruzione della bretella mi lascia un interrogativo. Quanto di quel traffico verrebbe deviato? Voi sapete che il Partito Democratico è sempre stato favorevole alla costruzione sia della bretella sia di un progetto di circonvallazione, che non sono la stessa cosa. Mi chiedo però questi studi se siano stati fatti con l'idea di fondo non solamente del flusso del traffico, ma anche dello studio sulla origine e destinazione dei veicoli che attraversano, e in quali tempi poi sono stati fatti, perché se noi andiamo a calcolare il traffico che c'è il sabato o la domenica, è diverso indubbiamente da quello che c'è il lunedì mattina o il martedì verso sera, cioè, ecco, evidentemente no. Rispetto a questo non c'è traccia, e quindi non sono riuscito a capire perché nello studio annesso al PAT c'è semplicemente la percentuale di traffico che scende e che va in quella direzione. Allora, questo getta un ulteriore alone di incertezza su tutta l'operazione, e mi chiedo se non valga la pena, direi, approfondire un po' di più la questione. Tutto qui. Grazie. Altri consiglieri? No, non c'è nessun altro, quindi prego, signor Battistel, se vuole brevissimamente... Un'ultima cosa velocissima. Prego. Come ho detto prima, io non voglio entrare in polemica con nessuno, mancherebbe altro, però intanto il comitato, e Ida lo sa benissimo, è nato molti anni fa. Avevamo un amico comune che lo ha fondato insieme a me, e questa è una cosa che non importa, ma comunque il comitato è nato tanti anni fa e non è una cosa dell'altro giorno. Primo. Seconda cosa, io richiedo a tutti quanti i consiglieri, indipendentemente dalla politica, da quello che dice il nostro sindaco, i dati che ci fornisce, o di quanto allarga o stringe lo zoom del discorso, fatevi un esame di coscienza. State decidendo della vita di tutta la gente che abita in questi due quartieri. Non sono poche persone. Siete voi che dovete decidere. Avete scelto di fare i consiglieri, avete un ruolo importantissimo, avete un ruolo molto delicato e dovete prendervi delle responsabilità. A me piacerebbe rincontrarvi tutti quanti guardandovi negli occhi e dicendo grazie, un bel lavoro, e non incontrarvi e dire guarda qua, grazie, non dico altro. Bene, allora, signor Battistelli, io credo che tutti i consiglieri comunali, o la stragrande maggioranza dei consiglieri comunali, quando prende delle decisioni lo fa assumendosi una responsabilità e operando secondo la propria scienza e la propria coscienza. Quindi questo credo che sia un punto fermo che non sia possibile mettere in discussione o dare in pasto a facili demagogie. Io credo che sia stato importante e che sia importante, ed è per quello che il nostro statuto lo prevede, che in Consiglio Comunale chi ha delle istanze, chi ha delle cose da dire a tutti i consiglieri comunali in un momento pubblico, che è quello del Consiglio Comunale, possa farlo. E l'utilità è questa. L'utilità è questa, ed è stato secondo me molto utile sentire da lei le vostre ragioni. Dopodiché i consiglieri comunali faranno le loro valutazioni, anche perché saranno chiamati a farle nelle sedi e nei momenti opportuni. Cioè, adesso, se ci sarà un iter che andrà avanti, ci saranno eventualmente gli approfondimenti o le richieste di approfondimenti o le prese di posizione perché questi approfondimenti non ci sono stati. Cioè, il lavoro per quanto riguarda il Consiglio Comunale è ancora da fare. Quindi aver ascoltato anche la vostra opinione e averla sentita dalla sua viva voce in questa occasione, per quanto da remoto, secondo me è una cosa che al di là delle posizioni di ciascuno ha arricchito tutti. Quindi io la ringrazio. E io ringrazio voi di cuore. E ci risentiremo probabilmente, o avrà modo di vedere quali sono gli operati del nostro Consiglio Comunale. Grazie a tutti. Grazie, buona Pasqua a lei. Allora passiamo... Altrettanto a voi e alle vostre famiglie. Grazie.
Punto 20. Mozione presentata dai consiglieri Gian Giacomo Nicolini, Walter CBM, Massimo De Pellegrini, Paolo Bello, Fabio Bristotto, ad oggetto presa in carico da parte del sistema sanitario e potenziamento di una rete riabilitativa per pazienti con effetti prolungati da Covid. Io direi che a questo punto procediamo, anche perché chi diceva sospendiamo se n'è andato, quindi a questo punto vediamo di puntare un pochettino alla sintesi. Prego, consigliere Nicolini, penso che lo presenti. Sì, certo, grazie Presidente. Da ormai più di un anno stiamo vivendo gli effetti drammatici di questa pandemia. Il Covid-19 ha segnato la vita e le esperienze personali, familiari, lavorative di ciascuno di noi. Ed in qualche modo tutti ormai siamo stati colpiti da racconti di persone che hanno trascorso giorni ricoverati in ospedale. Cos'è che vi ha colpito di più di questi racconti? Io posso dirvi che la cosa più difficile è la solitudine. La persona ricoverata è sola, il suo unico collegamento col mondo esterno è a volte il cellulare, se riesce a usarlo, dove telefonate, videochiamate, fotografie, messaggi possono far sentire in concreto in qualche modo la vicinanza con i familiari, con gli amici. Ma nonostante ciò, rimanere 24 ore al giorno in totale isolamento è davvero difficile. Il percorso personale poi porta, per quanto non sempre, alla dimissione del paziente che ritorna a casa. In quel momento il medico, l'infermiera ha un nuovo posto letto da riempire con qualcuno che sta male. Il suo pensiero, la sua concentrazione va sul nuovo arrivato e sugli altri assistiti presenti in reparto. Ma per chi è andato a casa è terminata solo la fase acuta. Ormai sappiamo infatti che il Covid spesso, non solo per chi è stato ospedalizzato, ma anche per chi è guarito a casa propria, non finisce con la negativizzazione del tampone molecolare, ma lascia esiti a distanza anche molto seri, che coinvolgono non solo i polmoni ed altri organi vitali, ma anche le capacità cognitive. La completa restituzione ad integrum può avvenire addirittura in molti mesi. Lo chiamiamo long Covid al momento. Chi si occupa di seguire il percorso di questi pazienti? Una prima risposta viene dalle federazioni sportive che hanno decretato la non validità del certificato agonistico in caso di atleti colpiti da Covid, imponendo una serie di esami aggiuntivi prima del ritorno alle competizioni. Esami, visite, terapie aggiuntive a completo carico degli atleti stessi, ma almeno c'è una presa in carico. E i non atleti? Mio fratello, mio padre, mia madre, il mio anziano prozio, chi li assiste? Quali protocolli vengono messi in atto? Chi se ne occupa? Negli ospedali ne sentiamo assolutamente l'esigenza. Dovrebbero esistere degli ambulatori dove farsi carico delle persone dimesse ma che ancora non stanno bene, così come delle persone che magari non ricoverate non sono comunque guarite del tutto. Al momento tali percorsi, tali strutture non esistono ed è questo che chiediamo con questa mozione, che si richieda all'assessore alla sanità regionale di creare dei percorsi ad hoc per le persone affette da long Covid. Ma chiediamo anche di farsi carico dei nostri giovani che sempre più stanno subendo psicologicamente gli effetti del Covid, in modo tale che anche le loro esigenze vengano ascoltate, prima che si slatentizzino, come già sta accadendo, importanti criticità che vanno da diverse forme di disagio fino a patologie psichiatriche di rilievo, non usualmente tipiche dell'età evolutiva. Chiediamo infine che ci sia un attento monitoraggio della campagna vaccinale, soprattutto alla luce dell'indice di anzianità che nella nostra provincia è elevatissimo, e chiediamo che questa mozione venga trasmessa e diffusa a tutti i comuni degli altri capoluoghi veneti. Sono convinto che anche la minoranza, che ha preferito non firmare insieme agli altri capigruppo della maggioranza e ai consiglieri Bello e Bristot la nostra mozione, la possano condividere, anche perché il long Covid è una patologia assolutamente attuale, che come il buon consigliere Pingitore ha evidenziato all'inizio di questo nostro incontro, proponendone una molto simile, presentata peraltro dalla Lega in Lazio e Lombardia, pur senza consigliere Pingitore aver firmato quella in corso, forse senza averla letta nei dettagli, è il problema che si sta proponendo già ora, ben prima di aver sconfitto il virus nelle sue manifestazioni più acute. Preciso, visto che ne stiamo accennando, che in Veneto le esenzioni proposte dal consigliere Pingitore e, voglio dire, con un copia e incolla da altre mozioni in altre regioni non sono utilizzabili. Quindi va trovata comunque una formula che deve essere studiata dalle persone competenti e non utilizzate in altre realtà. Grazie mille a tutti. Bene, aperto il dibattito, prego. Nessuno? Allora passiamo al voto.
Segretario, ah no, Luciano Dappiani. Ah no, anche Pingitore. C'è il gancetto della telecamera sopra la manina del Pingitore, che non vedevo. Consigliere Pingitore, prego. Sì, brevemente, grazie Giacomo. È stata solo una fortuita coincidenza. Io senza strumentalizzazione, senza niente, l'ho presentata, è leggermente diversa, però ho visto, io volevo proporre che alle 9 si staccava e si ritornava ai capigruppo a parlarne. Siccome come è il gioco della maggioranza e l'opposizione, è così purtroppo. Le cose che vengono da noi sono cassate, le cose che vengono da voi, tra virgolette, siamo sempre là, il gioco della maggioranza. Io non voglio fare polemiche, non voglio fare nessun altro discorso, però io posso votare a favore della tua ordine del giorno, purché il mio, il prossimo commissione capigruppo se ne discuta, perché si parla di altre cose anche. È una coincidenza. Io chattando ti ho detto in sincera verità, sto rimanendo fino alla fine, però io gradivo che alle 9 si finiva, così almeno non si sminuivano né il tuo né il mio ordine del giorno. È stato solo una semplice coincidenza, sono sincero come sempre e leale, mi è stato dettato da un tuo collega, quindi per questione di delicatezza non lo cito, in provincia, quindi ti ho parlato in sincerità. Adesso mi trovo spiazzato, avevo proposto a Francesco di staccare alle 21, però capisco che tu hai fretta di approvarlo, ma io in 24 anni di consigli comunali abbiamo visto tanti ordini del giorno, carità, però la salute è trasversale, non ha colore politico, quindi mi adeguo a quello che succederà dopo. Però sono le 21:25, il dato è tratto e quindi non so cosa dire. Grazie. Oddio, la richiesta di rinvio che peraltro, o di sospensione che peraltro in qualche maniera avevo anch'io sollecitato il Consiglio a esplicitare ove si ritenesse necessario sospendere, non ha trovato grandi sostenitori, quindi io non ho fatto altro che prendere atto della volontà del Consiglio. Insomma. L'unico che mi aveva detto sospendiamo alle 8:30 era Rufus, che se n'è andato prima delle 8:30, quindi altri, e poi tu che mi hai chiesto questo, ma gli altri non erano d'accordo, almeno quelli che si sono espressi. Prego, e fra l'altro io credo che tutto sommato potremmo anche sbrigarcela in non moltissimo. Ecco, prego, consigliere Dappiani. Microfono, ecco. Ecco qua. Un attimino. Allora, dunque, all'indomani della proposta che mi viene fatta da Gian Giacomo, ho cercato di capire un attimo quale effettivamente sia l'impegno reale adesso della Regione, e ho avuto delle indicazioni importanti, ovvero la Regione si sta attivando proprio per creare delle situazioni post-Covid. Allora, la cosa diciamo così, è in cantiere, non è ancora definita nei suoi termini, però diciamo che ho avuto rassicurazioni in tal senso. Volevo dire questo anche per dirlo direttamente sia a Gian Giacomo che agli altri che hanno predisposto questa mozione. Grazie Presidente. Grazie. Altri? Possiamo passare al voto? Gian Giacomo, vuoi replicare qualcosa? Ma ringrazio Luciano perché io avevo mandato questa mozione a tutti, ovviamente mi è venuta in mente al mattino, al pomeriggio avevamo conferenza di capigruppo, l'ho scritta in poco tempo, per cui insomma capisco che anche la volontà magari di leggerla bene e di firmarla potesse non essere, cioè potesse meritare degli approfondimenti, quindi ringrazio Luciano per gli approfondimenti. E sicuramente credo che a questo punto ancora con maggior forza possa semplicemente essere proprio una mozione che vede sicuramente appunto non un significato di contrasto con nessuno, visto che è proprio una richiesta
di aiuto che si fa alla Regione, per cui sono convinto che troveremo ottime motivazioni per poterla presentare. Insomma, ecco. Grazie Luciano e grazie anche a Francesco comunque per la risposta. Bene, dichiarazioni di voto? No? Possiamo passare al voto? Segretario, prego. A Damiano? Astenuto. Bello? Favorevole. Bianchi? Favorevole. Portoluzzi? Favorevole. Bristotti assente. Cibien? Favorevole. Ciociano è assente. Dapian? Prego, Presidente, scusami Gian. Dalfarra? Farra Erika è andata. De Col? È andato. De Moliner? Favorevole. De Pellegrin? Favorevole. De Toffol? Favorevole. Lecis? Favorevole. Massaro? Favorevole. Masut? Favorevole. Il nostro computer è quello. Nicolini? Favorevole. Pintore? Segretario, mi hai saltato. Scusa, a chi ho saltato? Ma ci sei o non ci sei, Moncillo? Ci sei o non Se ci ci sei? sono, sì. Sono tornato. Ah, ecco, perché avevo visto che avevi abbandonato... Sì, ma sono tornato da un pezzo, sono tornato da un pezzo, ok? Mi scuso. Favorevole. Ok, 11. Nicolini 12 aveva votato. Vincitore? Favorevole. Rasera Berna? Favorevole. Roccon? Favorevole. Sala? Favorevole. Savasta? Savasta è andata. È andata. Serragiotto? C'è. Sovilla? Astenuto. Tella? C'è. Andato. Talamini? Favorevole. Allora, esito della votazione: 20 presenti, 3 astenuti, votanti 17, favorevoli 17, quindi la mozione è approvata. Punto 21, ordine del giorno presentato dai consiglieri Fabio Bristotti e Gian Giacomo Nicolini, dotazioni vaccini. Questo credo venga ritirato perché lo vuole presentare il consigliere Bristotti. Gian Giacomo, me lo confermi? Sì, è corretto, è una scritta da lui, lo voleva presentare giustamente lui, io l'ho firmato visto il tema della sanità, ma credo che valga la pena lo presenti Fabio. D'accordo. Punto 22, ordine del giorno presentato dai consiglieri Raffaele Damiano e Andrea Stella, ad oggetto tutela animali, Costituzione italiana. Prego, consigliere Damiano. Allora, grazie Presidente. Grazie della presentazione. Sì, l'atto in sé lo do per letto anche vista l'ora. Mi limito solo ad evidenziare 2 o 3 aspetti velocemente. Intanto la circostanza ormai indubitabile che gli animali sono e sono definiti esseri senzienti. Questo ormai è patrimonio culturale e giuridico dell'Unione Europea, così come dell'Italia. Vedo che spesso facciamo una comparazione con altre realtà, in questo caso non vorrei essere perdente, nel senso che la Costituzione tedesca e quella elvetica hanno già stabilito una tutela precipua degli animali, e quindi da questo punto di vista credo che sia un segnale, lasciatemelo dire, di civiltà, una sorta di battaglia di civiltà che non è portata avanti solo dal sottoscritto, ma è che trasversale in tutte le parti d'Italia. Guardo in particolar modo, non me ne vogliano gli altri consiglieri, l'assessore Olivotto e Pier Enrico Lecis, che so essere amanti a vario titolo degli animali. Dico ancora solo 2 cose di presentazione. La prima
che in qualche maniera quello che mi ha portato a stendere questo ordine del giorno è anche un fatto triste, brutto, che è accaduto recentemente a Belluno, laddove sono stati trovati 12 piccioni morti sul Greto del Lardo, piccioni uccisi dalla crudeltà umana, e questo non deve far sorridere, deve solo far riflettere e considerare che purtroppo ci sono anime non buone e che possono perpetrare atti che hanno una rilevanza non solo morale ma anche giuridica e segnatamente penale. L'altro aspetto, mi piace citare uno scritto di Papa Pio XII al riguardo, che così recita, perdonatemi solo un secondo: ogni impulso di uccidere gli animali senza giustificazione, ogni maltrattamento e ogni crudeltà verso di loro vanno senz'altro condannati, anche perché tale comportamento esercita una nefasta influenza sull'animo dell'uomo e tende a renderlo abietto. Questo diceva Papa Pio XII. Ecco, nel solco di questa, che è una considerazione religiosa ma anche laica, e che comunque porta chi parla, essendo un amante degli animali, dal profondo del cuore, a chiedere un voto convinto e unanime a questo ordine del giorno. Bene, interventi? Nessuno? No, io, Presidente, Banamini, prego. Sì, io ho soltanto è solo una curiosità. Vorrei capire perché il consigliere Damiano abbia richiesto la modifica dell'articolo 9, quali ragioni l'abbiano portato a inserire in quel punto questa richiesta. Tutto qui. Posso? Prego. Posso? Perché, come ho scritto nella mozione, esistono numerosi disegni di legge costituzionale in Parlamento che hanno posto la loro attenzione principalmente, se non esclusivamente, sull'articolo 9. Siccome l'articolo 9 nella formulazione attuale parla del paesaggio, se vuoi Stefano lo posso leggere, nell'ambito del paesaggio e dell'ambiente, flora e fauna non possono che avere un'attinenza, quindi credo che sia quello il riferimento. Tra l'altro siamo nella prima parte della Costituzione che si reputa di maggior, se si può così dire, perché non esiste una scala gerarchica in seno alla Costituzione, di maggior valenza e capacità vincolante. Quindi questo è il motivo per cui l'ho inteso inserire nell'articolo 9 della nostra Carta fondamentale. Altri? Bene, allora passiamo al voto. Prego, segretario. A Damiano. Io e i miei 3 gatti a favore. Favorevole. Quindi Bello. siete 4 gatti. Favorevole. Fila per 2. Bianchi. Presidente, io non ho sentito, lo vedi? Bianchi? No. No. Non c'è più. Non c'è più. Va bene. Bortoluzzi? Favorevole. Cibien? Favorevole. Dapian? Luciano? Favorevole. Favorevole, ok. Dalfarra? C'è. Erika? C'è? No. De Moliner? Favorevole. De Pellegrin? Favorevole. De Toffol? Favorevole. Lecis? Favorevole. Massaro? Favorevole. Masut? Contrario. Maungillo? Favorevole. Ok. Nicolini? Favorevole. Pingitore? Favorevole. Stasera Berna? Benché fra gli amanti degli animali non si annoverino solamente brave persone, senza riferimento al Papa, per carità, favorevole. Roccon? Favorevole. Consigliere Damiano, per la verità. Senza riferimento neppure al consigliere Damiano, ma sappiamo che un certo dittatore tedesco amava molto gli animali. Sala? Favorevole. Rumenighe, no? Sì. Ciovilla?
Favorevole. Talamini. Astenuto. Scusa Franco, tu come hai votato? Mi chiedono? Favorevole. Favorevole. Buono. Benissimo, allora, presenti 19, astenuti 1, votanti 18, un contrario, 17 favorevoli, quindi l'ordine del giorno è approvato. 23, ordine del giorno presentato dai consiglieri Walter Cibien, Don Giacomo Nicolini, Massimo De Pellegrini, Paolo Bello, ad oggetto cittadinanza italiana onoraria a Patrick Zaki. Chi lo presenta? Vado io. Prego, Walter. Sì, io do per letto l'ordine del giorno perché ne abbiamo avuto di tutte copia. Mi limito solo a osservare come siamo di fronte a uno Stato che di fatto calpesta i diritti umani a pie pari e quindi ritengo che sia da parte nostra quantomeno un bel segnale firmare questo ordine del giorno per dare la cittadinanza italiana onoraria a Patrick Zaki, anche nel ricordo di Giulio Regeni. Grazie. Grazie. Prego, interventi. Signor Damiano, prego. Allora, al di là dello spirito che credo sincero di chi ha presentato l'ordine del giorno, io faccio alcune considerazioni. Intanto, perdonami Walter, forse non sei solo tu il proponente dell'ordine del giorno, direi che fantasia, perché quello che ci è stato dato è tale e quale a quello che ha trasmesso il sindaco di Pesaro mediante ALI, le autonomie locali italiane. E tra l'altro è un testo che, se leggi con la dovuta attenzione, ha anche delle sgrammaticature e delle non corrette diciture dal punto di vista giuridico. In ogni caso, poi il testo trasmesso da Ali non è un testo neutro, perché dovrebbe essere comune di, come gli altri due che sono stati trasmessi su altri temi, invece questo, guarda caso, c'ha la dicitura, l'intestazione comune di Pesaro. Quindi non è un testo dell'ALI, bensì del comune di Pesaro. E già questo, secondo me, stride un pelo, ma al di là del copia e incolla, evidenzio, soprattutto nella parte finale della richiesta al governo italiano, non trovo il senso logico di quello che noi andremo a domandare. Poi non ho, e chiedo lumi a chi l'ha presentato, conoscenza del richiamo alla città spagnola di Granada. Ritengo altresì del tutto improprio l'accostamento a Giulio Regeni, rispetto al quale vale veramente la pena di fare una battaglia, anche questa di civiltà giuridica e di corretta diplomazia. Poi l'aspetto più importante è questo, mi rivolgo ai proponenti, cioè ditemi quali eminenti servizi all'Italia, ovvero quale eccezionale interesse dello Stato vi è, secondo quanto stabilito dalla legge della cittadinanza, articolo 9,2, per conferire la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. No, la mia risposta, e credo che sia, nonostante provenga solo da me, una risposta tendente all'obiettività, è zero. Perché ditemi quale eminente servizio all'Italia ha compiuto questo soggetto, così come qual è l'eccezionale interesse dello Stato. Ve lo dico perché io, per esempio, ero assolutamente a favore del conferimento della cittadinanza onoraria a questo ragazzino egiziano tali Rami Shehata, che il 20 marzo del 2019 riuscì, insieme a un altro ragazzino, a sventare un sequestro potenzialmente omicidiario di 50 e passa bambini, studenti delle scuole medie, che erano stati sequestrati a San Donato milanese da un cittadino italo-senegalese, tale signor Si. In quel caso la cittadinanza onoraria era assolutamente dovuta, perché questo bambino, insieme a un altro, ha salvato la vita di tanti suoi coetanei. Questo è un merito eccezionale, una qualcosa di eminente servizio all'Italia. Chiedo a voi, ribadisco, qual è il servizio che Patrick Zaki ha posto in essere a favore dell'Italia, o qual è l'interesse eccezionale dello Stato in tal senso. Lo dico anche perché
siete così partecipi di questa questione e, uso un eufemismo, siete decisamente freddi, poi vedremo che cosa deciderà la Giunta e mi auguro ovviamente di essere smentito, sul conferimento della cittadinanza onoraria di Belluno al milite ignoto. Ma cioè, siamo proprio su due mondi, non si capisce la coerenza di ragionamento logico e politico. Ultima considerazione, questo peraltro nulla toglie al fatto che ci sono evidenti censure nei confronti del regime militare egiziano e che la tortura non è mai ammissibile a qualunque latitudine. Il nostro fulcro di riferimento, guardo Francesco Rasera Berna, è l'articolo 27 della Costituzione, che stabilisce in uno Stato di diritto quale il nostro che la pena non deve mai essere degradante e contro l'umanità. Se Patrick Zaki ha subito questo, ovviamente va condannato chi ha perpetrato questi fatti incivili e non tollerabili sotto il profilo giuridico, ma non ci sono i margini di fatto e di diritto, se non per una deriva ideologica, per operare una scelta come quella che voi avete proposto in questo ordine del giorno, che peraltro, ripeto, è anche sgrammaticato. Grazie. Prego, consigliere Pingitore. Sì, brevemente, non mi dilungo tanto. Caro Walter. Allora, parli tanto di faziosità, opposizione e maggioranza. Stai parlando con uno che ha fatto approvare un ordine del giorno col sindaco De Colla a maggioranza, però era una cosa politica, le foibe. Però questo ordine del giorno è fazioso, l'ha fatto il sindaco Ricci. Quello sugli animali, sulla sanità no, mi spiace che sugli animali qualcuno dalla tua parte ha votato contro. Noi siamo leali, quindi io per questione di rispetto tuo non partecipo al voto. Consigliere Roccon, prego. Allora, mi pare tanto propaganda politica e non amministrativa questa, tant'è che copia e incolla dei canali preferenziali che arrivano da sinistra come il sindaco di Pesaro, è ovvio che ci sono, no? Io semplicemente dico a CBN, no, che mi ha votato contro un ordine del giorno presentato il 7 febbraio 2019 relativamente alle azioni di Maduro nei confronti di italiani residenti in Venezuela e anche di venezuelani. Da sì, con carneficine a più non posso. E io avevo votato, avevo presentato un ordine del giorno a favore degli italo-venezuelani che erano lì. Sostanzialmente ci sono due pesi e due misure, Walter, no? Quindi se dobbiamo andare a vedere questo soggetto che cosa ha prodotto di positivo per quest'Italia, in cui tra l'altro il ministro Di Maio dovrebbe interessarsi in prima persona più che interessarsi al Consiglio Comunale di Belluno, se no perché sono lì a operare. Io dico che insomma ci sono due pesi e due misure in una presentazione di un ordine del giorno in questo contesto e anche di votarlo. E il mio voto comunque è un voto contrario. Altri? Solo per chiarire una cosa, non ci sono molti segreti perché gli ordini del giorno sono stati proposti da Ali e vi sono stati girati a tutti i capigruppo per le valutazioni del caso, come sempre quando ci sono ordini del giorno che vengono dall'esterno. Quindi, onestamente, su questo quantomeno non c'è niente da dire. Altri? Nessun altro? Walter, vuoi replicare? No, non credo che serva. Dichiarazioni di voto direi che non sono necessarie. Volete fare dichiarazioni di voto? No. Nessuna dichiarazione di voto. Passiamo al voto. Prego, segretario. A Damiano. Contrario. Bello. Favorevole. Bortoluzzi. Scusa Paolo, puoi ripetere? Bortoluzzi. Favorevole. Cibien. Favorevole. Dapian. Contrario. De Moliner. Astenuto. De Pellegrin. Favorevole. De Toffol. Favorevole. Lecis. Favorevole. Massaro. Favorevole. Masut. Favorevole. Mongillo. Favorevole. Nicolini. Favorevole. Fingitore non partecipa al voto. Rasera Berna. Favorevole. Roccon.
Profondamente contrario. Sala? Favorevole, scusate. Sovilla? Contrario. Talamini? Favorevole. Allora, siamo presenti in 19, un non partecipante al voto, un astenuto, quindi 17 votanti, 4 contrari e 13 favorevoli, quindi l'ordine del giorno è approvato. Punto 24, ordine del giorno presentato dai consiglieri della Fede Damiano Andrea Stella Belluno Fratelli d'Italia, obiettivo Belluno Fratelli d'Italia, oggetto dato, prospettive ed effetti, diritto alla salute e allo studio, articolo 32 e 34 Costituzione. Prego, consigliere Damiano. Il testo lo do per letto e precede le manifestazioni che ci sono state recentissimamente lo scorso weekend anche a Belluno e non solo a Belluno, a Ponte, in altre realtà della provincia. Fornisco qualche dato aggiuntivo. 487 interventi di psicologi in 20 istituti della provincia, perché il problema è serio, senza disconoscere il valore della DAD che nella prima fase emergenziale è risultato assolutamente importante e lo è tuttora, però ci sono i mezzi oggi rispetto a prima per garantire il diritto alla salute e contemporaneamente il diritto costituzionale allo studio. Registro altresì che oltre ai 487 interventi di psicologi nelle scuole che riguardano non solo gli allievi ma anche gli insegnanti, c'è una raccolta firme di 140 e probabilmente anche di più oggi tra pediatri e psicologi, e tra questi, se non sbaglio, c'è anche un consigliere comunale seduto qui materialmente tra i banchi del Consiglio Comunale, che fondamentalmente chiedono per gli allievi di qualunque grado una sana vita affettiva e di relazione. Aggiungo da ultimo, facendo una comparazione ancora una volta con un esponente di sinistra, il sindaco di Ponte nelle Alpi, che sabato ha testualmente dichiarato che la scuola ha un valore sociale fondamentale sancito dalla Costituzione. Non mi dilungo oltre, ma ha perorato sostanzialmente la riapertura delle scuole sulla base dei necessari indefettibili protocolli sanitari. Quindi l'intento è quello di mettere un punto sulla questione. Mi pare che comunque l'attuale governo si stia muovendo nella direzione di un'apertura sia pure parziale fino ai ragazzi della prima media, ma la volontà è quella di avere un ampliamento dell'offerta formativa, perché come è noto la scuola non è soltanto nozionismo, ma è anche vita di relazione a 360 gradi che in questo momento è drammaticamente persa e i cui effetti, prima parlavamo di long virus, i cui effetti non si avranno solo nell'immediato, ma temo purtroppo anche in prospettiva. Non voglio arrivare a dire, per carità, che si tratta, come qualcuno sosteneva, in ambiti completamente diversi, di una sorta di generazione perduta, però certamente i nostri ragazzi, senza retorica al futuro, avranno dei problemi. Tra questi segnalo, nell'ambito degli oltre 22.000 studenti della provincia di Belluno, anche l'abbandono scolastico, che è un'altra cosa che è stata determinata da questo tipo di insegnamento, che soprattutto, ripeto, nella prima fase era assolutamente indispensabile, ma che oggi con le garanzie dovute può essere sostituito dalla vera e propria didattica in presenza, peraltro richiesta in maniera assolutamente uniforme da studenti, insegnanti, personale amministrativo a tutti i livelli istituzionali. Quindi ovviamente anticipo già naturalmente un voto che è favorevole. Bene, consigliere Bello, prego. Grazie Presidente. Ma io ho 4 figli e una moglie in DAD tutti i giorni, quindi devo dire di essere assolutamente sensibile alla tematica.
E ciò nonostante faccio alcune considerazioni. Intanto avrei veramente sperato che whatever it takes che ha detto il buon Draghi in altre circostanze l'avesse anche pensato per il tema della scuola, ecco, per la condizione della scuola oggi in DAD. Però, Raffaele, io ho come questa sensazione che quando facciamo gli ordini del giorno insieme siamo forse un po' più incisivi, è una battuta naturalmente la mia, perché ho la sensazione che questo sia un ordine del giorno generico, ecco. Se io fossi il sindaco non saprei bene che cosa lo impegniamo a fare, perché il sindaco non ha competenze sulla ripresa della scuola, cioè sull'allentamento delle restrizioni, al massimo casomai potrebbe pensare di inasprirle, ecco, come poi tutti i livelli di sottogoverno rispetto al governo centrale. Ha invece delle competenze sull'adozione di misure igienico-sanitarie, sulla fornitura di informazioni agli istituti comprensivi in particolare, no? Sul favorire l'eliminazione delle sperequazioni tra gli studenti, eccetera. Cioè quello che noi avevamo chiesto tutti insieme a maggio del 2020, con scarso successo, direi, tra l'altro. Ecco, quindi in questo senso io vedrei bene se tu fossi disponibile a ripensare all'ordine del giorno e eventualmente ritirarlo per aprire una discussione su queste tematiche, cioè quelle di competenza dell'amministrazione locale, magari nell'ambito della commissione o delle commissioni competenti. Grazie. Altri? Nessun altro? Consigliere Damiano? Paolo, so bene, perché mi onoro della tua amicizia, di come è composta la tua famiglia, e peraltro ho visto tua moglie in una delle manifestazioni lo scorso sabato. Però al di là della condivisione che è ovviamente necessaria, io nell'ordine del giorno insieme al collega Stella ho inteso porre un principio, che è quello che la DAD è andata bene, tuttora è utile, però la vera scuola è un'altra. È su quello che pongo l'attenzione di voi tutti. Dopodiché tu dici, apparentemente in maniera corretta, il sindaco non ha una competenza diretta, ma in realtà il sindaco può avere, da rappresentante della comunità, una interlocuzione con gli altri ruoli di governo, provinciale, regionale, nazionale. Abbiamo fatto tanti ordini del giorno rispetto ai quali l'amministrazione si è posta avendo interlocutore il governo piuttosto che la regione del Veneto, piuttosto che la provincia. Ma un tema specifico è anche quello di pertinenza diretta e indiretta dell'amministrazione comunale, quello del trasporto pubblico locale, che è evidentemente strettamente connesso con quello della scuola. Quindi su questi aspetti io credo che dovremmo oggi, non domani, confrontarci e approdare a un voto che io continuo a sperare sia unanime, al di là delle tue osservazioni che possono essere in astratto almeno in parte condivisibili. Però il principio è questo, e vorrei che stasera, visto che ormai siamo a 7 ore di Consiglio Comunale, chiudessimo, fra virgolette, in bellezza con un voto unanime, prescindendo dal fatto... 8 ore. 8 ore. Ah cavolo, è vero, sì, ho l'orologio ancora sfasato. Ecco, a maggior ragione, caro Paolo, dopo 8 ore di CAD, consiglio a distanza, facciamo una votazione 100%. Quindi questa è la mia replica alle tue osservazioni legittime. Va bene. Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni. Prego, segretario. Scusate, sono stata poco veloce. La consigliera Sala, prego. Scusate. Sì, io in sintesi ci siamo confrontati ovviamente nei 3 gruppi di maggioranza e abbiamo ritenuto, anzi è un po' una sorpresa questa sera, il fatto che anche su invito del consigliere Bello, che ovviamente ha sollecitato anche e ha sostenuto un po' la debolezza di questo documento, di questo ordine del giorno,
ci aspettavamo forse anche un ritiro. In effetti noi, dalle valutazioni che abbiamo fatto in questi giorni come gruppi di maggioranza, proprio le riflessioni, oltre alla questione della DAD, che ovviamente meriterebbe le ricadute sugli apprendimenti, sul malessere o sul benessere, perché ovviamente la DAD, come lei stesso ha detto, collega Damiano, ha dei punti, degli aspetti ovviamente positivi, favorevoli. Abbiamo risposto con la DAD alla situazione emergenziale, gli insegnanti hanno acquisito nuove competenze, nuovi strumenti, nello stesso momento anche i genitori e di conseguenza anche prima di tutto i nostri ragazzi. Ecco. Lo troviamo un po', francamente, ecco, la questione DAD io la chiuderei qua perché potremo parlarne per giornate, credo, di DAD, di LEAD, di didattica digitale integrata, ecco, che sono state l'unico mezzo per tenere il filo con i nostri studenti in questo anno e mezzo. Ecco. La troviamo ovviamente fuori luogo perché, come già è stato sottolineato, non è competenza specifica, purtroppo dico purtroppo perché sono convinta che lo stesso sindaco, come la giunta, come chi è genitore e insegnante in questo momento capisca il patimento che tutti stanno vivendo, ecco, e purtroppo noi dobbiamo rimetterci a quelle che sono le ordinanze regionali di PCM e alle limitazioni che questo periodo purtroppo ci stanno dando. C'è d'altra parte e quindi fuori luogo un po' in questo senso. D'altra parte sottolineo anche il fatto che sia stata calpestata e sia stato calpestato anche durante queste 3 manifestazioni che ho seguito un po' da distante. Non ho inteso partecipare come delegata alla scuola proprio perché qualcuno non ha compreso e non ha condiviso l'importanza della risposta all'emergenza anche con questa DAD, ma lei ce l'ha anche ricordato, consigliera Damiano, in alcuni passaggi del suo documento. Altra cosa, ci sono dei protocolli sanitari per cui non possiamo decidere di entrare a scuola quando e come vogliamo, anche se tutti lo vorremmo, ripeto, i patimenti sono da tutte le parti, ecco. E poi consideriamo anche il documento, la proposta di impegno anche come superata, e per questo ci aspettavamo un ritiro anche su questo, perché nei giorni scorsi, già 5 giorni fa, ovviamente a mezzo stampa era stata comunicata l'intenzione del governo comunque di riaprire le scuole, viste le pressioni, visto anche il piano vaccinale che sta proseguendo, insomma, più o meno a regime, credo, non a regime, ma insomma in maniera più auspicabile possibile, nel miglior modo possibile. E ecco, il governo proprio questa sera credo che abbia approvato il nuovo DPCM che consente appunto la possibilità di frequentare le scuole ancora anche in zona rossa fino alla classe della prima media. Ecco, mi preme anche sottolineare che l'ANCI, rappresentativa dei suoi associati, ha sempre sostenuto, anzi in questo periodo più forte che mai, purtroppo inascoltatamente, la possibilità di poter partecipare alle lezioni in presenza per tutti gli studenti fino almeno alla terza media, cioè il periodo in cui i ragazzi possono essere autonomi nella gestione della didattica a distanza. Basta, è una dichiarazione di voto, non mi dilungo altro. Mi pare che a bilancio l'anno scorso, per quanto di competenza di questa amministrazione, siano stati spesi oltre i 230.000 euro proprio per permettere il rientro in presenza degli studenti, ecco, e creare le migliori situazioni possibili. Ecco, in corsa, in emergenza, penso che gli uffici da marzo dell'anno scorso non abbiano smesso di correre un secondo, e per rispondere di PCM e per rispondere ai bisogni precisi di tutti i nostri istituti. Sono molto concreta perché ci ho lavorato credo tutti i giorni in comune per cercare di trovare sempre le soluzioni migliori e di rimanere in ascolto dei bisogni dei nostri istituti. Ecco. Non da ultimo, dopo che siamo stati dichiarati zona rossa dal venerdì sera, al lunedì tutti i servizi mensa e trasporti in maniera peculiare per i bambini che potevano accedere alla scuola
e agli insegnanti che potevano accedere alla scuola, abbiamo lavorato alacremente, uffici, parte politica, insegnanti, dirigenti, in stretto contatto per tutto un fine settimana, e lunedì eravamo pronti per ospitare i nostri ragazzi. Ecco, quindi per questo, insomma, ecco, voteremo contrario. Bene, altre dichiarazioni di voto? Nessun'altra dichiarazione di voto. Segretario, prego. Damiano. È un vero peccato. Comunque convintamente, Paolo, guardo te, a favore. Bello. Vabbè. Io invece mi astengo, Raffaele. Bortoluzzi. Contrario. Cibien. Contrario. Dapian. Favorevole. De Moliner. Contrario. De Pellegrin. Contrario. De Toffol. Contrario. Lecis. Contrario. Massaro. Favorevole. Massoud. Contrario. Zillo. Contrario. Nicolini. Contrario. Pingitore. Favorevole. Stasera Berna. Non partecipo. Così abbiamo tutta un'ampia gamma delle possibilità. Roccon. Favorevole. Sala. Contrario. Ciovilla. Favorevole. Talamini. Contrario. Presidente, Bene. se si può mettere a verbale, io mi sono sbagliato, non modifico ovviamente perché non posso modificare. Volevo dire astenuto, ho detto favorevole, mi scuso. Se si può mettere a verbale preferirei, grazie. Sì, beh, è già verbale, nel senso che è registrato, quindi. Bene, buona Pasqua a tutti e ci vediamo dopo. Allora, qui, Puoi aspettare l'esito. Presi. Sì, appunto, non abbiamo finito. Abbiate un attimo di pazienza. Massoud, va bene che hai votato contro, ma almeno aspetta la cella. Bocciato. Il sindaco è stato messo favorevole, è stato messo Massaro. Presidente, il sindaco aveva votato favorevolmente. Adesso non so se lei vuole far rettificare sto Cosa cambia, segretario? No, dai, è a verbale, tanto non cambia il risultato. Va bene, È inutile va bene. che ci complichiamo. La bontà del sindaco. Vi chiedo scusa, mi sono sbagliato, abbiate pazienza, ormai ho votato e mi sono sbagliato. La bontà del sindaco. Va bene, allora eravamo in 19 presenti, uno non ha partecipato al voto, uno si è astenuto, quindi 17 voti, contrari 11, favorevoli 6, quindi l'ordine del giorno al punto 24 non è stato approvato. Grazie a tutti, soprattutto ai due scrutatori che oggi hanno avuto un lavoraccio da fare e ai nostri funzionari e al segretario. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua. Presidente, ho una domanda io. Presidente, una domanda. Segretario, vada. Una domanda. Adesso è scattato il coprifuoco, ma noi 4 come torniamo a casa? Ah sì, è vero. Il rientro è sempre possibile. Le norme nostre sono sempre molto chiare. Mi staremo Uscire non si catturati può, qua, va però rientrare sì. Auguri e buona serata. Auguri e buona serata. Auguri, buona Pasqua. Auguri, buonanotte. Buona Pasqua. Passate da eroi, fatevi sparare. Buona Pasqua, fatevi